la nona edizione del forum, quest'anno del forum degli acquisti verdi. Quest'anno abbiamo voluto dare più risalto al mondo delle imprese, di chi si impegna nel quotidiano, e invece la sessione scientifica la lasciamo per gli esperti, per i tecnici del settore nel pomeriggio. I saluti e l'apertura di questa giornata, abbiamo le nostre personalità. Abbiamo intanto l'assessore Calzavara, che invito a portare i saluti, avremo poi il presidente del Consiglio regionale Ciambetti e il direttore della Fondazione Venezia Città Mondiale della Sostenibilità, che anche quest'anno ci ha organizzato con noi l'iniziativa, che anche lui porterà i suoi saluti. Iniziamo coi saluti, una nota tecnica: siccome i rappresentanti istituzionali hanno altri impegni, invertiamo il programma della mattinata. Dopo i saluti faremo le premiazioni e successivamente le testimonianze. Quindi iniziamo coi saluti. Assessore, prego, vuole... Grazie, buongiorno a tutti, un saluto dalla Regione del Veneto, dal Presidente Luca Zaia. Con molto piacere che oggi presentiamo questa ulteriore 10ª edizione del Forum per gli Acquisti Verdi e la nona edizione dei premi. Devo dire che per chi arriva alla fine della legislatura è un momento anche così, di bilanci, è un momento di ringraziamenti, in primis a tutta la struttura dell'Avvocato Tabato che ha lavorato nel corso di questi anni. Siamo riusciti anche negli anni subito dopo la pandemia di continuare a far sì che quell'idea nata 10 anni fa potesse vedere la Regione del Veneto continuare questo percorso verso la sensibilizzazione sui temi ambientali, sulla sostenibilità, sui temi del riciclo come quelli che vivremo e sentiremo oggi. E devo dire che si è cresciuti nel corso di questi 5 anni, quindi mi fa particolarmente piacere essere usciti anche da quello che tradizionalmente era il Palazzo della Regione del Veneto. Normalmente i primi anni facevamo lì a Grandi Stazioni, dall'anno scorso siamo venuti qui all'M9. Ringrazio la Fondazione per darci questa disponibilità, ringrazio la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, perché credo che questo percorso fatto assieme sia la testimonianza di come, se il territorio mette assieme le conoscenze, le professionalità, le passioni, si riesce ad arrivare anche a dei risultati molto importanti come quello che vedremo oggi. E sono particolarmente contento di vedere che l'avevo in qualche modo richiesto all'Avvocato Tabato, ma vedo che ci siamo riusciti, quello di portare fuori, oltre la città di Venezia, oltre quella che è la capitale del Veneto, Venezia, questo progetto, e quindi le tappe a Belluno, a Vicenza, a Verona, a testimonianza che questo è un progetto e una sensibilità che riguarda tutto il nostro territorio, un territorio che ha alcuni primati, penso ad esempio quello del riciclo, dell'RSU. Il Veneto è una delle regioni che ha straordinaria capacità e sensibilità in tema ambientale, e credo che dovremo sempre di più esserne orgogliosi e riuscire a portare fuori testimonianze come quelle che vedremo oggi. Sono forse l'elemento più forte, no? Perché la regione, la pubblica amministrazione cerca di sostenere alcuni processi, ma questi processi, se rimangono solo all'interno della pubblica amministrazione e non diventano un patrimonio comune della nostra collettività, rischia di essere un po' fine a se stesso. E quindi la premiazione di oggi, oltre ad essere un riconoscimento formale a chi effettivamente costantemente ricerca un'attenzione, dei risultati importanti sui temi della sostenibilità, è un modo anche per conoscere delle buone pratiche, e quindi vedremo dopo le premiazioni delle testimonianze che testimoniano, come lo devono fare, l'attenzione e i risultati che la nostra regione fa, sia da parte del pubblico che da parte del privato. Quindi da parte mia ripeto, un grazie a tutti voi, per chi all'interno della nostra struttura lavora per arrivare alla giornata d'oggi, ma soprattutto ai tanti enti, strutture e società della Regione del Veneto, pubbliche e private, che hanno questa sensibilità che ci permette di festeggiare in giornate come queste, credo, un ulteriore primato della Regione del Veneto di cui tutti dobbiamo essere orgogliosi. Grazie a tutti e buon lavoro.
Presidente Ciambetti, se vuole portare i saluti anche del Consiglio. La ringrazio. Prego. Grazie, è veramente un buongiorno a tutti, un ringraziamento al collega Calzavara che si impegna tantissimo su questo tema. Anche quest'anno con piacere porto il saluto anche a nome del Consiglio regionale a questa nona edizione del Forum Acquisti Verdi Veneto. Momento simbolico ma anche concreto di quel percorso che stiamo costruendo assieme fra istituzioni, imprese e comunità. Gli acquisti verdi non sono più un concetto astratto, ma una leva strategica per la competitività delle imprese, per l'innovazione delle amministrazioni pubbliche, per il benessere della collettività. Scegliere prodotti e servizi sostenibili significa incidere sui modelli di produzione, promuovere filiere trasparenti, ridurre sprechi e costi, creare nuova occupazione e nuove opportunità di crescita. In altre parole, significa passare dalla teoria alla prassi dell'economia circolare, capace di coniugare tutela ambientale e sviluppo. In questi anni il Veneto ha dimostrato come sia possibile far dialogare il mondo delle imprese con quello delle istituzioni, creando sinergie concrete. A livello nazionale, la media di applicazione del Green Public Procurement da parte dei comuni del nostro territorio, da parte dei comuni nazionale è del 56%. Nel Veneto la partecipazione dei comuni al monitoraggio civico e poi alla performance sul Green Public Procurement si avvicina al 60%, quindi ben oltre la media nazionale. Grazie alle risorse del PNRR e del Piano Nazionale Complementare, molte procedure negoziate e bandi pubblici nel Veneto includono oggi criteri ambientali minimi, CAM, e criteri sociali, a partire dalla riduzione delle emissioni all'efficienza energetica e dal rispetto del ciclo di vita dei materiali all'uso di prodotti rinnovabili. Il nostro impegno regionale si misura anche nell'aumento dei bandi che includono queste misure, sia negli investimenti straordinari sia nell'ordinaria amministrazione. Permettetemi poi anche un dato concreto. Il numero dei comuni rifiuti free in Veneto è pari a 161, che corrisponde al 28,8% del totale di comuni del Veneto. In molti comuni veneti la percentuale di raccolta differenziata supera l'80-90%, con quantitativi di rifiuto urbano residuo pro capite fra i più bassi a livello nazionale ed europeo. Questi dati non sono solo numeri, costituiscono il fondamento concreto della nostra credibilità, dell'innovazione, della responsabilità che chiediamo alle imprese e alle stazioni appaltanti. In temi e le azioni scelte e premiate quest'anno dalla Rivoluzione Verde e alla coesione sociale ci ricordano che la transizione ecologica non si può prescindere dall'inclusione. Parlare di ambiente significa parlare di giustizia, non solo climatica ma anche sociale, perché la sostenibilità è vera solo se riguarda tutti e non lascia indietro nessuno. Questa mattina verranno premiate imprese che hanno saputo interpretare al meglio questi principi, rendendoli azioni concrete, dall'uso di energia rinnovabile, dall'economia circolare, dall'efficienza energetica rinnovabile, tante cose che appunto insieme alla lotta allo spreco sono il mantra e il core business di questa rivoluzione che si sta facendo in Veneto in maniera importante. Sono esempi che parlano più di 1000 parole, che ci indicano una strada chiara, quella della responsabilità condivisa. Siamo a fine legislatura e veramente in questi 5 anni il collega Calzavara su questo tema ha spinto e ha prodotto molto. Io tra l'altro ero anche sotto il depositario, il primo firmatario di una proposta di legge, scusatemi, sull'economia circolare che però non ha trovato in aula le sensibilità giuste e le cose che potevano essere utili per portare anche a livello legislativo il Veneto come modello nazionale. Peccato, vedremo la prossima legislatura. Vi ringrazio veramente per il vostro lavoro e per la testimonianza che oggi portate. Sono convinto che questo forum, con i lavori che continueranno anche nel pomeriggio e poi anche nelle altre tappe in giro per il Veneto, faranno emergere stimoli preziosi per continuare a fare del Veneto una terra che sa innovare e guidare, con lo sguardo rivolto alle generazioni che verranno. Grazie veramente a tutti e buon lavoro.
Chiamo il dottor Costa, che è il nostro partner organizzatore di questa iniziativa per il secondo anno. Prego. Grazie Avvocato. Buongiorno a tutti, siete numerosi e la cosa non può che fare molto piacere. Saluto il Presidente Ciambetti, l'assessore Calzavara, saluto e ringrazio la Fondazione di Venezia, la dottoressa Di Giacomo per averci ospitato anche quest'anno. Fondazione di Venezia, socio cofondatore della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, di cui ho la responsabilità e il piacere di dirigere. Vi porto i complimenti e i saluti del Presidente della Fondazione, il Professor Renato Brunetta, e spendo due parole per dirvi per quale motivo per noi è importante essere qui, per quale motivo l'altro anno ci siamo uniti alla Regione del Veneto nell'8ª iniziativa e quest'anno siamo presenti in un'iniziativa che, appunto, come ha ricordato l'assessore Calzavara, prevede più appuntamenti, si è estesa in altre province del Veneto, che per sé è anche un modo di rappresentare ancora meglio quello che è l'ambito geografico di attuazione della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. Sono due i motivi fondamentalmente. Il primo è che, e riprendo le parole del Presidente Ciambetti, questa è un'iniziativa concreta e pratica che mostra come i criteri di sostenibilità dello sviluppo, che sono il motore di tutte le attività della Fondazione, possano incrociarsi con opportunità e nuove opportunità di carattere economico, come appunto nel tema di tutto quello che è la partita delle forniture pubbliche. E con questo mi collego anche al secondo motivo, che attraverso iniziative come queste, al di là degli aspetti molto importanti, celebrativi, perché aiutano a marcare il segno dei risultati che si ottengono. L'assessore Calzavara ci ricordava dell'eccellenza del Veneto in una serie di settori, stavamo parlando, no, della raccolta dei rifiuti. Vogliamo fare in modo che anche questo diventi un settore eccellente, cioè questo è l'auspicio per tutti quanti. Però questa è, nella sua diffusione, è un'operazione che è pragmatica ma anche culturale, perché aiuta a trasferire il messaggio su quella che è l'importanza e l'opportunità creata dall'applicazione di principi di sviluppo sostenibile. Con questo io concludo, vi voglio fare le mie congratulazioni agli operatori che sono stati premiati in questa edizione, però voglio farle anche a chi non è stato premiato, nel senso che si mantiene assolutamente integra la possibilità invece di arrivare a un premio nelle prossime edizioni, a partire dalla prossima che sarà la 10ª. Saluti a tutti. Sì, questa carrellata di saluti non può non prevedere anche i saluti di altri sponsor e sostenitori dell'iniziativa. Una appunto la Fondazione di Venezia, che ci ha dato la disponibilità di utilizzare l'M9, e quindi chiedo a Michelangela Di Giacomo, che è curatore dell'M9, di portare i suoi saluti. Sì, buongiorno a tutti, benvenuti anche quest'anno in M9. Io sono qui oggi solo a portare i saluti del nostro presidente Vincenzo Marinese e del nostro direttore Serena Bertolucci. Per noi è sempre un piacere parlare di sostenibilità. Come forse qualcuno di voi sa, M9 nasce nel segno della sostenibilità ambientale e della sostenibilità architettonica. È uno dei pochi edifici in Italia come fondazioni culturali a fregiarsi del certificato LEED Gold, proprio per la qualità architettonica dell'edificio in cui siamo. Ed è un impegno che noi portiamo avanti ogni anno anche con i nostri progetti educativi, quindi abbiamo un ricchissimo palinsesto di attività laboratoriali per tutte le età, dai 4 anni in su,
che si basano proprio sull'idea di trasformare quei principi dell'Agenda 2030 in delle pratiche educative, delle pratiche che creino i cittadini del futuro già improntati in tutte le loro azioni, in tutto il loro modo di vedere il mondo all'insegna proprio della sostenibilità ambientale, che significa anche migliore qualità della vita e una società improntata al rispetto dell'ambiente ma anche delle persone. In questo senso un altro dei nostri principi è l'idea di creare proprio delle sinergie tra fondazioni culturali, tra società tutta e anche con le imprese. Voglio in questo senso ricordarvi la prossima mostra che aprirà proprio qui in M9 la prossima settimana, che si chiama Identitalia. È una mostra dedicata a 100 brand, 113 brand che hanno fatto la storia del nostro paese, che hanno formato il nostro immaginario, ma che in molti casi sono delle eccellenze del Made in Italy, inteso anche in quel modo in cui il nostro presidente normalmente definisce il Made in Italy, ossia il saper fare bene. E saper fare bene in questo XXI secolo significa anzitutto saper fare con rispetto dell'ambiente, con rispetto della sostenibilità. Dunque credo che questo evento, e spero anche dei prossimi anni, sia perfettamente coerente ed è il motivo per cui la Fondazione di Venezia e M9 ha sempre piacere ad aprire le sue porte e ad ospitarlo nel nostro auditorium e nei nostri spazi. Spero appunto di vedervi la prossima settimana. Per tutti quelli che vorranno, dal 27 inauguriamo questa mostra al primo piano del museo insieme con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e quindi è un invito per tornare a trovarci. Con questo io concludo questi brevissimi saluti e vi auguro buon lavoro per il resto della giornata. Grazie, faremo tesoro di questi suggerimenti, di questo invito. Sono poi con noi già da 9 anni che riconoscono crediti formativi gli ordini professionali, quindi se c'è qualcuno degli ordini o degli architetti che vuole venire a portare i saluti dell'ordine o l'ordine anche degli ingegneri, allora prima gli ordini degli architetti, vedo il Presidente, prego. Buongiorno a tutti. Prima di tutto porto i saluti della nostra Federazione Regionale dell'Ordine degli Architetti del Veneto e i saluti della Presidente Architetto Gloria Negri. Io sono invece il Presidente dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della città metropolitana di Venezia. Da molti anni seguiamo il forum Compraverde e ringrazio l'avvocato Giulia Tambato che sempre ci rende partecipe di questo importantissimo forum, arrivato un numero di edizioni molto importante. Perché le istituzioni ordinistiche sostengono questo percorso? Perché crediamo che le buone pratiche di cui parliamo, oggi parleremo nello specifico dei CAM servizi energetici, del CAM eventi e del CAM strade, siano degli elementi fondamentali del processo di produzione di un progetto. Di fatto sono gli strumenti linguistici e operativi con i quali un progetto si costruisce, ma come rappresentante di un ordine professionale a me sembra assolutamente necessario condividere con tutti voi la convinzione che il progetto sia il progetto di architettura, nel mio caso, ma anche progetti di altro tipo, strutturali, impiantistici, eccetera, debbano essere il motore che dà luogo alla sostenibilità di cui noi parliamo. Si è parlato di giustizia sociale, responsabilità condivisa, economia circolare, ed è necessario che nella nostra legislazione il valore del progetto ritorni ad essere un elemento determinante dei processi di appalto delle forniture pubbliche. In Italia il progetto di architettura viene chiamato servizio, viene appaltato con la medesima legge con la quale, il medesimo apparato legislativo con la quale si appaltano i servizi, e nel nostro caso sono servizi di natura intellettuale. La legislazione deve prendere atto necessariamente che un progetto altamente sostenibile parte da un progetto di alta qualità
il che significa dare luogo a processi di equità sociale, riconosce all'architettura un valore sociale che oggi viene molto dimenticato, ma che di fatto ha reso il nostro paese uno dei paesi più importanti in Europa, quantomeno se non nel mondo, in termini di patrimonio identitario, architettonico, storico. Quindi ricordo che in questo momento al Senato è in discussione il dibattito, il DDL 1112 sulla qualità dell'architettura, che in qualche modo ricorda alla società civile che l'architettura, ma soprattutto il progetto è l'elemento fondamentale per riportare valore ed equità sociale alla nostra collettività. D'altronde progetti di qualità non sono solo servizi fatti bene, ma sono servizi ad alto valore democratico e soprattutto di equità sociale, poiché la qualità della vita, attraverso anche i criteri di applicazione della sostenibilità previsti dal GPP, sono importantissimi, ma sono un diritto di tutti i cittadini, quindi le nostre istituzioni da sempre portano avanti questo processo di valorizzazione del progetto che deve necessariamente esprimersi attraverso gli strumenti di cui si parla in questi forum. A monte ci vuole il progetto che sia assolutamente rilevante, che utilizzi perfettamente questi criteri. Grazie a tutti e buon lavoro. Vedo se c'è un rappresentante anche dell'Ordine degli Ingegneri che vuole portare i saluti. Ricordo che anche, sono riconosciuti i crediti anche dall'Ordine degli Ingegneri, e se no passiamo alla nostra giornata. Come dicevo, invertiamo l'ordine delle attività e partiamo prima con le premiazioni. Allora, un'introduzione. Quest'anno per la prima volta non abbiamo fatto il bando per le stazioni appaltanti, perché abbiamo iniziato un percorso diverso. Dall'anno scorso è un obiettivo inserito nei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'amministrazione regionale, l'obiettivo, come su suggestione del nostro assessore, di portare il GPP e gli acquisti verdi anche oltre la città di Venezia, e quindi ci siamo impegnati a intanto monitorare le attività delle nostre società partecipate e iniziato questo percorso abbiamo individuato 2 società che si sono particolarmente distinte sul tema degli acquisti sostenibili. E questo è il motivo per cui oggi iniziamo col nostro assessore a riconoscere un attestato di merito a queste società che pensiamo sia l'inizio di un percorso, per cui anche le nostre società sono state invitate a partecipare a un percorso di formazione che stanno seguendo, e sicuramente l'anno prossimo avremo dei nuovi rappresentanti delle nostre società che ci stupiranno con i loro risultati. Chiedo all'assessore iniziamo con il primo attestato di merito. C'è qualcuno che mi aiuta con le targhe? Grazie. Allora, invito Massimiliano Pistolato di CAV, di Concessione Autostradali Venete, a ritirare il primo attestato di merito che riconosciamo alle società partecipate, e la motivazione è: tra le gare che abbiamo monitorato negli anni 23 e 24, quindi prima che iniziasse un'attività di sensibilizzazione da parte nostra, hanno applicato il DM 28 marzo 2018 in un'importante gara dall'importo economico significativo riguardante il servizio di illuminazione pubblica, quindi un aspetto rilevante nella gestione delle infrastrutture stradali, soprattutto perché l'impatto anche dell'illuminazione, dei consumi e nelle nostre strade è sicuramente un merito aver fatto una gara sensibile a questi aspetti. La seconda partecipata a cui viene riconosciuto l'attestato di merito 2025 è l'Ater di Treviso. Non ho il nome di chi ritira il premio. Chi c'è dell'Ater di Treviso che avevamo contattato? Non ci sono, però l'assessore consegnerà il premio all'Ater di Treviso, però riconosciamo che l'Ater di Treviso, a differenza degli altri Ater, ha fatto una gara sulla ristrutturazione edilizia, quindi con dei progetti di qualità,
prevedendo proprio delle apposite clausole di gara in documenti separati dedicati all'applicazione del CAM e all'applicazione del principio del DNSH, che sapete essere uno dei principi per avere il riconoscimento dei contributi del PNRR. Quindi hanno fatto un lavoro di ristrutturazione edilizia sul patrimonio pubblico importante. Glielo consegneremo, glielo faremo avere in qualche altro modo. Passiamo invece alla sezione delle imprese. Come dicevano le varie personalità che mi hanno preceduto nei saluti, a noi piace valorizzare la parte applicativa concreta di chi fa sostenibilità e sicuramente il riconoscimento di questi premi va in questo senso. Allora iniziamo con consegnare i premi a chi ha partecipato al bando per la categoria della rivoluzione verde e transizione ecologica. Iniziamo con le imprese artigiane. Chiedo al Salone Otello di Beatrice Daniele e quindi a Beatrice Daniele di venire a ritirare il premio. È un'impresa artigiana che per la prima volta premiamo un salone di bellezza per l'impegno profuso nella realizzare strategie per la sostenibilità da parte di una microimpresa che interviene su tutti gli aspetti potenzialmente importanti per l'attività dei servizi alla persona. Usa materiali e prodotti certificati ecosostenibili, riduce i consumi energetici e idrici grazie al monitoraggio degli impianti, ha una gestione corretta e tracciabile di tutti i rifiuti e integra i criteri ambientali nella scelta dei propri fornitori, coinvolgendo anche il proprio personale. Se vuole dire due parole? Vuole dire due parole di questo? Sì, sono molto felice di questo premio perché sono 5 anni che lavoro a questo progetto. Devo ringraziare assolutamente il mio presidente Roberto Boschetto e Valentina Giglio che all'epoca mi hanno dato il là per partire su questa nave meravigliosa. Io punto che adesso ci sono 13.500 saloni di parrucchiere estetiste. Io spero che tutti applicano in Veneto questo protocollo. Essendo anche vicepresidente nazionale lo porterò anche in nazionale, quindi spero che sia proprio come una malattia, che tutti partecipano a questa cosa. E che si diffonda, grazie. Grazie. Bene. Sempre nella categoria della rivoluzione verde abbiamo un premio da assegnare a una piccola impresa. Chiamo un rappresentante dell'impresa Nazena. C'è un rappresentante di Nazena? Forse hanno... C'è, perfetto, perfetto. Come qualcuno ha detto, sembra la Scala di Sanremo. Buongiorno. Se lei ritira il premio. Nazena si è il premio per l'impegno volto a promuovere il recupero dei rifiuti del settore tessile, in particolare per il tramite di modalità e metodologie applicate al settore di riferimento che consentono di realizzare un'ampia gamma di prodotti di tipologie diversificate. Se vuole portare i suoi saluti, prego. Intanto ringrazio per questo premio, è una cosa molto importante per noi. Appunto agiamo per cercare di risolvere quello che è lo spreco tessile in ottica di economia circolare, quindi nella praticità abbiamo uno scarto tessile, lo lavoriamo e cerchiamo di dargli una nuova vita facendo degli articoli totalmente diversi rispetto a quello che è l'abbigliamento. Okay. Ci proviamo, ecco. Sempre per la categoria Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica abbiamo anche una grande impresa che già conosciamo, se non sbaglio ha già vinto altri premi, che è la Crocco SPA. Ci dovrebbe essere Alice Morabito che ritira il premio. È in sala o forse questa inversione, qualcuno pensava di arrivare un po' più tardi per ritirare il premio? C'è qualcuno di Crocco? Niente. Va bene, lo consegneremo più tardi. Passiamo adesso a un'altra categoria, alla categoria delle imprese che hanno partecipato per la sezione risparmio energetico e fonti rinnovabili. Il primo premio va alla Lanterna del Delta Guest House. C'è la signora Vanessa Marchesini, eccola. La prima volta che una guest house viene premiata e
grazie anche di aver partecipato con coraggio a questa iniziativa, la Guest House ha coniugato l'azione di risparmio energetico, lo sviluppo di fonti rinnovabili, il recupero e il riutilizzo di acque col riciclo di materiali di pregio utilizzati per ristrutturare il casolare adibito a Guest House. Congratulazioni, prego. Grazie a tutti, grazie soprattutto per questo premio, è una soddisfazione unica veramente. Abbiamo aperto solo nel 2023 e abbiamo ristrutturato questo casolare del fine Ottocento e l'abbiamo ristrutturato cercando di guardare al futuro, quindi recuperando tutto quello che era recuperabile, dai materiali tipo il legno, le pietre, abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo anche installato un impianto fotovoltaico, c'è un riciclo dell'acqua in modo che già nelle camere l'acqua sia riscaldata da subito, quindi non c'è lo spreco di acqua, non c'è lo spreco idrico, neanche di corrente, perché comunque la temperatura si raggiunge facilmente in poco tempo e abbiamo cercato di optare per tutto quello che era riciclabile, tanti materiali sono stati recuperati, restaurati, trasformati e stiamo tuttora continuando a trasformare la nostra struttura con piccoli miglioramenti di giorno in giorno. Grazie. Sempre nella categoria del risparmio energetico, un altro premio viene assegnato a EasyTech. Saverio Antonini dovrebbe ritirare il premio, c'è Saverio Antonini di EasyTech, perfetto. Il premio viene consegnato con la seguente motivazione: per aver realizzato il sistema Caldo System, il primo sistema domotico con riscaldamento a rilascio dinamico che comporta numerosi benefici: ottimizzazione dell'autoconsumo dell'energia gratuita prodotte dalle rinnovabili, contabilizzazione di tutta l'energia dell'edificio, l'introduzione di un controllo dinamico dei carichi elettrici e gestione della temperatura in modo indipendente in ogni ambiente. Bene, se ci vuole dire qualcosa, prego. Grazie a tutti, grazie per questa possibilità. Sì, noi siamo una piccola azienda che nasce proprio da un progetto, come parlava prima l'architetto, perché siamo progettisti, ci siamo chiesti: è cambiato il modo di costruire le case, ma è cambiato anche il modo di viverle. È possibile fare un salto per quanto riguarda la gestione dell'energia, visto che ormai siamo, tra virgolette, costretti e anche fortunatamente incentivati a utilizzare le energie rinnovabili. La media nazionale oggi di capacità di utilizzo di questo fotovoltaico che installiamo è del 25%, noi abbiamo creato un sistema che riesce a portare l'autoconsumo al 100%, quindi a sfruttare a pieno quello che è la gratuità. Dovete promuoverlo bene. Grazie. Nella stessa categoria, ma per la sezione medie imprese, abbiamo Pali Campion e ritira il premio la Antonella Campion, penso la titolare dell'impresa, per l'impegno dimostrato nella politica integrata di riduzione dei consumi e dei emissioni inquinanti, testimoniata dalle numerose certificazioni ottenute in ambito ambientale, energetico e in particolare per l'utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili e autoprodotta. Prego, chi ritira il premio se volete presentarvi. Ecco. Allora, noi abbiamo diversi impianti fotovoltaici, comunque passo la parola al nostro consulente che ci ha ispirato su questa strada che abbiamo intrapreso diversi anni fa e spiegherà meglio tutte le cose che abbiamo intrapreso. Buongiorno, intanto grazie a tutti. Pali Campion mi ha dato l'opportunità, io sono un energy manager, di seguire il loro percorso da circa 3-4 anni. E quindi siamo partiti da una base abbastanza grezza di energia elettrica sostenibile e siamo arrivati a un'eccellenza. Più della metà, superiore alla metà dell'energia prodotta, circa 1 milione di kilowattora superiori come produzione, vengono prodotti da fotovoltaico e quindi da rinnovabili. L'85% delle emissioni CO2 dirette e indirette verranno annullate o compensate da questi impianti oppure anche dagli acquisti appunto verdi in garanzia d'origine.
Tutto questo percorso è partito con un indicatore che era particolarmente significativo, che era il nostro circa 200 kWh a tonnellata per la produzione materiale. Oggi siamo a circa 130 kWh per tonnellata. Quindi sul percorso che abbiamo fatto in 3 anni l'obiettivo è di ridurlo ancora e andare verso il net zero, quindi non utilizzare più combustibili fossili, non utilizzare più nessun tipo di energia sporca e quindi andare verso questo percorso. Questo è il nostro obiettivo. Bene, abbiamo un... Siamo di Fratta Polesine, facciamo pani per l'inizione. Dite anche dove sono, sì. dà l'idea proprio di un Veneto... E dalle varie parti. Provincia di Rovigo. Sì. No, ora so dove è Fratta Polesine. Ecco, le ultime targhe le abbiamo anche perché oltre ai premi abbiamo alcune menzioni. La Commissione ha ritenuto di riconoscere una menzione a SAC Serigrafia di Paolo Santi per la continuità nel promuovere una riduzione costante di impatto ambientale legata al settore di riferimento e in particolare per l'utilizzo di materiali ecosostenibili e per la progettazione di un giardino verticale, strumento di isolamento sostenibile per gli edifici. C'è qualcuno di SAC Serigrafia? Mi dicono Paolo Santi, forse arriverà dopo, allora vediamo se riusciamo a darglielo dopo. Comunque il collegamento con i nostri architetti, i progetti sostenibili camminano non solo negli studi professionali ma anche nelle imprese del nostro territorio. Anche qui abbiamo una menzione a Tutto Chimica, che anche questa è un'impresa che conosciamo, che ha già partecipato, prego Arnaldo Guglielmini, e che ha avuto una menzione per il continuo impegno, perché ogni anno si presenta con una progettualità nuova, quindi la sente molto questa parte della sostenibilità l'azienda. L'impegno è volto a garantire continuità nel realizzare un percorso di miglioramento continuo sugli impatti ambientali, soprattutto con la ricerca di materiali ecosostenibili. Se vuole spiegarci qualcosa del suo progetto. Ok. Sì, noi produciamo detersivi e detergenti cercando sempre soluzioni innovative, sia sui tensioattivi, che sia a basso impatto ambientale, come adesso stiamo anche progettando prodotti a base di probiotici. In Italia siamo tra i primi che lo fanno, sia in soluzione liquida, che per risparmiare anche acqua, anche in soluzione solida. Quindi andremo a fare delle soluzioni per prevenire proprio il consumo d'acqua. Una menzione va anche a Latte Busche, che non c'è bisogno di presentarla, penso che tutti conosciamo Latte Busche, grande impresa del nostro territorio. Anche loro sono stati già premiati in passato, ma quest'anno prendono la menzione perché si sono presentati con un'altra progettualità. C'è qualcuno di Latte Busche? Prego. E la menzione viene riconosciuta per l'impegno costante e continuativo, appunto questo continuo percorso che loro hanno intrapreso anni fa, continua nell'applicazione di logiche di sostenibilità, in particolare per la riduzione nella selezione e valorizzazione dei residui organici dei processi produttivi, classificati come SOA, sottoprodotti di origine animale, e presso gli stabilimenti di Busche e di Chioggia. Prego. Buongiorno a tutti e grazie perché ci inorgoglisce. E, nella fattispecie è un progetto che chiude quello che è l'impegno dell'azienda da sempre, fin dalla nascita, quindi cercare un approccio sostenibile, ma direi più vicino al territorio, nell'efficienza dello spirito dell'azienda. Siamo una cooperativa che ha fatto della filiera produttiva il suo punto di forza, quindi dal latte locale degli allevatori, e poi che ha cercato già in tempi non sospetti, perché per esempio quando non si parlava di green come oggi, nel 14001 abbiamo avuto la certificazione, nel 2002 abbiamo avuto la certificazione 14001 per lo stabilimento per esempio di Busche, quindi certificazione ambientale, e abbiamo sempre cercato poi lungo
tutta la filiera produttiva e industriale di avere una particolare attenzione. Il progetto in particolare rappresenta il sottoprodotto d'origine animale di categoria 3, che per noi sono i resi, che vengono recuperati passando da un modello quindi lineare a un modello circolare, e si aggiunge un'altra iniziativa di qualche anno fa che poi siamo andati a potenziare, per esempio, che è il concentratore del siero. Anche qui un prodotto che potrebbe essere potenzialmente uno scarto, ma invece così concentrato viene poi riutilizzato in altri ambiti. Ecco, quindi diciamo da monte a valle l'impegno dell'azienda in questo senso. Bene. Bene, i premiati e i menzionati al momento sono finiti. Noi siamo molto contenti che il nostro territorio sia pronto, e quindi adesso l'invito passa alle stazioni appaltanti, che devono continuare a inserire nelle loro procedure di ricerca dei fornitori. Sappiamo che le pubbliche amministrazioni muovono una parte importante dell'economia con i loro acquisti, e quindi devono sempre di più spingersi nel ricercare prodotti di qualità. Allora, se non ho indicazioni dalla regia, io passerei adesso all'invito e a sentire le testimonianze. So che alcune delle imprese che abbiamo invitato, che hanno anche avuto una menzione, hanno preparato delle slide che vogliono proiettare. Quindi io passerei alle testimonianze. Chiedo alla regia, allora iniziamo con Tuttochimica. Ok, quindi la invito, eccola qua. Tuttochimica, l'abbiamo appena sentita, ha avuto anche una menzione proprio perché, come ricordavo, è stata già in passato nelle edizioni 2021, 2022 e 2023 vincitrice di premi, quindi ha un percorso lungo di impegno e di ricerca nella sostenibilità. Si occupa dal 63 di produzione di detersivi, detergenti, emulsioni, cere, igienizzanti destinati alla pulizia professionale, sia in ambito domestico che dell'industria, dell'ospitalità e della ristorazione. Ha un proprio laboratorio che sviluppa, sperimenta e realizza nuovi ed esclusivi formati. Prego, se vuole dire qualcosa in più. Salve a tutti. Allora, per noi il premio che abbiamo ricevuto con Compraverde è stato un po' un inizio per una continua ricerca, quindi ai premiati che sono stati oggi consiglio ovviamente di come è stata per voi la ricerca nella fase di esecuzione del premio. È un percorso che si comincia e si continua per tutta la vita. Noi è da un po' di anni che lavoriamo in questo ambito. Siamo partiti quando le prime formulazioni erano ancora in polvere, erano solo 4-5 formulati, poi dagli anni 80 in poi una scelta nostra fondamentale è stata quella di utilizzare i primi tessuti ecologici. Adesso un po' la moda, un po' la ricerca di prodotti che siano più ecocompatibili ci viene sicuramente a favore. Per noi però è importante sempre quello di ricercare, trovare soluzioni nuove, pensare a soluzioni diverse, pensare a qualcosa che possa essere sia un rispetto ambientale, ma anche sicuramente un rispetto verso la persona. Infatti i prodotti che utilizziamo sono a basso impatto sia sull'ambiente ovviamente, che anche a basso impatto sulla persona. Infatti abbiamo un paio di linee che sono state dedicate proprio per persone che hanno allergie, sensibilizzazioni, perché il più delle volte non ci si rende conto che ci si porta addosso per almeno 12 ore ciò che la lavatrice ha generato, e quindi sicuramente anche delle sensibilizzazioni indirette date proprio dal contatto col prodotto chimico. Le certificazioni per noi sono un punto di partenza, un punto di ricerca per migliorare, per cercare di fare qualcosa di diverso, di fare qualcosa di innovativo. Infatti dicevo prima, stiamo provando a fare prodotti con probiotici, dove troviamo concorrenti che principalmente sono in Polonia, sono in Germania, in Italia siamo tra i pochissimi che lo fanno. Infatti utilizziamo molecole che sono di origine anglo-americana, perché purtroppo in Italia siamo indietro di 4-5 anni su questo tipo di cose. Però ci stimola a cercare, a osare, a fare delle cose diverse, a proporre cose diverse che siano sicuramente pratiche, che abbiano un risultato veloce, che possa essere sicuramente uno stimolo anche per le persone a provare qualcosa di alternativo. Ecco, questo siamo noi, un'azienda artigiana che si occupa di fare innovazione e qualità.
complimenti perché avete visto, non significa necessariamente essere una grande impresa per fare prodotti di qualità. L'impresa artigiana ci ha mostrato una carrellata diversificata di ricerca di prodotti che contribuiscono alla sostenibilità, a ridurre gli impatti ambientali. Benissimo, complimenti a Tutto Chimica. Adesso continuiamo le nostre testimonianze. Abbiamo Agricom. Io qui Agricom, perfetto. C'è qualcuno dell'azienda Agricom? Bene. Allora, Clelia Daniel, giusto? Perfetto. Agricom trasforma le eccedenze delle industrie alimentari, mangimi e biomasse da utilizzare in ambito di energia pulita e mobilità sostenibile e continua ad impegnarsi in progetti di bioeconomia circolare e rigenerativa. È stata vincitrice da noi nell'edizione 2023 nella categoria riduzione dello spreco e delle eccedenze alimentari nella sezione medie imprese, premio che gli è stato conferito per l'impegno e la ricerca per la lavorazione e lo sviluppo di prodotti e sottoprodotti sostenute da una campagna per coinvolgere i produttori alimentari contro gli sprechi. Ma il loro impegno nella sostenibilità dal 23 è continuato e l'impresa ci racconta come. Prego. Grazie mille. Se la regia può mettere le slide. Ci sono. Non le avete? Prendo un attimo le mie perché volevo fare una condivisione del nostro... io le ho consegnate a 2 email diverse. Se no, chiedo, se è possibile, di far intervenire il prossimo speaker e di dare l'opportunità alla regia di condividere. Visto che comunque abbiamo 20 minuti, ci tenevo a condividere anche graficamente. No, anche perché siete molto interessanti, ho visto il percorso che avete fatto, è un peccato chiedo alla regia di recuperare allora le slide di Agricom. No, salgo io e gliele rinvio. Ok, e allora intanto se avete le slide di Lattebusche, avete pronte le slide di Lattebusche che prendiamo la testimonianza? Perfetto, allora richiamo Lattebusche che ha appena ricevuto la menzione e che si è presentata, cooperativa appunto nota da oltre 70 anni nel settore. Qui siamo nella sezione grandi imprese, ha vinto 2 premi e con oggi anche una menzione. Prego. Buongiorno di nuovo, è veramente un piacere essere qui. Racconterò quello che è stato lo spirito dell'azienda nell'approccio a quello che oggi usiamo comunemente come il termine di sostenibilità. Io credo che per noi tutto parta da quello che è l'origine e la ragione d'essere dell'azienda. Quindi Lattebusche è una cooperativa, usiamo solo il latte dei nostri soci allevatori, ne abbiamo 300 e riteniamo che il primo motivo di sostenibilità sia che curare la filiera produttiva significhi supportare delle attività delle aziende agricole che poi curano a sua volta il territorio. Ora, in una zona a forte spopolamento, come per esempio è la provincia di Belluno, dove parte l'agricoltura, dove parte Lattebusche, questo significa dare un indotto diretto economico, dare un supporto a quello che è il turismo, e il turismo ha anch'esso una ricaduta, specie oggi dove l'unione del patrimonio enogastronomico e culturale paesaggistico rappresentano una forte attrattiva e quindi la definirei una vera e propria funzione sociale in questo senso. Poi usare il latte locale, siamo diventati un'azienda veneta nel tempo, partendo da Belluno, 6 stabilimenti, specializzati ognuno in un prodotto legato al territorio. Abbiamo 2 stabilimenti, uno in provincia di Padova e uno in provincia di Vicenza, dedicati al grana padano. Siamo il più grosso centro di produzione del nord-est di grana padano con quasi 150.000 forme. Abbiamo uno stabilimento a Chioggia dove produciamo i gelati, abbiamo uno stabilimento a Busche dove vengono realizzati tutti i prodotti confezionati e poi uno stabilimento a Padola, nell'Alto Comelico, dove vengono realizzati prodotti biologici e di montagna, e un altro stabilimento dedicato ad Asiago DOP in provincia di Padova. Ecco, la valorizzazione di questi stabilimenti, di questi prodotti,
vicino alle aree di raccolta significa anche pochi trasporti e quindi anche qui una stretta connessione a quello che è l'aspetto della sostenibilità, ma anche perché l'80% del nostro latte va a formaggi DOP e i formaggi DOP hanno un disciplinare e una filiera che rappresenta valori e attenzioni anche per quello che è poi il consumatore. Partendo quindi da questa origine dove la sostenibilità è insita nello spirito dell'azienda, poi in tutta la fase di trasformazione negli stabilimenti abbiamo sempre cercato di andare a migliorare quelle che erano le condizioni di produzione, quindi dal punto di vista industriale utilizzare il più possibile quelle che sono le energie rinnovabili, utilizzando quindi cogeneratori, recupero di gas, impianti fotovoltaici, intervenire sugli impianti di depurazione. Il primo era uno tra i primi d'Italia biologici, oggi l'abbiamo rinnovato, più efficiente e più sicuramente quindi più ecologico dal punto di vista energetico, ma anche dal punto di vista del trattamento dei rifiuti stesso. E quindi poi si passa a quello che magari il consumatore vede più facilmente come un impatto sull'ambiente, tante volte, che è il packaging dei prodotti, ma il packaging dei prodotti è una delle leve dove ci si impegna, è il ponte col consumatore, quindi è molto più, come dicevo prima, evidente, e anche qui c'è un impegno nel scegliere i materiali compatibilmente con quelle che sono chiaramente le capacità delle macchine più ecologici possibili, quindi più rispettosi dell'ambiente possibili, ricordandoci che la prima sostenibilità in un prodotto confezionato è rappresentata dalla capacità di conservare l'alimento e questo chiaramente perché? Perché influisce sulla quella che poi è lo spreco. Parlando di spreco, siamo stati tra i primi a entrare nel programma Too Good To Go, oggi recensito su TV, in trasmissioni importanti anche sui principali quotidiani, e i nostri negozi diretti, ne abbiamo 10, alcuni di questi sono diventati tra i top store, quindi significa anche qui un impegno a recuperare i prodotti vicino alla scadenza, offrendo dei box particolari, convenienti, quindi si offre l'opportunità di un acquisto a un prezzo più conveniente, ripeto, prodotti vicini alla scadenza e non scaduti ovviamente, e quindi anche qui limitando gli sprechi. Abbiamo sempre pensato poi che le pratiche e lo spirito dell'azienda potessero e dovessero essere anche fatte conoscere nel miglior modo possibile a tutti quelli che utilizzano e consumano i prodotti latte busche, per cui non so se rientra nel termine sostenibilità, ma io lo chiamo fair play. Abbiamo aperto negli ultimi 10 anni a rotazione, e quasi sempre quello principale di Busche, gli stabilimenti alla comunità. Il 12 ottobre apriremo quello di Busche ancora una volta. Abbiamo appena aperto quello a Carmignano del Brenta, Camazzole, per i 10 anni dello stabilimento dove produciamo l'Asiago, e abbiamo portato l'anno scorso quasi 10.000 persone nei nostri stabilimenti. Quindi cercare di condividere con chi poi utilizza i prodotti di latte busche anche la filosofia dell'azienda, mostrando quali sono gli impianti che producono e quali sono le pratiche che vengono sviluppate dall'azienda con i colleghi. Oltre 60 colleghi lavorano nelle varie postazioni e raccontano come lavorano nelle loro postazioni. Ecco, io credo che queste siano alcune delle iniziative che abbiamo portato avanti nel tempo, cercando sempre di migliorarle. Il recupero del siero, accennavo prima, anche qui il siero è un sottoprodotto, nel senso che rotta la cagliata esce il siero che viene utilizzato per fare la ricotta. Per questo motivo è un latticino e non è definito un formaggio, però quello che non viene utilizzato per fare la ricotta sarebbe diventato un rifiuto. Oggi si concentra e viene destinato
alla industria zootecnica o della cosmesi. Recupero circolare di un prodotto, quindi che sarebbe stato un rifiuto, ma anche diventa una ragione economica importante, perché da un costo a smaltire in effetti diventa anche un ritorno economico, nell'ottica che sarebbe quella principale di interpretare la sostenibilità, non come delle azioni puntuali, ma come un processo che è trasversale e insito, che pervade tutta l'azienda in tutte le sue attività, anche perché dobbiamo ricordarci che la sostenibilità prima di tutto deve essere, prima che sociale e ambientale, deve essere economica. Se c'è sostenibilità economica poi si può anche dare vita e investire negli altri due tipi di sostenibilità. Ecco, io non mi dilungo oltre e ringrazio tutti per l'attenzione e ancora per la menzione che ci riempie veramente di orgoglio. Un piacere sentire le imprese, è sempre stata la parte forse più stimolante nella categoria delle premiazioni, perché appunto ci fa capire che la sostenibilità non è solo una visione culturale, spesso proprio ha anche tutta una serie di risvolti concreti, che sono quello che ci ha appena detto Lattebusche, che sostengono anche la parte economica, produttiva dell'azienda e che trasformano quello che fino a ieri era un rifiuto solo per una visione lungimirante in una ulteriore leva di produzione e di qualità dell'azienda. Se Agricom ha recuperato, perfetto, allora recuperiamo Agricom, che è molto interessante perché soprattutto interviene contro lo spreco alimentare. L'azienda si è impegnata molto su questi temi. Prego. Grazie. Bene, ora parto con un ringraziamento alla Regione e alla segreteria del Premio Compraverde che ci danno l'opportunità di realizzare le nostre visioni, e con una scusa alla regia per aver mandato le slide all'indizio sbagliato, quindi li ringrazio per aver così presto rimediato al mio errore. Allora, quello che volevo condividere oggi è un po' il nostro percorso, oltre che la nostra storia, in un'ottica proprio di condivisione per crescere insieme come sistema. Agricom è inserita all'interno di una filiera, quindi noi capiamo quanto per ridurre gli sprechi bisogna lavorare in gruppo. Quindi vi spiego un po' il nostro circolo. Allora, come vedete, ovviamente tutto parte dai terreni agricoli, quindi le derrate alimentari vengono dal suolo con le risorse che vengono usate per coltivarle. Le produzioni agricole vanno poi a alimentare diversi settori, nel nostro caso ho preso l'agroindustria, quindi la produzione di pane, pasta, biscotti, cioccolato, e la cerealicoltura, che in genere viene usata in agricoltura. Queste filiere generano a loro volta degli scarti che sono dati da sfridi, che sono quindi insiti all'interno dei sistemi produttivi e sono difficilmente eliminabili. Gli scarti, che potrebbe essere, per esempio, immaginate quando la pasta impazzisce, quindi non si può più fare un croissant dall'impasto, o si bruciano i biscotti, o per qualsiasi motivo, insomma, nel processo produttivo c'è un errore, quindi deve essere scartato. E le eccedenze vuol dire che un'azienda produce, ma magari produce troppo, magari sbaglia a... questo è in realtà lo scarto, sbaglia a mettere il codice del lotto, o l'eccedenza è quando per esempio si produce più della richiesta di mercato e quindi il mercato non può arrivare agli scaffali, il prodotto non può arrivare agli scaffali, o anche la sell by date interna, quindi la scadenza è troppo ravvicinata e quindi il prodotto deve essere eliminato. Allora, essendo che questi scarti sono insiti del sistema, l'azienda in genere, se vuole diminuire questi scarti, si deve affidare a uno specialista. Nel nostro caso Agricom, che quindi ritira gli sfridi, gli scarti e le eccedenze dall'agroindustria e cerealicoltura, e attraverso dei macchinari che noi abbiamo brevettato riusciamo a togliere per esempio gli imballaggi, perché è magari facile riutilizzare un prodotto che non ha imballi, ma quando il prodotto è imballato con imballi primari, secondari,
comincia a diventare difficile riutilizzarlo in agricoltura, per esempio, e quindi interveniamo noi. Riusciamo anche a restituire gli imballi alle aziende, quindi aumentando la circolarità non solo della parte alimentare, ma anche della parte, insomma, del packaging, alcune volte, insomma, quando questo è possibile, ed è una cosa su cui vorremmo lavorare di più con le imprese, ma ovviamente questo richiede grande collaborazione, e per questo, per esempio, i bandi della Regione Veneto possono aiutare a realizzare alcuni dei nostri sogni. Dopodiché i nostri prodotti principali, quindi solo da materie prime seconde, sono mangimi sostenibili per l'allevamento e biomasse per l'energia pulita, quindi vanno negli impianti a biogas o biometano. Biogas fanno energia pulita, biometano è per la mobilità sostenibile. A loro volta i nostri clienti nel loro filiera hanno degli scarti, degli sottoprodotti che sono le deiezioni animali e il digestato. Il digestato è la parte solida dopo che noi tiriamo fuori il biogas, è come un terriccio, non è putrefescibile come le deiezioni e quindi è più stabile, può essere messo nei terreni, se in modo sostenibile andrà a contribuire al replenishment, come si dice in italiano? Alla rigenerazione dei suoli agricoli. Per questo noi facciamo bioeconomia circolare, ma lo facciamo in filiera, non siamo da soli. Quindi Agricom esiste da 35 anni quest'anno e è nata proprio così. Mio papà aveva un allevamento e vedeva che l'industria scartava tantissimo e provando sui suoi poveri animali è riuscito, insomma, a mettere in piedi questo tipo di visione, e anche da lì dopo i suoi amici allevatori gli hanno chiesto dai a me, e da là è nata la commerciale, quindi Agricom. Abbiamo cercato di usare la nostra sfera di influenza, quindi i nostri clienti, fornitori, collaboratori, per promuovere un progetto, e abbiamo deciso di promuovere un progetto sulla biodiversità e l'abbiamo chiamato Zoe Biodiversità Contagiosa, e questo è stato prima del Covid, ma dopo il Covid tutti hanno capito quanto contagiarsi può avere un impatto esponenziale. Ditemi quanto posso andare avanti. Ok. Allora, io ho un background nelle Nazioni Unite e quindi per me gli obiettivi dello sviluppo sostenibile sono fondamentali, e ho fatto un'analisi su quali sono non solo gli obiettivi, ma gli obiettivi sono 17 e i target sono 167. Sono andata a vedere tutti i target a cui Agricom può contribuire, e questo rende più facile anche per le aziende o per le organizzazioni che vogliono contribuire a dei specifici target unirsi a noi in questo viaggio. Allora, come target del SDG 2 abbiamo quello che riguarda delle pratiche agricole resilienti, quindi offriamo dei bioprodotti a basso uso di risorse e la diminuzione dell'uso dei fertilizzanti grazie al digestato, che è il sottoprodotto dei biogas e dei biometani, quindi un terriccio fertile. Per ciò che riguarda invece il target 7, che è sull'energia, noi offriamo biomasse per le bioenergie da materie prime seconde, e anche il calore, nel senso che il sottoprodotto di un biogas o biometano è il calore che molto spesso viene incanalato in un teleriscaldamento e quindi funziona anche per riscaldare. E biometano da scarti per la mobilità sostenibile e quindi non da agricoltura dedicata. Per ciò che riguarda il target 12.3, che probabilmente è il fondamentale per noi, che è riguardo produzione e consumi sostenibili, noi preveniamo la generazione dei rifiuti, proprio quegli prodotti che prima vi spiegavo che quando sono imballati sono difficilissimi da recuperare. Per ciò che riguarda la circolarità dei modelli produttivi, anche il ritorno degli imballaggi e in generale anche far rimanere nel settore primario le derrate, quindi invece che a uso umano, a uso zootecnico. Per ciò che riguarda il progetto Zoe abbiamo l'SDG 15, che è vita sulla terra, e quindi l'aumento della biodiversità nelle aree agricole.
Questa è la nostra bussola, l'ha fatta WRAP, che è una think tank inglese, ma è stata adottata poi anche dall'Unione Europea e ci dà la gerarchia per ciò che riguarda la riduzione degli scarti. Quindi gli scarti alimentari e delle bevande dovrebbero per prima cosa essere prevenuti, cioè non dovremmo avere gli scarti. Qualora li avessimo, li dovremmo redistribuire ad uso umano, quindi anche nelle ONG, le associazioni caritatevoli, per le popolazioni più svantaggiate. Si sta comunque nella riduzione quando rimaniamo nella ottimizzazione, cioè quello che fa Agricom. Da derrata alimentare a uso umano diventa zootecnica, quindi alimentazione animale o destinata ad altre industrie. Prima sentivo magari l'industria della cosmesi o da tessile a edilizia. Quando noi invece mandiamo il prodotto a digestione anaerobica, quindi nel biogas e biometano, lì stiamo parlando di riduzione degli scarti. Quindi ci fa fregio parlare di riuso e grazie a Dio l'economia ci è vicina, nel senso che mandare gli scarti all'alimentazione alimentare è più redditizio che mandarli a bioenergie. Quindi la bussola, oltre che essere quella dell'Unione Europea, è anche quella del mercato. Se non fosse così magari sarebbe più complicato, però fortunatamente riusciamo a rimanere in questo cosa. Dopodiché, se per esempio noi avessimo degli scarti alimentari e li buttassimo direttamente a compostaggio, avremmo saltato la parte della digestione anaerobica e quindi dell'uso come energetico o di mobilità. Quindi è uno spreco che facciamo delle risorse. Se noi questi prodotti li bruciamo direttamente avremmo il recupero dell'energia ma la perdita della materia. Se li mandiamo a eliminazione senza recupero energetico in discarica, ecco che perderemo per sempre quella materia. Quindi questo è per spiegarvi la differenza tra riuso e riciclo e quali sarebbero le scelte che le imprese alimentari dovrebbero fare. Ok, allora adesso vi spiego un po' noi come siamo arrivati qua. Allora, nel 2018 è stato introdotto il manager della sostenibilità in azienda, io. Tornavo da un'esperienza internazionale, quindi era fisiologico che io tornassi un po' nell'azienda di famiglia e potessi dilettarmi nel fare le cose che avevo imparato. E nel 2019 abbiamo commissionato il primo studio LCA, quindi il ciclo di vita del prodotto, perché è facile dire io ho una filiera sostenibile, io sono sostenibile, però volevo capire proprio quantificatamente quanto questo poteva essere vero. Ed è un progetto europeo però finanziato dalla Regione Veneto, che ringrazio, e abbiamo teorizzato il modello Agricom, quello che avete visto questo, perché prima era un po' difficile poi spiegare tutta la filiera, quindi non è stato facile fare il modello. Dopodiché abbiamo fatto un lancio della campagna, perché ovviamente non si può lavorare da soli, e quindi abbiamo condiviso sia i dati e le metodologie del ciclo di vita del prodotto, che una campagna che ha un suo logo, che ha un suo senso, che cerchiamo di fare ogni anno per coinvolgere la filiera. Nel 2023 abbiamo fatto innovazione e quindi abbiamo brevettato o presentato il brevetto, che poi è stato accettato 2 anni dopo, per la vuota vasetti. Significa che i vasetti della marmellata, noi abbiamo un macchinario che li apre, svuota il contenuto e quindi quello che era prima lattina del tappo, il vetro e la marmellata, tutti i materiali nobili, se insieme sono un rifiuto. Quindi siamo riusciti a separare queste cose e a recuperare ognuno di essi, ovviamente in filiera. Nel 2024 siamo stati i fondatori del progetto Percorsi Sostenibili, che è lo sportello Confapi, che è la Confederazione delle Piccole Aziende per la Sostenibilità, di cui io sono il responsabile tecnico-scientifico, e abbiamo cercato di avere un approccio più sistematico e anche abbiamo cominciato a ricevere finalmente i questionari degli istituti di credito che ci credevano il nostro impatto ESG. Nel 2025 il progetto che stiamo portando avanti è un'applicazione del modello Donut. Quanto tempo è che parlo? Posso continuare? Sì? Bene, allora vi parlo un po' dell'approccio
Quindi, indipendentemente dai comportamenti dei nostri partner, noi garantiamo la scelta più responsabile, che vi ho detto che anche il mercato ci aiuta in questo. Abbiamo un'incentivazione positiva per fidelizzare i fornitori, perché cosa significa? Che a monte loro ci devono dividere i materiali nel modo più recuperabile possibile, perché a volte ci capita di trovare i carrelli dentro, dei ferri, uno butta via, tanto rifiuto, nel container trovi tutto. E abbiamo l'idea di ricompensare i comportamenti virtuosi ma senza penalizzazioni, perché volendo uno in filiera potrebbe penalizzare chi non è sostenibile, ma noi abbiamo fatto una scelta di accoglienza e di cercare di lavorare con tutti. Importantissimo anche per il green procurement è la condivisione dei dati, quindi abbiamo messo insieme un sistema per condividere la CO2 evitata. Quindi ai partner mandiamo un report con scritto quanta CO2 hanno evitato sposando il modello Agricom. Diamo anche un aiuto nella relazione dei bilanci di sostenibilità, quindi usando dati terzi le imprese possono comunque comunicare, anche se sono state loro direttamente a farlo. Sono sempre più richieste dai consumatori, dalla CSRD, quindi dalla direttiva europea, dagli enti di credito, e vedo che i nostri clienti e fornitori sono sempre più contenti di ricevere i nostri dati. Premetto che siamo partiti dal 2019 per avere il dato, non sempre è facile insomma dare i dati. E poi vabbè, la condivisione che vi ho detto. I dati che abbiamo fatto li abbiamo fatti insieme allo UAV, l'Università di Venezia, e dopo la prima fase del progetto abbiamo fatto anche una seconda fase cofinanziata da Agricom e dall'università, e quindi c'è stata una partnership tra privato e accademia, ed è stata presentata anche al simposio, al convegno dell'Associazione Italiana LCA, e quindi è stata validata dalla comunità scientifica più allargata. E quindi questo ve l'ho già detto. Bene, vi presento i risultati della LCA. Quindi la LCA, quindi il ciclo vita del prodotto, non può mai essere comparato uno con un altro, bisogna vedere qual è il perimetro di calcolo dei dati, quindi io trasparentemente condivido che il nostro perimetro parte dall'industria e arriva fino ai nostri clienti. Quindi abbiamo calcolato che le imprese dell'agroindustria, non mandando a incenerimento i loro prodotti, ma mandandoli a Agricom, risparmiano 331 kg di CO2 equivalente per ogni tonnellata di prodotto finito Agricom. E questo è il risparmio, quindi la CO2 evitata. Però Agricom, nel momento in cui col proprio camioncino va a prendere gli scarti, ha un impatto anche nella nostra produzione. Questi impatti sono minimi. Gli impatti principali della nostra filiera sono i trasporti, che tra l'altro noi gestiamo e quindi abbiamo totale potere di ridurli o aumentarli. Quindi per produrre il nostro prodotto di punta zootecnico consumiamo 125 kg di CO2 equivalente per ogni tonnellata di prodotto finito, e per i prodotti energetici 231, quindi sono maggiori. Però i nostri clienti, invece che utilizzare il mais, utilizzano il nostro prodotto, che è da materia prima seconda. Quindi riduciamo completamente l'uso del mais. Per produrre una tonnellata di mais ci vogliono dalle 454 o 350, in base al tipo di coltura, tonnellate di CO2 equivalente per ogni tonnellata di mais. Quindi facendo tutto questo giro è il risultato che Agricom è comunque virtuosa, quindi pur avendo noi l'emissione dei nostri camioncini rimaniamo nella virtuosità, e quindi possiamo comunicare ai nostri fornitori e clienti che hanno fatto una scelta responsabile. Questa ve l'ho già detta, è il logo della nostra campagna SOS Economia Circolare, che in un certo senso anche oggi è un po' una parte di questa campagna. Quindi riusciamo abbiamo un asset che possiamo condividere, abbiamo una posizione del nostro brand, ma del brand anche dei nostri fornitori, dei clienti, possiamo usarlo nel marketing aziendale, che il marketing viene spesso a chiedere cosa posso comunicare, cosa posso dire, noi abbiamo sempre qualcosa da dire, e siamo riusciti a coinvolgere gli stakeholder come oggi. Vi faccio un esempio di co-branding.
conoscete la pasticceria Fracaro di Castelfranco, loro hanno deciso di dire che grazie alla nostra collaborazione con noi ogni scarto si trasforma in mangime sostenibile a biomassa per energia pulita, quindi anche loro si possono fregiare di essere all'interno del nostro sistema. Quello che vedete al vostro fianco è un sostegno che abbiamo dato al Molino Rachello, che è produttore di cereali, Molino e cereali, nel loro bilancio di sostenibilità, quindi i dati e la narrativa che vedete è stata fornita da noi. Cosa abbiamo fatto? Continuo, basta? Sì? Sì? Allora, l'Unione Europea chiederà sempre di più alle aziende grandi l'ha già chiesto, di trasparentemente condividere i dati riguardo ai loro percorsi di sostenibilità. Per le piccole imprese ha sviluppato le linee guida per il volontariato, le linee guida per la rendicontazione volontaria delle piccole imprese. Questo non ha precedenti, perché prima c'era il GRI, c'erano altre metodologie di rendicontazione, ma per le piccole imprese non ce n'era mai stata, quindi ringraziamo l'EFRAG per averle fatte. Nel gennaio 2024 hanno buttato fuori la bozza, ma nel novembre 24 o forse a marzo di quest'anno hanno buttato fuori le linee guida definitive che noi abbiamo e possiamo usare nei nostri report di sostenibilità. Quindi abbiamo cofondato il Percorsi Sostenibili, lo sportello Confapi per il futuro, e abbiamo usato le linee guida per l'analisi della sostenibilità delle aziende, quindi 9 aziende in Confapi, tra cui Agricom, per poi programmare il primo bilancio di queste aziende. E quindi noi, essendo agricoli, abbiamo il termine dell'anno il 31/8, quindi non è il 31/12 come gli altri. Questa è l'ultima. L'ultima frontiera che invece vogliamo imboccare è l'applicazione della Donuts Economics, che è praticamente un modello sviluppato dalla professoressa Ratworth, in cui il donuts è considerato l'area in cui un'azienda può rimanere senza avere degli eccessi e degli impatti negativi ambientali, quindi fuori. Io ho un tetto ecologico che è il più largo, però devo rimanere all'interno del patto sociale che esiste in una società, cioè non devo avere degli impatti negativi sulle persone, sulla comunità, sui territori. Allora, per calcolare il tetto ecologico vengono usati degli indicatori sviluppati dalla Stockholm Environmental Institute, che per dire è quello che si è accorto che c'era stato a Chernobyl c'era stato qualcosa, cioè lui ha detto i livelli di radioattività in Europa sono troppo alti, c'è stato qualcosa, e da lì poi si è indagato e è venuto fuori che c'era stato Chernobyl. Comunque è un istituto che io rispetto, con cui ho lavorato, e quindi quando ho visto che questo modello lo utilizzava, per me è validato. Quindi utilizziamo un modello SCI, mentre per calcolare l'interno della ciambella utilizzano gli SDGs, quindi gli obiettivi dello sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che anche questi io li considero validi, e quindi ci permette di andare a vedere come la nostra azienda ha degli impatti negativi o positivi nell'ambiente, o negativi o positivi nella società. Quindi questo è il modello che noi andremo a applicare come prossimo progetto. Quello che voglio concludere oggi, finalmente, dopo 20 minuti, è che è importante avere in azienda una leadership che ci crede e avere anche delle figure chiave, perché ovviamente uno può avere tutto il cuore del mondo, però a un certo punto bisogna anche saperlo fare. E l'importanza sempre di più, e specialmente in questo contesto in cui parliamo di green procurement, bisogna dimostrare quindi l'importanza dei dati, della collaborazione e di azioni concrete. Non esiste il buttare via. Quando tu butti via qualcosa devi andare da qualche parte, quindi non esiste.
Mi porto i saluti del fondatore di Agricon, che è mio fratello, che dice che l'approccio lineare produco, consumo, dismetto deve lasciare spazio ad un nuovo paradigma dove produco, consumo, rigenero, e ricordarsi che le risorse del nostro settore sono preziose e devono sempre essere rimesse in circolo. Grazie a tutti, grazie anche alla regia. La devo ringraziare perché aveva proprio ragione a pretendere la proiezione delle sue slide, perché ci hanno aperto un mondo incredibile, e anche bene che noi, da quello che avevamo visto, riconoscendovi un premio che era una piccola cosa, invece lei ci ha dimostrato come c'è un percorso di impegno e di grandi prospettive che da niente uno pensa a un'azienda dell'agricoltura, sì. chissà cosa può Sì, fare. siamo a Fossalta di Piave a Monastiere, giusto per inquadrarci. Bene, motivazioni. Per cui uno pensa, ma sì, l'agricoltura, invece l'agricoltura che ha un impatto enorme nel mondo produttivo, se è fatta con lungimiranza come ci ha dimostrato questa azienda. Quindi se qualcuno vuole vedere, visto la professionalità che dimostra questa azienda in questo percorso, se qualcuno ha qualche curiosità, abbiamo l'opportunità di avere, abbiamo capito, una esperta che magari, se c'è dal pubblico qualcuno che vuole fare qualche domanda, ne approfitti. Se no io vado avanti, abbiamo ancora altre 2 testimonianze molto interessanti. Allora, chiudiamo la carrellata delle imprese con un'ultima testimonianza e poi passiamo invece alle società pubbliche. Allora, abbiamo come ultima impresa una piccola impresa, ma che fa la differenza, Bedin Galvanica. Bedin Galvanica, piccola impresa, abbiamo proprio la signora Stefania Bedin, che abbiamo già conosciuto nel 2019, nel 2020, se c'è la slide con l'azienda, poi non so se lei aveva preparato qualche materiale, ha già consegnato alla regia. Sì. Ecco, l'azienda Bedin Galvanica lavora dal 71, opera nel settore del metallo, producendo finiture preziose per ogni settore attraverso trattamenti galvanici di pregio. Dal 2012 ottiene la triplice certificazione in qualità, sicurezza e ambiente. Ha vinto ben 2 premi con noi, nel 2019 proprio per la procedura, per il suo processo produttivo, e nel 2020 per il continuo impegno sul fronte della sostenibilità e nella filiera energetica. Sicuramente, visto l'imprinting, siamo sicuri che dal 2020 in poi ha fatto altri passi e qui l'azienda vuole raccontarceli. Prego. Buongiorno. Grazie. Allora, per portarvi a comprendere chi siamo e cosa facciamo, intanto chiederei, se possibile, proiettare un video. L'idea di sostenibilità in Bedin è frutto di un percorso lungo 50 anni, un percorso segnato dalla necessità di un continuo miglioramento, ma soprattutto dal bisogno di creare valore per tutti, inteso come valore dell'azienda, dei suoi dipendenti, dei clienti, dei fornitori e non ultimo dell'ambiente. Il nostro sito produttivo si trova tra la sede dell'ARPAV di Vicenza e 30 ettari di OSI del WWF, un luogo che ci impone parametri di azione molto restrittivi rispetto ad una comune area industriale. All'interno siamo dotati di processi produttivi e gestionali innovativi, ma soprattutto ecosostenibili. Acquistiamo materie prime preziose derivanti al 100% da fonti riciclabili e non meno utilizziamo fornitori certificati. Siamo dotati di impianti galvanici in domotica ed investiamo in impiantistiche finalizzate alla riduzione dei consumi, come l'implementazione di un fotovoltaico, impianti di riciclo delle acque di produzione e non meno la scelta di raffrescatori adiabatici in sostituzione dei normali condizionatori. Queste azioni hanno generato un esito positivo anche all'interno di un bilancio economico di una PMI che si trova all'interno di un contesto complesso come quello chimico.
Medin Galvanica è un'azienda che è sul mercato da più di 50 anni e da sempre ha considerato il lavoro un valore che ha esaltato i talenti di chi ne è entrato a far parte. Questo ovviamente in un'ottica di miglioramento delle persone, che ha consentito poi di creare un ambiente inclusivo e dinamico, e ha ovviamente dato anche la possibilità di conciliare quelle che erano le necessità del lavoro con la gestione della propria sfera personale. Siamo 40 donne su 60 dipendenti, di 17 ruoli di responsabilità 12 sono ricoperti da donne. Questo potrebbe per alcuni essere visto come un limite, qui non lo è. La parità di genere è garantita sotto l'aspetto della crescita professionale e personale, sia sotto l'aspetto retributivo. Noi siamo impegnati a portare valore nella filiera della moda e del lusso. In questa nostra posizione abbiamo la necessità anche di anticipare quelle che sono le tendenze della moda. È stato quindi necessario interpretare questi momenti cambiando da un punto di vista mentale e conseguentemente anche da un punto di vista tecnologico. I nostri investimenti quindi seguono il filone della ricerca e sviluppo. Questi sono graduali ma costanti. 2 sono le strade che abbiamo scelto. La prima è quella tecnica. Abbiamo per esempio introdotto delle nuove leghe che riducono l'utilizzo di materie prime preziose di circa il 30%, ovviamente con nuove tecnologie che difendono la sostenibilità e l'innovazione. La seconda direzione è quella dell'investimento tecnologico. Industria 4.0 ha dato dei grandi spunti di riflessione, è stata applicata all'interno dell'azienda. Sono stati introdotti per esempio dei carrelli per il trasporto automatico del materiale, svincolando le persone a questa semplice operazione. Abbiamo anche introdotto dei sistemi automatizzati per il trasporto in linea del materiale, in modo tale da codificare quelle che erano le dimensioni e i volumi del materiale eseguito durante la giornata, con ovviamente un incremento del just in time. Questi investimenti, queste evoluzioni sono state accolte da tutti i nostri dipendenti con grande favore. Questo è il nostro e unico modo di fare impresa e siamo convinti anche che generi valore per tutti. Buongiorno a tutti intanto. Avevo piacere con questo video farvi entrare innanzitutto in una galvanica, che è una realtà che non è così di facile diffusione e anche di comprensione. Comprensione perché stiamo parlando comunque di una PMI, ma che porta con sé degli elementi di carattere ambientale piuttosto impegnativi, impattanti. Non parliamo poi dell'impatto sulle persone proprio per una tutela della salute. L'azienda nasce nel 71, come raccontava il video, e siamo a seconda generazione, è stata fondata da mio papà. E l'idea di essere sostenibili non nasce da un concetto dettato dal marketing o comunque dell'ultimo periodo, fa parte proprio della natura e della visione imprenditoriale che aveva mio papà e che ho respirato e recepito sin da quando sono entrata in azienda 25 anni fa. Questo perché? Ed è il motivo per cui poi ho partecipato al Compraverde Veneto, cioè la bontà del progetto si sposava pienamente con quella che è la filosofia della nostra azienda, che è quella di sicuramente lavorare bene, lavorare diversificandoci dalle altre nostre realtà competitor in termini di qualità di prodotto, ma anche facendolo in un ben fatto, senza penalizzare le persone che lavorano, l'ambiente circostante, quindi senza mai scendere ad un compromesso così importante. Quindi ogni investimento che noi abbiamo fatto è stato un investimento sempre pensato. E la giuria di Compravendite Veneto nel 2019 e poi con una menzione nel 2020 ha visto concretamente nella sostanza, negli investimenti, proprio nelle attrezzature, in quello che anche questo stesso video traspare, l'impegno che avevamo messo, quindi non che stavamo per mettere.
che avevamo messo. Abbiamo addirittura scelto nel 2008 di avere questa realtà di 2000 metri quadri, quindi neanche così piccola, ma ubicata in una posizione molto difficile, perché di fronte alla sede dell'ARPAV di Vicenza e nella parte retrostante ci sono 30 ettari di osi del WWF. Ecco perché il video fa comprendere veramente il contesto. Abbiamo dovuto fare degli investimenti che erano necessari per adattare la nostra realtà industriale al mantenimento del rispetto del sistema ambientale circostante, proprio perché non è una comune zona industriale. Ma non voglio ripetere quanto dice il video, voglio solo evidenziarvi il fatto che adesso in questi anni devo difendere quanto sono sostenibile, perché oggi tutte le aziende sono sostenibili e in verità c'è una grandissima differenza tra chi lo è veramente, chi lo vuole essere veramente, perché non siamo noi dei primi arrivati, e chi lo vorrà essere nel futuro e chi invece purtroppo lo dice e basta. Quindi questo, secondo me, in questo contesto è una cosa che deve essere difesa ed evidenziata. Perché noi siamo così? Vi dicevo, questa è proprio una visione imprenditoriale che ci ha riconosciuto un premio ambizioso, che forse è stato proprio il primo, anche inaspettato, nel 2019, poi nel 2020 la menzione. Proprio perché ci appartiene questo modo di essere e di vedere le cose nel dinamismo aziendale, nonostante le difficoltà che le aziende affrontano, ancora di più se PMI, abbiamo proseguito e sono felice di raccontare nuovamente in questa sede quelli che sono stati anche i percorsi successivi che abbiamo affrontato. Nel 2020 abbiamo ricevuto un altro riconoscimento piuttosto prestigioso, scusatemi che imparo come avanzare, ecco, che è il Woman Value Company. Che cosa vuol dire? Che in tutto questo percorso, dove noi come azienda ci rappresenta sicuramente la qualità lavorativa, ma non meno la qualità del lavoro, inteso come valore per i nostri dipendenti, valore per ciò che generiamo, il valore aggiunto che contribuiamo a creare, abbiamo il 60% dei nostri dipendenti che sono donne, e quindi abbiamo ricevuto questo inaspettato premio a livello nazionale in collaborazione con la Fondazione Belisario e la Banca Intesa, dove su 1500 aziende che hanno partecipato 90 sono state considerate meritevoli, 6 all'interno del Veneto e 2 a Vicenza, di cui noi. Quindi questo è stato un bellissimo traguardo che ci ha portato ancor più voglia di intraprendere e di sensibilizzare quella che è la nostra squadra. Una squadra che, come vi dicevo, principalmente è formata da donne, ma dettato perché sono donne, non perché io sono alla dirigenza, perché in verità lo dirigo con mio marito, ma per il fatto che l'azienda, quando nasce nel 71, è una galvanica nel settore orafo e richiesta tantissima manualità, e conseguentemente c'è questa attitudine che le donne hanno di questa lavorazione, di lavorare manualmente questi articoli. Ma l'azienda nell'evolversi, nel crescere, nell'ampliare il proprio mercato, mantiene questa caratteristica del femminile. Perché? Perché abbiamo sempre incrementato, incentivato, aiutato chiunque appartenesse a questa squadra sulla base del merito, sulla base del talento, indistintamente dalla condizione di genere, e soprattutto, come diceva anche il video, tenendo sempre presente l'equità salariale. Quindi questo ha permesso a moltissime donne di consolidare o di crescere professionalmente. Abbiamo delle responsabili di reparto che sono donne, abbiamo una responsabile di impianto chimico che è donna, abbiamo donne anche nella dirigenza del sistema di gestione piuttosto dell'industria 4.0. Perché? Perché abbiamo applicato tutta una serie di politiche e di azioni positive anche a loro favore, quando purtroppo anche la stessa legislatura, lo stesso Stato non ci aiutava. Perché se penso al periodo di Covid e al fatto che come azienda io avevo il codice Ateco per poter lavorare e avevo la fabbrica con tanto lavoro,
Le mie dipendenti avevano i bambini a casa perché gli asili erano chiusi, pertanto abbiamo lavorato sui part-time, su una serie di azioni flessibili, anche di permessi, anche di possibilità di assistere situazioni di malattia, perché purtroppo prima o dopo noi o i nostri familiari, anche queste sono cose che accadono. E quindi abbiamo applicato tutte queste azioni e, come vi facevo vedere prima, queste sono due mie dipendenti dell'ambito amministrativo che sono venute a trovarci un giorno, una ancora in maternità, l'altra, cioè una col bambino ma in maternità, entrambe quindi con una politica di reinserimento graduale e agevolata. Quindi tutte queste situazioni hanno permesso di consolidare la nostra squadra attraverso una formazione che è verticale, che è anche orizzontale per tutti coloro che desiderano aumentare la propria professionalità. Addirittura creiamo degli eventi anche esterni, abbiamo avuto il piacere di avere la Regione presente, dove in questo evento abbiamo evidenziato, sempre perché il nostro payoff è creare valore, abbiamo comunicato uno step ulteriore che abbiamo fatto, che è stato quello di redigere il primo bilancio di sostenibilità, dove la norma assolutamente non ce lo chiedeva, ma abbiamo capito che avevamo fatto talmente tante cose e fatte bene che avevamo proprio voglia di raccontarle e renderle evidenti in un bilancio di sostenibilità secondo i criteri GRI. Il primo anno, nel 2023, l'abbiamo fatto con gli standard reference e nel 2024, nel 23 reference in accordance e nel 24 reference. Abbiamo avuto anche il piacere di avere il ministro Bonetti, che era ministro delle pari opportunità, proprio perché volevamo assolutamente promuovere la parità di genere. Tutto questo per dirvi cosa? Che la nostra realtà è una realtà che ha investito quindi e sta investendo nell'ambito ambientale, nell'ambito sicuramente della salute e sicurezza del luogo di lavoro, ma anche nelle persone, sotto ogni profilo. Gioiamo quando la prima dipendente di mio papà del 71 va in pensione dopo 40 anni e ne lavora altri 5 all'interno della nostra azienda, come anche dopo la seconda va in pensione dopo 40 anni. E in azienda abbiamo figure professionali dove sono padre e figlio, marito e moglie o sorella e fratello. Quindi questo vuol dire che si respira un ambiente sereno, sicuramente produttivo e dove evidenzia un turnover che è minimo perché è superiore ai 12 anni. Ma non siamo una grande famiglia, non voglio che passi questo concetto perché siamo una realtà sicuramente a scopo di lucro che negli anni, attraverso tutti questi investimenti e la volontà proprio di applicare queste ulteriori attenzioni e riorganizzazioni anche della nostra struttura aziendale, è comunque cresciuta e da 3-4 milioni di euro siamo arrivati a 9 milioni di euro. Quindi direi che anche sotto l'aspetto economico e di posizionamento nel mercato noi siamo stati premiati. Quindi quello che evidenzio qui appunto è che abbiamo dal 2012 un sistema di gestione integrato qualità, sicurezza, ambiente e poi nel 2023 abbiamo ricevuto la certificazione Diversity Inclusion ISO internazionale, quindi non la UNI 125 ma la ISO a livello internazionale proprio perché lavoriamo con grandi gruppi che difende e vuole promuovere la diversità e l'inclusione all'interno degli ambienti di lavoro. Tutto questo sicuramente è un percorso considerevole. Dal 2020 che ci siamo visti abbiamo fatto veramente molto altro, oltre che lavorare e lavorare bene, però quello che mi faceva piacere, di cui sono veramente felice di questo invito, è proprio evidenziare il fatto che tutto questo sforzo sicuramente è stato costoso, proseguirà senz'altro con altri obiettivi, costoso, intenso, ci appartiene ed è quello che diceva il video in precedenza.
fa parte proprio del nostro modo di fare impresa. Per me è un orgoglio rappresentare un'azienda che non guarda solo al breve, al medio, ma guarda al lungo periodo, sia nel difendere le lavorazioni che fa, quindi il suo Made in Italy, e sia per la necessità di far comprendere ai ragazzi, quindi con un ulteriore grande investimento che facciamo, la contaminazione con le nuove generazioni, una visione di lungo periodo che deve pensare che non solo all'estero esiste una specialità lavorativa, una professionalità, un ricercato, ma che assolutamente appartiene proprio al nostro territorio, ancora di più all'interno del Veneto. Quindi mi sento un'azienda che guarda nel lungo e che rappresenta un'idea di impresa responsabile. Questa è l'evidenza dei 2 bilanci di sostenibilità che abbiamo fatto e che addirittura all'interno portano anche tutta una reportistica finanziaria, proprio perché vogliamo lavorare in maniera molto concreta ma assolutamente anche molto trasparente. Quindi vi ringrazio dell'attenzione e buona prosecuzione. Rivedere Stefania. Grazie. Mi ricordo l'entusiasmo con cui quando ha ricevuto il premio, che tremava proprio per l'emozione, e anche quando siamo stati ospiti nella sua azienda è stato bellissimo vedere questa targa che a noi sembra quasi insignificante, consegnata alle imprese, che era lì all'ingresso, e la signora Bedin diceva: da quando l'abbiamo vinto tutti gli operai, tutti i nostri collaboratori si sono proprio caricati ulteriormente e hanno respirato ulteriormente il senso della sfida ambientale. Poi è stato molto bello, quando siamo venuti a trovarvi, vedere proprio l'oasi del WWF attaccata a questa impresa, sentire parlare dopo anni del FAS che ci ha sconvolto tutti quanti. Stiamo parlando della stessa area geografica. Questo è quello che diceva lei all'inizio: c'è chi lo dice, c'è chi lo fa veramente, con sacrifici, con investimenti. Congratulazioni. Sapevamo che invitandovi, sapevamo che ci avreste raccontato qualcosa di bello, e abbiamo sentito veramente qualcosa di bello. Congratulazioni ancora, veramente. Grazie. C'è l'impresa, ma abbiamo anche l'impresa pubblica oggi che ci racconta il suo continuo impegno. C'è una bella realtà anche nel nostro qua vicino, che è Veritas. Veritas la conosciamo tutti, è la multi-utility che segue appunto la parte della gestione dei rifiuti della nostra zona. È un gruppo con capitale interamente pubblico, gestisce 40 comuni facenti parte della città metropolitana di Venezia, 7 della provincia di Treviso, opera nel settore del riciclo integrato delle acque, dei rifiuti, del recupero, del trattamento dei rifiuti urbani speciali, dei servizi pubblici locali e del servizio energia. È stata premiata da noi nel 23 per la categoria coesione e inclusione sociale, per i suoi progetti quindi nell'ambito dell'inclusione sociale. Ha un premio che ha favorito, che gli è stato riconosciuto per aver creato all'interno dell'ambiente di lavoro un clima partecipativo, inclusivo, garantendo la parità di genere, che comprendesse una realtà complessa, grande, come quella di Veritas. Infatti già all'epoca aveva già conseguito la certificazione della prassi di riferimento UNIPDR per la parità di genere. Oggi, Giuliana? Sì. Oggi abbiamo Giuliana Davilla, responsabile della sostenibilità di Veritas, che ci racconta quello che ha fatto e quello che ha fatto dopo il 23, dopo il riconoscimento. Prego. Grazie. Buongiorno a tutte e tutti, grazie mille, è stato interessantissimo sentire le esperienze delle colleghe che hanno preceduto. Tra l'altro qualcuna di loro avevo incontrata anche proprio su incontri sulla parità di genere, quindi su qualcosa che evidentemente ci portiamo un po' dentro nel mestiere che facciamo. Qualche numero così dell'azienda, giusto per inquadrare le dimensioni: circa 3.600 dipendenti nel gruppo, quindi un'azienda del territorio con una dimensione molto grande e per questo anche complessa nella gestione, ovviamente anche nella parità di genere.
l'80% è popolazione maschile, nel nostro caso 20% femminile, lavori tipicamente labor intensive, quindi tipicamente maschili. Nonostante questo non ci siamo fermati e abbiamo voluto fortemente quella volta, insomma siamo state la prima azienda nel Veneto, la prima grande azienda nel Veneto e tra le prime 10 in Italia a conseguire questa certificazione sulla parità di genere, ma eravamo partiti anche prima, come vedete, con la JACE, prima ancora che si pensasse a qualcosa sulla parità di genere, proprio legata all'inclusione nel suo complesso. E parlando di acquisti, nel frattempo è stata nominata, ed è qui con me, la direttrice agli acquisti, che è appunto anche lei di genere femminile, prima avevamo invece un direttore degli acquisti, e che ha molto aiutato per esempio nell'inserimento di questi contenuti anche nelle gare, quindi si vanno a valutare per esempio le componenti femminili all'interno delle gare, si fanno proprio degli inserimenti oltre ai CAM quando siamo obbligati eccetera, anche legati proprio al genere. E abbiamo fatto una cosa ulteriore, anche qui diciamo cerchiamo sempre di trainare, perché la dimensione ce lo permette, di trainare nel mercato. L'anno scorso abbiamo conseguito per primi non è proprio una certificazione perché è una prassi di riferimento non certificabile, un riconoscimento sulla inclusione. È una prassi che nomino così magari ci segue in questa cosa, che si chiama 159, è la PDR invece per le persone con disabilità. Quindi abbiamo conseguito questa certificazione non soltanto per le nostre persone, quindi per l'accessibilità delle persone che lavorano in Veritas negli ambienti di lavoro, ma anche per gli utenti. Non accessibilità agli sportelli stiamo parlando, ma accessibilità ai servizi. Per esempio abbiamo inserito adesso agli sportelli un traduttore simultaneo per persone sordomute, quindi chi viene e accede agli sportelli può chiedere questo tipo di traduzione simultanea. E abbiamo per esempio adesso un'attività con l'Unione Italiana Ciechi per inserire dei totem per cercare all'interno dei cimiteri i nostri congiunti, quindi dei totem che possono essere accessibili anche alle persone non vedenti. E stiamo quindi facendo tutta una serie di attività, per esempio i contatori in telelettura per chi ha difficoltà motorie eccetera, per quanto riguarda il mondo dell'acqua, quindi le persone possono riuscire a fare la lettura del contatore senza doversi buttare dentro un pozzetto magari se è in posizione un po' complessa, e quindi tutta una serie di cose anche per il cittadino. Quindi l'inclusività non è solo verso l'interno ma è anche verso l'esterno, quindi anche questo tutto un mondo da esplorare e un'altra prassi, diciamo così, che magari non è conosciuta come la PDR 125, ma che può portare sicuramente a dei benefici. Oltre a questo, voi sapete, noi facciamo questo mestiere appunto che riguarda il mondo dei rifiuti e il mondo dell'acqua. Ho visto prima delle cose interessantissime di Agricom, eccetera. Noi l'anno scorso siamo stati appunto obbligati a rendicontare in CSRD, quindi abbiamo pubblicato una relazione di sostenibilità nel bilancio consolidato. Quella valutazione di impatti che voi avete visto fare virtuosamente da aziende come Agricom, legata, diciamo così, a una valutazione, come dire, volontaria, noi abbiamo dovuto farla. Quindi all'interno di questo bilancio, che trovate pubblicato ovviamente nel sito della società, sono contenuti tutte le valutazioni degli impatti che la società fa verso l'esterno e viceversa gli impatti che la società riceve dall'esterno. Per esempio, parliamo del cambiamento climatico, è un qualcosa che l'azienda subisce, l'avete visto l'ultima volta che c'è stata l'alluvione qualche giorno fa, i rifiuti che erano in giro per la città, quello è un impatto che noi purtroppo dobbiamo gestire in qualche modo. Quindi il cambiamento climatico, oltre ad agire noi su di lui, agisce anche su di noi. Tutto questo è raccontato nel bilancio di sostenibilità. Quindi diciamo che da quella volta siamo stati soggetti a normative sempre più complesse, sempre più difficili, lo dicevano bene le colleghe prima, i numeri dicono tutto delle aziende, questi numeri per noi sono tutti pubblici, pubblicati, per esempio dove vanno i nostri rifiuti, ma anche da dove prendiamo l'acqua e dove va l'acqua che depuriamo e restituiamo all'ambiente, è tutto pubblicato nel sito della società, quindi qualunque cittadino può entrare nel sito e vedere proprio e toccare con mano nei numeri
non solo pubblici ma anche verificati, nel caso della relazione di sostenibilità verificati dai revisori dei conti, quindi insomma non proprio così semplici, tutto quello che può voler sapere della nostra azienda, compreso anche appunto il numero di persone che ci lavorano, come sono suddivise, eccetera, perché sulla parità di genere e su queste attività noi rendicontiamo anche all'interno del sito e anche all'interno della relazione di sostenibilità. Fa parte appunto di quegli famosi valori che diceva prima la collega di EFRAG che vengono misurati e quindi l'S, il cosiddetto social, viene anche quello riportato all'interno della relazione di sostenibilità. Io credo che sia più che sufficiente, insomma vi ho dato qualche spunto. Io sulla 159 ci tengo particolarmente, secondo me è una prassi che è stata poco letta, poco vista, che invece potrebbe essere promossa anche nelle piccole e medie imprese, perché l'accessibilità, l'inclusione vera, diciamo, all'interno delle aziende come le nostre ovviamente è più semplice, nel senso che nel grandissimo numero è più facile inserire delle persone, però si può fare anche nel piccolo, secondo me, e si può portarsi a casa qualcosa di veramente interessante, un grande valore aggiunto. Grazie, grazie. Bene. Adesso recuperiamo che il cambio programma ci ha fatto perdere alcuni premiati che sono nel frattempo arrivati, quindi io consegnerei a nome dell'assessore i premi alle imprese che sono nel frattempo arrivate con una foto e chiamerei dopo anche tutti i premiati della giornata per una foto di gruppo. Dopodiché c'è un'altra parte di introduttiva che... Allora, abbiamo io mi ero segnata tra gli assenti l'Ater di Treviso. È arrivato qualcuno dell'Ater di Treviso nel frattempo? Ah, perfetto, allora iniziamo con l'Ater di Treviso. Come dicevamo prima, quando abbiamo consegnato l'attestato di merito a Concessioni Autostradali Venete, è il primo anno che viene riconosciuto un attestato di merito a una società partecipata, perché è un obiettivo del documento di programmazione economico-finanziaria regionale che ci invita a coinvolgere maggiormente anche le società partecipate in questo percorso virtuoso. Abbiamo iniziato monitorando le procedure di gara fatte nel 2023-2024 e nelle categorie che erano coperte da CAM abbiamo individuato, riconosciuto Ater Treviso, abbiamo individuato una gara che avevano fatto loro sulla ristrutturazione del patrimonio edilizio, che aveva una sessione particolarmente curata che riguardava proprio l'applicazione del CAM e del DNSH. Allora le consegno il premio, prego. Vai. Seguo. Sì. Abbiamo il fotografo. Sì. Beh, buongiorno a tutti, chiedo scusa al ritardo, con i parcheggi non è semplice. Ok. Da parte di Ater Treviso è un grande onore essere qua a ricevere questo premio, un premio importante dove riconosce i grandi sforzi. Un ringraziamento da parte mia va sicuramente a tutti la parte dirigente della Regione Veneto, che è sempre pronta, agli assessori, a ricevere qualsiasi nostra richiesta, ma un ringraziamento grande lo voglio fare in particolare anche alla mia struttura, una struttura del personale di Ater che abbiamo anche qua, che mi ha accompagnato, che hanno recepito in maniera importante quelle che sono le richieste della Regione, perché una frase che mi piace ricordare è che il nostro obiettivo è quello di costruire, quello di dare delle risposte ai cittadini, alle amministrazioni che tanto chiedono, specialmente in questo periodo. Però noi dobbiamo essere consapevoli di pensare a degli edifici che un domani siano ancora sostenibili. Quindi nati da qualche errore, magari non volontario, del passato, dobbiamo cercare in tutti i modi di costruire nella maniera corretta, rispettando quelli che sono i requisiti ambientali e di sostenibilità per il nostro territorio. Quindi un grazie a tutti quanti, un grande onore per Ater e le sfide future, sicuramente questo ci darà ancora più spirito per lavorare meglio per il nostro futuro. Grazie. Certo, sì, adesso prego. Abbiamo, chi abbiamo i premiati che mancavano? Ah, ok.
Allora, SAC Serigrafia, Paolo Santi, c'è, perfetto. Allora, ovviamente mi scuso, ma abbiamo fatto un'inversione nell'ordine della giornata perché l'assessore che consegnava i premi aveva avuto un impegno e quindi abbiamo anticipato le premiazioni. Ma allora, SAC Serigrafia, eccolo qua, il premio viene conferito per la categoria Rivoluzione Verde e una menzione per la continuità nel promuovere una riduzione costante dell'impatto ambientale. Prego. Sì, grazie. Chiedo scusa per il ritardo. Non è una giornata semplice per arrivare qua. Però ecco, il bello di quello che abbiamo noi non è la prima volta che veniamo menzionati, però il bello è che è entrato in azienda. Cioè, mentre prima era il pensiero di qualche persona, col tempo è diventato il pensiero di tutti. E tutti stanno promuovendo varie attività all'interno. L'ultima, quella una chicchetta, è stata l'inserimento delle arnie. Noi abbiamo fatto il giardino verticale, abbiamo usato tutti i materiali per il cappotto sostenibili, abbiamo tutto il recupero delle acque pluviali per alimentarlo, vabbè, il fotovoltaico è una cosa storica. Abbiamo creato tutto un giardino e adesso ci abbiamo messo le arnie ed è un anno che produciamo miele. E quindi anche la cosa più semplice è dire ma funziona o non funziona, perché dopo abbiamo i sensori di CO2, dico ma sì, scende, sale, via. Cioè, abbiamo visto che mettendo anche l'ape, che è l'animale in assoluto che misura la qualità dell'aria nell'ambiente, queste stanno. È un capannone di 10 metri in una zona industriale. Vuol dire che si può. Sarà da fare qualche tentativo, qualche miglioramento, però si fa. E siamo diventati non più l'azienda, quella che si trovava nella curva, no, siamo diventati l'azienda, quella con le piante, quella con le api. Adesso ci riconoscono per questo. E quindi la sfida è continua e soprattutto è una sfida globale di tutti quanti, dei ragazzi che ci vengono a trovare, dei sindaci, in primis quello dove siamo noi, ma anche degli altri, e di tutte le altre aziende attorno, perché è uno stimolo anche a migliorare tutti quanti. Uno fa proprio un pezzettino per migliorare. La prossima volta riporto il miele. Anche loro, come abbiamo sentito prima da Bedin, è un po' la passione che si passa dai vertici aziendali che ci credono, che trasmettono la loro passione ai collaboratori e che continua a crescere, perché sono sicuro che l'idea anche delle arnie magari è venuta proprio davanti a un caffè parlando con qualche collaboratore, di solito nel modo più incredibile le idee migliori vengono fuori. Abbiamo poi Crocco. Crocco è arrivato, il rappresentante di Crocco per ritirare il premio. Abbiamo il premio Compraverde nella categoria verde, Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica. Perfetto. Anche Crocco è una realtà che conosciamo, ha già partecipato ad altre edizioni e con piacere continua il suo impegno nella sostenibilità e anche quest'anno ritira un premio. Quindi per il book. Nessun problema. Beh, ringrazio per questo premio, ormai stiamo prendendo gusto. Noi produciamo imballaggi flessibili in plastica, è da qualche anno ormai che abbiamo preso la piega legata alla sostenibilità e quindi utilizziamo materiali riciclati. Tipicamente i materiali riciclati sono da riciclo meccanico, ma quest'anno il premio è arrivato perché dal 2024 produciamo anche materiali con riciclo chimico. C'è una bella differenza. Il riciclo meccanico è tipicamente la plastica che viene gettata nella raccolta differenziata, poi viene lavata e macinata. Il problema di questa plastica è che non si sa fondamentalmente con cosa è stata a contatto prima di venire riciclata. Ed è un problema quando si utilizza poi l'imballo nuovo a contatto con gli alimenti. Non è possibile utilizzare un riciclo meccanico. Mentre il riciclo chimico, che è appunto la novità, in Europa c'è qualche impianto pilota, noi siamo tra i primi a utilizzarlo, può essere utilizzato a contatto con gli alimenti perché? Perché la plastica, scarto, viene
riconvertita in carburante, fondamentalmente è riportata allo stato primario e poi da quelle si ricava nuova plastica che è fondamentalmente una nuova plastica vergine, quindi è il futuro per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti plastici. La tecnologia ci aiuta e noi continuiamo su questa strada. Grazie. Vorrei chiamare un po' tutti i premiati prima che si allontanino, perché abbiamo la tradizione di fare una foto di gruppo, abbiamo i fotografi che vorrebbero fare la foto a tutti i premiati. Prego, quindi CAV, le imprese, col premio ovviamente. Questa volta, certo, lei è già qui. Prego, venite che il fotografo è già pronto, vero? Il fotografo di sala. Eva, fai le veci dell'assessore, vieni. Venite, stiamo. Abbiamo un bel numero anche quest'anno, vieni. Ok. Mettiti davanti. Grazie. Fotografi ci sono, ci siamo tutti? Perfetto. Bene, ci siamo. Grazie. Grazie. Prima abbiamo finito forse un po' prima dei nostri tempi, quindi non c'è ancora il light lunch, vi trattengo raccontandovi quello che avete visto, eccolo qua, quello che vedete proiettare da stamattina. Allora, praticamente quest'anno abbiamo con la fondazione che ci accompagna, Fondazione Venezia Città Mondiale della Sostenibilità, abbiamo provato a fare questa nuova modalità di coinvolgimento del territorio. Quindi utilizziamo il forum come appuntamento costante di aggiornamento sui criteri ambientali minimi. Quest'anno abbiamo individuato 3 criteri ambientali, 2 che sono usciti l'anno scorso e entrati in vigore nel 2025, che sono il CAM strade e il CAM sugli servizi energetici e i contratti EPC, e riproponiamo il CAM 20 perché è un CAM che ha un'ampissima diffusione ma non ancora così ampia la sua conoscenza. Quindi abbiamo ritenuto necessario continuare a promuovere la conoscenza di questo importante CAM. Ne parleremo appunto dopo pranzo. Abbiamo un relatore che è il dottor Fabbri, che ci parlerà in termini generali del CAM, ma abbiamo anche degli illustri ospiti sia del mondo delle imprese, ognuno per ogni categoria. Infatti abbiamo Ecopneus oggi che sosterrà dopo l'introduzione sul CAM la parte più applicativa, pratica di chi lavora appunto nel mondo delle imprese, nel settore industriale competente, cioè relativo al CAM strade. Il pomeriggio invece avremo il piacere abbiamo l'intervento dell'ingegner Maffeis, che è l'Energy Manager regionale e che si occupa appunto di energia, di risparmio energetico da tantissimi anni, è consulente in Lombardia di parecchie amministrazioni pubbliche, quindi ci parlerà degli EPC. E poi abbiamo appunto Fabbri ancora che ci completa con il CAM 20. Come dicevo, il CAM 20 è uno di quelli più diffusi perché lo possono applicare tutti, dalla iniziativa nel mondo della scuola, della cultura, qualsiasi iniziativa che ha un momento conviviale richiede appunto un'organizzazione che, se fatta con una certa sensibilità e attenzione sul tema ambientale, riduce in modo importante gli impatti. E questi che sono quindi i temi più di attualità nel mondo dei criteri ambientali minimi, li proponiamo anche in un percorso itinerante, perché sappiamo che Venezia non è una sede facile per molti per essere raggiunta, e quindi abbiamo ritenuto condiviso questo percorso. Lo portiamo, questa stessa sessione scientifica di approfondimento su questi CAM la portiamo intanto venerdì. Siamo a Vicenza, quindi sede avete visto nella slide che corre, siamo a Thiene, al Palazzo Thiene a Longare, no, a Vicenza, scusate. Poi
A ottobre altre 2 tappe, sempre con la stessa modalità, l'8 ottobre a Belluno, il 14 a Verona, sempre con la stessa modalità, cioè approfondiamo questi 3 CAM con degli ospiti nel settore. Avremo sempre l'approfondimento sugli EPC, quindi sui contratti di efficientamento energetico, e l'approfondimento anche del mondo delle imprese sulla parte per quello che riguarda il CAM strade. Il percorso poi dell'amministrazione regionale quest'anno è stato arricchito di un importante e faticosissimo impegno, quello come dicevamo di coinvolgimento delle società partecipate. Siamo partiti da aprile, quindi all'inizio dell'estate, poi sono iniziati dei percorsi di formazione mirati proprio alle società partecipate. Abbiamo individuato 3 percorsi seminariali con laboratori pratici, uno sul CAM Ready, uno CAM dei servizi di manutenzione del verde e uno del CAM delle pulizie. E giovedì parte l'ultimo percorso seminariale impostato in termini di laboratori, che è quello degli appalti innovativi. Gli appalti innovativi è una delle nuove sfide del codice degli appalti, di tutta la normativa europea, che sono diciamo degli appalti che nessuno ha mai visto concretamente realizzarsi, ma che sono previsti nella normativa europea italiana, e proprio perché non sono di facile applicazione abbiamo ritenuto di fare un percorso dedicato a questo tema, parte appunto giovedì, per riuscire a capire come il mondo del pubblico e il mondo del privato possono lavorare assieme per inventarsi qualcosa che abbia un'efficacia un po' più di impatto nel mondo delle imprese e del cambiamento, insomma, in termini di maggior sostenibilità. Noi sappiamo, infatti i miei collaboratori sono anche andati ad Amsterdam a conoscere realtà più avanzate, perché nel nord Europa hanno forse una legislazione un po' meno vincolistica e quindi osano di più. Esempi di appalti innovativi nel nord Europa ci sono, quindi coloro che parteciperanno al percorso degli appalti innovativi troveranno questi stimoli che abbiamo raccolto un po' dal mondo del nord Europa, e con degli specialisti nel settore inizieranno, e speriamo di riuscire a far emergere anche qua qualche idea che possa portarci avanti e far sperimentare qualcosa di nuovo anche nel mondo degli appalti innovativi. Noi poi continueremo la nostra strada degli acquisti verdi e continuiamo appunto a impegnarci sempre di più nell'aumentare i criteri ambientali e le tematiche, insomma, nei nostri appalti, ma soprattutto crediamo che il ruolo della Regione sia quello di portare la conoscenza di questo, che è una materia abbastanza tecnica e di addetti al settore, ma di portarla sempre di più anche nelle realtà amministrative più piccole, proprio per far sì che il potere d'acquisto che hanno le pubbliche amministrazioni, che possono movimentare appunto settori dell'economia, abbia il suo peso e quindi riesca a innescare un po' e aumentare l'impegno di tutti nella sostenibilità. Ecco, questo è un po' la carrellata, un po' il nostro spot sulle nostre iniziative, sulla nostra, come abbiamo detto, tournée, che inizia oggi con questa giornata e che vi raccomandiamo di sostenere, di promuovere anche chi sappiate possa essere interessato e quindi partecipare. So che non è forse ancora pronto il light lunch, quindi se qualcuno ha piacere di dare un proprio contributo, lo invito qui al microfono a raccontarci qualche esperienza che possa, diciamo, essere di interesse di tutti. Se no vi devo dire, fatevi una passeggiata e ci rivediamo all'1, che all'1 arriva il pranzo. Buongiorno, riprendiamo con la sessione pomeridiana. Una piccola indicazione organizzativa: nella cartellina che vi è stata consegnata c'è un QR code sul retro che
serve per compilare il questionario di gradimento, quindi in qualche momento di noia magari se lo compilate. È gradito il vostro feedback sulla parte ovviamente della nostra iniziativa. Oggi pomeriggio la sessione, come abbiamo intitolato per le sessioni sul territorio, parte la tournée oggi pomeriggio della nostra mission, che è quella di cercare di far conoscere i CAM sul territorio regionale, aiutare le stazioni appaltanti a applicarli, a introdurle nelle procedure di gara e ovviamente anche sensibilizzare gli operatori che sono, abbiamo visto, già pronti, l'abbiamo visto stamattina, nel recepire le spinte del cambiamento in chiave di sostenibilità, e quindi manca la parte pubblica, cioè anche la parte pubblica deve fare la sua parte e chiedere sempre di più il rispetto di questi criteri. Abbiamo voluto chiamare la sessione di quest'anno una spinta al cambiamento, perché abbiamo preso di mira, quindi oggetto dell'approfondimento di quest'anno, sono i CAM usciti in estate 2024, che è operativi da inizio 2025, uno è il CAM strade e uno è il CAM sugli efficientamento energetico. La sessione è arricchita da la modalità di organizzazione che abbiamo scelto è un relatore, che è il dottor Fabbri, esperto in CAM, che ci farà l'illustrazione di carattere generale sul CAM, intervallato poi da un intervento di tipo tecnico. Abbiamo oggi pomeriggio Ecopneus, l'ingegnere, se non sbaglio, Serena Sgariotto, che ci parlerà appunto dell'atto impresa, alcune parti più pragmatiche. Poi abbiamo anche progettazione di infrastrutture nel territorio metropolitano secondo i criteri CAM, la testimonianza della città metropolitana di Venezia, con Alberta Parolin, ingegnere penso anche lei, architetto, comunque un tecnico. Poi passiamo invece alla parte dei servizi energetici. Parte dei servizi energetici abbiamo con noi Giuseppe Maffeis, che è l'Energy Manager regionale, reduce, che ci ha portato ieri a confermare la certificazione ISO 50001 che l'amministrazione regionale ha da 3 anni, e ha assistito con noi alla certificazione di terza parte, l'abbiamo superata, e ci parlerà dei contratti EPC e che cosa cambia nei CAM. È un ingegnere che fa attività soprattutto in territorio nella Lombardia, ma che conosce molto bene le amministrazioni e quindi ha un'esperienza significativa sui contratti EPC. Poi ci sarà di nuovo Fabbri, che completa il quadro del CAM sull'efficientamento energetico. Continuiamo e concludiamo la chiacchierata sui CAM sempre con Fabbri, che ci farà una carrellata sul CAM sui servizi, organizzazione e realizzazione di eventi, CAM la cui applicazione non è mai troppo spinta, e quindi continuiamo a stimolare la conoscenza e i suggerimenti per una più facile attuazione. Allora, possiamo partire col CAM strade. Paolo, prego. Buon pomeriggio a tutti. Ringrazio la Regione del Veneto per avermi coinvolto in questa iniziativa che, come appunto si diceva, vuole analizzare quelli che sono i contenuti di alcuni CAM. Partiamo appunto da quelli che sono i CAM strade, quindi prima diciamo di analizzare i contenuti dei CAM strade volevo inquadrarvi un po' quello che è il tema dei CAM e in particolar modo appunto i CAM come strumento di innovazione e di sostenibilità. Come si è detto più volte anche questa mattina, i CAM, in generale il Green Public Procurement, è uno degli strumenti di sostenibilità più forti, più potenti, perché va a intercettare quella che è l'esigenza d'acquisto della pubblica amministrazione, quindi gli affidamenti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Io ho volutamente tralasciato quelli che sono tutta una serie di norme che nel corso degli anni, io è dal 2004 che mi occupo di Green Public Procurement, hanno chiesto in modo anche piuttosto disordinato alla pubblica amministrazione di raggiungere degli obiettivi senza dare gli strumenti operativi alla pubblica amministrazione per raggiungerli. Quindi mi sono focalizzato su quelli che a mio avviso rappresentano degli indirizzi normativi importanti che si portano dietro appunto degli strumenti forti, degli strumenti che hanno dei limiti e anche delle difficoltà applicative, come insomma vedo quotidianamente appunto relativamente al mio lavoro, che sono i CAM. Quindi parliamo in primis di quella che è la comunicazione sulla politica integrata di prodotto, la 302 del 2003, che è una richiesta che l'Unione Europea fa a tutti gli Stati membri di dotarsi di uno strumento di pianificazione nazionale sul Green Public Procurement. L'Italia si è dotata di un piano d'azione nazionale sul GPP o PAN-GPP che ha nel 2023, nell'agosto del 2023, aggiornato. Di fatto il nuovo piano d'azione nazionale sul GPP va a riconoscere i CAM appunto come strumento di sostenibilità, va a introdurre anche l'importanza di quello che è lo sviluppo di un monitoraggio sul grado di applicazione dei CAM a livello nazionale, che ad oggi manca. Era stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Ministero dell'Ambiente e ANAC che è scaduto a ottobre dell'anno scorso, quindi ad oggi abbiamo, come giustamente appunto l'assessore della Regione del Veneto ha ricordato, un lavoro molto importante fatto da Legambiente e da Fondazione Ecosistemi, il cosiddetto monitoraggio civico sul grado di applicazione dei CAM, ma ad oggi manca uno strumento di rendicontazione nazionale gestito appunto dal Ministero competente, da ANAC, per quel che riguarda appunto il grado di applicazione dei CAM, se non appunto l'ottimo lavoro fatto da Fondazione Ecosistemi e da Legambiente. All'interno di questo piano una grossa novità è rappresentata dal fatto che si riconosce, dico io ufficialmente, finalmente, la possibilità di creare una certificazione con il contributo quindi dell'ente di accreditamento nazionale che accredia, di una certificazione di conformità ai CAM. Questo chiaramente andrebbe a facilitare moltissimo il lavoro delle stazioni appaltanti, di voi tecnici e delle aziende. Avremmo finalmente una certificazione di parte terza che permette di arrivare a riconoscere un arredo, un manufatto edile, un manufatto per un'infrastruttura stradale, quello che è, conforme ai CAM. Ad oggi il percorso è aperto, non si sa quando verrà concluso e come verrà concluso, quindi qui diciamo abbiamo un altro grosso e importante punto interrogativo. Però, ripeto, è già dal mio punto di vista, visto che se ne parla da anni appunto di una certificazione di conformità ai CAM, che sia stata ufficialmente sdoganata, passatemi il termine, forse non molto corretto dal punto di vista tecnico, questa possibilità. Chiaramente nel momento in cui noi parliamo di CAM, di criteri di sostenibilità all'interno degli appalti pubblici, dobbiamo focalizzare quella che è la nostra attenzione sulle norme quadro a livello europeo e a livello nazionale sugli appalti. Quindi l'attuale codice, come vedremo, anche al netto di quelle che sono le modifiche della legge di conversione del cosiddetto decreto infrastrutture, comunque riconosce i CAM come strumento obbligatorio entro una serie di, come dire, limiti e di accezioni, per meglio dire, di cui vi parlerò. L'articolo 57,2 stabilisce che, del codice dei contratti, che le stazioni appaltanti contribuiscono al raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi ambientali del piano d'azione nazionale sul Green Public Procurement, inserendo almeno nella documentazione di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali. I criteri premianti sono tenuti in considerazione quando la stazione appaltante affida l'offerta economicamente più vantaggiosa.
Poi vedete, visto che insomma mi rivolgo a tecnici in prevalenza, che l'ultima parte dell'articolo 57,2 fa esplicitamente riferimento a quelli che sono gli interventi di ristrutturazione, quindi all'edilizia, interventi di ristrutturazione inclusi demolizione e ricostruzione. Nel caso di questi interventi i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione per quanto è possibile in funzione alla tipologia di intervento, alla localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi. In blu vedete la recente novità, il recente aggiornamento introdotto all'interno del Codice dei Contratti dalla legge di conversione del cosiddetto decreto infrastrutture. Quindi anche il decreto infrastrutture e la legge di conversione del decreto infrastrutture ha toccato i criteri ambientali minimi. Probabilmente avete letto in alcuni siti del settore edile i CAM sono obbligatori finalmente al 100% in maniera netta, chiara in edilizia. Di fatto il legislatore non ha fatto altro che meglio spiegare quello che comunque era già chiaro nella precedente versione di questo articolo. Proprio perché la versione precedente di questo articolo richiamava l'ambito di applicazione dei CAM, dei pertinenti CAM, quindi i CAM relativi agli interventi edilizi, sulla base di uno specifico decreto del Ministero dell'Ambiente, che era poi il decreto che approva i criteri ambientali minimi in edilizia. Quindi ha semplicemente il legislatore scritto meglio e in maniera più chiara quello che comunque era già chiaro ai più, non a tutti, ma ai più. Ecco, l'articolo 57,2 si trova nel libro secondo, parte seconda dei contratti, del Codice dei Contratti Pubblici, dedicati agli istituti e alle clausole comuni, che hanno quindi una natura trasversale rispetto ad ogni tipo di appalto e concessione. Questo significa che i CAM sono obbligatori almeno per quel che riguarda le specifiche tecniche e le clausole contrattuali in tutti gli affidamenti rispetto ai quali i CAM sono stati definiti. Sono circa 21, sono 21 i criteri ambientali minimi definiti e per quei 21 affidamenti pubblici di lavori, servizi e forniture i CAM vanno applicati almeno per quel che riguarda le specifiche tecniche e le clausole contrattuali. Mentre i criteri premianti sono, come dire, caldamente raccomandati. Formalmente la stazione appaltante deve dimostrare di averli tenuti in considerazione. Quindi quello che suggerisco sempre alle stazioni appaltanti con le quali lavoro è di o inserire ad esempio banalmente un criterio, almeno un criterio dei criteri premianti contenuti all'interno dei decreti che approvano i CAM, oppure scegliere anche di non individuare alcun criterio premiante contenuto all'interno dei CAM, ma dire nell'articolo del capitolato del disciplinare di gara dove vengono elencati appunto i criteri premianti, che il frutto, la scelta dei criteri premianti è anche frutto dell'analisi dei pertinenti contenuti del decreto ministeriale che approva quel determinato CAM, ad esempio i CAM edilizia. In questo caso chiaramente nessuno potrà mai dire che la stazione appaltante non ha preso in considerazione i criteri premianti contenuti all'interno dei CAM. Cosa succede se una stazione appaltante non applica i CAM o applica male i CAM? Di fatto non sono previste sanzioni per chi non applica i CAM o li applica male. Quello che vedo, e vedo sempre più frequentemente fare, è che soprattutto in settori dove la concorrenza per quel che riguarda la conformità ai CAM è molto elevata, la probabilità di impugnazione degli affidamenti che non sono coerenti con questi obblighi normativi comincia a diventare molto, molto frequente. Quindi una grossa fetta delle mie ore di lavoro
è assorbita proprio da pareri tecnici nell'ambito di contenziosi che riguardano appunto la presunta non applicazione o mancata applicazione o sbagliata applicazione dei CAM. Quindi è comunque, diciamo, un ambito particolarmente delicato, dove poi abbiamo tutta una serie di pronunciamenti di TAR regionali, del Consiglio di Stato e via dicendo, che stanno progressivamente, come dire, chiarendo tutti quelli che sono appunto anche le difficoltà applicative che questi 21 decreti si portano dietro. Faccio un passo indietro a questo link, che è il link della sezione del sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dedicata ai CAM. Voi potete scaricarvi in formato PDF i 21 CAM approvati. Ecco, i CAM, diciamo, di ultima generazione riportano, per quel che riguarda il capitolo specifiche tecniche e clausole contrattuali, quella riga e mezzo che ho copiato e incollato in questa slide. I contenuti di questo capitolo sono obbligatori ai sensi dell'articolo 57,2 del Codice dei Contratti. Fin qui tutto lineare. Il secondo testo copiato e incollato appunto su questa slide invece riporta le indicazioni per la stazione appaltante relativamente ai criteri premianti. Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto qualità-prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, tiene in considerazione uno o più criteri premianti di questo capitolo, come vi ho detto io, secondo quanto previsto dall'articolo 57,2, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile. Significativa quota del punteggio tecnico attribuibile cosa vuol dire? Lo dico perché una stazione appaltante ha avuto, tra le varie punti del contenzioso a cui ho, diciamo, collaborato per quel che riguarda la difesa alla stazione, per quel che riguarda l'operato di questa stazione appaltante, il fatto che chi contestava sosteneva che non era stato attribuito un punteggio tecnico significativo a quel criterio premiante dei CAM. Qui ci viene in aiuto la normativa, ci viene in aiuto una comunicazione della Commissione europea del 2014 che raccomanda alle stazioni appaltanti di attribuire almeno il 15% del punteggio totale ai criteri ambientali. Quindi anche qui quello che dico sempre, i contenuti dei CAM hanno un valore molto importante e una parola scritta in più o in meno o una virgola in più o in meno può fare la differenza per quel che riguarda quel determinato affidamento che applica i CAM. Proprio perché, ripeto, soprattutto in settori come i servizi, in particolar modo il servizio di pulizia, l'arredo urbano, in parte anche l'edilizia, è abbastanza frequente appunto contenziosi mossi per la presunta cattiva applicazione dei CAM o mancata applicazione dei CAM da parte appunto di chi non si aggiudica la gara. Andiamo ai CAM strade. Allora, parliamo di un decreto del 5 agosto del 2024, parliamo di un decreto che fa riferimento all'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento di infrastrutture stradali. Quindi abbiamo un decreto che va a normare due affidamenti che possono essere, ai sensi del codice, affidati in modo disgiunto o congiunto: la progettazione e la realizzazione dei lavori. Allora, questi CAM entrano in vigore il 21/12 del 2024. Questi CAM, come CAM edilizia, chiaramente si innescano in un flusso progettuale che voi conoscete molto, molto bene.
è chiaro che l'entrata in vigore di questi CAM come si pone rispetto al flusso progettuale che è già magari iniziato per quella determinata stazione appaltante? E qui, come dire, la questione è abbastanza controversa. Questa interpretazione che io riporto in questa slide è mia e anche di altri tecnici che si occupano di CAM, ma non è, diciamo, una indicazione ufficiale, quindi prendetela con il beneficio di inventario. Per progetti approvati prima del 21/12 del 2024 i CAM strade non vanno applicati. Per progetti approvati dopo il 21/12 del 2024 i CAM strade vanno applicati. Questo che cosa significa? Chiaramente se io sono una stazione appaltante e ho affidato la progettazione prima della data di entrata in vigore dei CAM, come faccio ad affidare rispetto al progetto che ho affidato senza i CAM l'esecuzione dei lavori dopo l'entrata in vigore dei CAM rispetto al progetto che non contiene i CAM? Di fatto quello che è, diciamo, l'interpretazione che io e assieme a altri tecnici, non solo tecnici, diamo, anche giuristi, è questa. Però, ripeto, non è una indicazione, come dire, esplicitata da un atto ufficiale da parte o di ANAC o del Ministero dell'Ambiente, quindi prendetela con il beneficio di inventario. Molto importante di tutti i CAM è analizzare bene l'ambito di applicazione dei decreti. Di fatto nel capitolo ambito di applicazione dei CAM strade voi avete riportato le CPV relative agli affidamenti di quelli che sono appunto l'oggetto di questi CAM. Viene riportato anche il fatto che se l'intervento insiste su un'area pubblica, a verde pubblico, gestita a verde pubblico, vanno applicati anche i CAM relativi alla gestione del verde pubblico. L'altra cosa molto importante, che in parte è richiamata con quel per quanto è possibile, che vi ho letto all'articolo 57, quando vi parlavo dell'articolo 57,2 del codice, è il fatto che se i contenuti dei CAM strade, ma questo vale anche per i CAM edilizia, il principio è lo stesso e i contenuti sono gli stessi, se i contenuti dei CAM strade sono in parte non coerenti o in contrasto con le norme tecniche di settore, il progettista motiva la non applicabilità di quel determinato contenuto dei CAM altresì obbligatorio. Quindi di fatto questo è un altro elemento molto importante che troviamo, ripeto, anche nei CAM edilizia, proprio perché questi CAM vanno a insistere chiaramente su degli interventi complessi, molto più complessi, con dei confini molto più sfumati rispetto ad esempio a una fornitura di arredi per interni. Vi parlavo del flusso progettuale, il codice attuale, come sapete, prevede 2 livelli di progettazione, progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo, che precede la realizzazione dei lavori. Come sapete, l'allegato 1.7 del codice ci dice che il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve essere preceduto da una serie di documenti, di elaborati. La valutazione ex ante dei fabbisogni, il quadro esigenziale, il quadro delle esigenze, dei fabbisogni, il documento delle alternative progettuali, il documento di indirizzo alla progettazione, il cosiddetto DIP. Qui l'allegato 1.7 dice a chiare lettere che vanno inseriti i CAM. Quindi addirittura i CAM vanno ad essere inseriti prima della stesura del progetto di fattibilità tecnica ed economica, quindi prima del primo livello di progettazione. Questo vale, ripeto, per i CAM strade, ma anche per i CAM edilizia. Quindi chiaramente
tornando a quella slide, no, dove ho dato un'indicazione non ufficiale, diventa molto difficile pensare di inserire nel progetto esecutivo i CAM quando non l'ho fatto nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, quando non l'ho fatto nel DIP, proprio perché i contenuti tecnici chiaramente del progetto, lo sapete meglio di me, possono cambiare, ma soprattutto può cambiare quello che è l'importo economico associato a quel determinato intervento, perché comunque i CAM, l'applicazione dei CAM determina un cambiamento, spesso un incremento di quello che è il costo associato a quel determinato intervento. Quindi poi diventa da un punto di vista tecnico problematico dare una coerenza sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista economico se vado ad applicare i CAM a valle del processo progettuale, del flusso progettuale. Ecco, l'altro capitolo importante, almeno per questi CAM e per i CAM edilizia, vi parlo in continuazione dei CAM strade e dei CAM edilizia perché se voi li prendete e li mettete uno di fianco all'altro vi rendete conto che chi li ha scritti è partito dai CAM edilizia e ha sulla falsariga dell'articolazione dei contenuti dei CAM edilizia ha scritto i CAM strade. È molto molto chiaro, ma proprio perché effettivamente i CAM edilizia hanno avuto un'esperienza, come dire, di applicazione di diversi anni, quindi si è cercato un po' di, come dire, utilizzare giustamente da parte del Ministero dell'Ambiente lo schema dei CAM edilizia. Nelle indicazioni generali per la stazione appaltante voi trovate il richiamo alla relazione CAM, che presumo che alcuni di voi conoscano. La relazione CAM è un elaborato progettuale dove il progettista esplicita, spiega i contenuti del suo progetto anche e soprattutto in relazione alla conformità ai CAM. Quindi va a spiegare alla stazione appaltante le scelte progettuali fatte anche per conformarsi ai CAM, per conformare il progetto che propone alla stazione appaltante ai CAM. E fa anche riferimento a quelli che sono gli elaborati progettuali a cui la stazione appaltante può attingere per capire che quel progetto, che quella proposta progettuale è conforme ai contenuti dei CAM, almeno per quel che riguarda le specifiche tecniche e le clausole contrattuali. L'altro elemento importante è che qui il progettista nella relazione CAM va a motivare il perché non ha applicato quel determinato contenuto, quel determinato criterio dei CAM strade o dei CAM edilizia. Quindi, insomma, per parlarci chiaramente, viene scaricata sul progettista la responsabilità della verifica della propria proposta progettuale, almeno nella prima fase, della fase di verifica chiaramente, anche dei CAM. Poi chiaramente la stazione appaltante, a fronte delle varie relazioni CAM che arrivano, deve essere in grado di capire quale fra le varie relazioni CAM e le varie proposte progettuali è quella più in linea alle proprie esigenze e quindi è quella più in linea chiaramente anche ai CAM. Io vi parlo da un punto di vista operativo, pratico. Ho seguito diverse stazioni appaltanti, ho servito un'università che ha ristrutturato, ha riqualificato le proprie sedi applicando i CAM. Il meccanismo della relazione CAM si porta dietro un problema, che questo è il copia e incolla di quelli che sono i contenuti del decreto CAM strade e del decreto CAM edilizia. Quindi il legislatore dice come deve essere strutturata la relazione CAM con questi 4 punti elenco. Il problema è, non ho, io stazione appaltante, ma io progettista, non ho un format ufficiale attraverso il quale poter elaborare una relazione CAM che mette in condizione la stazione appaltante di avere
a disposizione delle relazioni CAM che siano confrontabili le une rispetto alle altre. Io mi sono trovato a prendere in considerazione relazioni CAM, giustamente, che erano totalmente diverse le une rispetto alle altre, perché partivano da approcci progettuali, da una cultura progettuale completamente diversa, da tecnico a tecnico. In una formazione fatta analoga, fatta per la Regione Lombardia, ho avuto la fortuna che in quella formazione online fosse presente un tecnico del Ministero dell'Ambiente, un funzionario del Ministero dell'Ambiente, il quale mi ha detto, e ha detto alla platea, e quindi ve lo riporto, che il Ministero dell'Ambiente sta portando avanti, ha creato un gruppo di lavoro per definire un format di relazione CAM per i CAM strade e per i CAM edilizia, e questo rappresenterà sicuramente un grosso aiuto per le stazioni appaltanti e per voi progettisti. Sia per i CAM strade come per i CAM edilizia, chi ha scritto i CAM va a chiarire quello che è il rapporto tra i protocolli di sostenibilità energetica ambientale degli edifici o delle infrastrutture e i CAM. Cioè, se io sono un progettista abilitato LEED e progetto in conformità al protocollo LEED, posso dire che quel progetto che propongo alla stazione appaltante è conforme ai CAM? Dipende. Cioè, se vi è una corrispondenza tra il protocollo LEED, il contenuto del protocollo LEED e il contenuto dei CAM, sì. Quindi nella scelta di quelli che sono i criteri opzionali, che come sapete guidano l'applicazione del protocollo LEED, io dovrò, come progettista, scegliere quei criteri opzionali che mi permettono di avere un preciso allineamento da un punto di vista tecnico tra il protocollo LEED, il protocollo BREEAM, quello che è, e i CAM. Quindi solo ed esclusivamente quando vi è un allineamento fra le prestazioni ambientali e di sostenibilità, per meglio dire, del protocollo e scelto dal progettista i CAM, io, stazione appaltante, accetto che quel protocollo, quel progetto realizzato in conformità al protocollo di sostenibilità è anche un progetto conforme ai CAM. E quindi chiaramente questo presume che anche le stazioni appaltanti abbiano una buona conoscenza del rapporto tra protocolli di sostenibilità energetica ambientale e chiaramente i CAM. Nel caso dei CAM strade vengono richiamati come esempio il protocollo BREEAM e il protocollo Envision, che sono, diciamo, i protocolli di sostenibilità più diffusi per quel che riguarda le infrastrutture stradali. Andiamo, prendo altri 10 minuti, ok. Prendiamo in considerazione quelli che sono i criteri relativi al servizio di progettazione di infrastrutture stradali. Quindi noi abbiamo in questo caso 3 clausole contrattuali. Abbiamo la relazione CAM, quindi la relazione CAM è uno strumento che la stazione appaltante utilizza per valutare quella che è l'offerta, il progetto migliore anche in termini di conformità ai CAM, ma diventa poi chiaramente i contenuti della relazione CAM diventano una clausola contrattuale, perché chiaramente poi il progettista dovrà chiaramente garantire una corrispondenza anche in fase di gestione eventuale appunto dell'esecuzione a quanto contenuto all'interno del progetto. Poi abbiamo appunto un riferimento a quelli che sono i contenuti del capitolato. Nel capitolato appunto devono essere riportate le specifiche tecniche dei prodotti da costruzione per quel che riguarda le specifiche tecniche del progetto vengono invece richiamati altri capitoli dei CAM delle specifiche tecniche, come le specifiche tecniche per l'affidamento appunto delle infrastrutture stradali, le specifiche tecniche dei prodotti da costruzione, ma anche le specifiche tecniche relative alla gestione del cantiere e le clausole contrattuali
relative appunto alla realizzazione dei lavori. Perché? Perché di fatto l'idea che i CAM sia edilizia come strade portano avanti è quella che il progettista vada fin appunto dal progetto a fare riferimento anche a quelle che sono la gestione del cantiere, le modalità di gestione del cantiere e anche la scelta dei materiali che entreranno in cantiere. Poi chiaramente sarà l'aggiudicatario dell'appalto dei lavori a dover dimostrare che effettivamente quei materiali che entrano in cantiere siano conformi a quanto previsto dai CAM. Ecco, andiamo a prendere ad esempio in considerazione questa specifica tecnica relativa alla progettazione. Qui noi abbiamo, ecco, questo è comune, torno sempre lì, ai CAM strade e ai CAM edilizia. Come dice mia figlia, tu babbo, io sono dell'Emilia Romagna, mi faccio chiamare babbo, non papà, dici sempre le stesse cose. Come per i CAM edilizia, anche i CAM strade dicono, partono sempre andando a declinare per ogni singolo criterio l'ambito di applicazione. Quindi anche questa è un'altra cosa molto importante che dovete fare, sia le stazioni appaltanti che voi progettisti. Analizzare con calma e con grande attenzione ogni contenuto, ogni riga, in particolar modo delle specifiche tecniche delle clausole contrattuali, perché, ripeto, può fare la differenza. Quindi molto importante che per ogni criterio viene esplicitato l'intervento. Quindi per nuova costruzione di strade, adeguamento, ampliamento e manutenzione straordinaria delle strade esistenti, il progetto prevede sistemi atti a ridurre l'inquinamento dell'aria, dell'acqua, delle acque superficiali, del suolo, dal traffico. Nulla di nuovo rispetto alle norme insomma, di settore. Tali sistemi includono le fasce verdi, i drenaggi superficiali, ok, anche qui nulla di particolare. Molto importante invece è il richiamo, come avviene al netto delle dovute differenze anche nei CAM edilizia, all'utilizzo di determinati materiali con un indice di riflessione solare entro determinati limiti. Questo perché? Chiaramente per andare a ridurre gli effetti della cosiddetta isola di calore che conosciamo tutti. Anche qui si fa riferimento a materiali diversi rispetto alle diverse tipologie di intervento, rispetto all'indice di riflessione solare. Ecco, poi si fa riferimento invece alle pavimentazioni stradali in galleria. Qui è richiesta invece una valutazione tecnico-ambientale, quindi qui di fatto non è obbligatorio la scelta, come prima, di materiali con determinate caratteristiche, ma è obbligatoria una valutazione tecnico-ambientale sull'opportunità dell'utilizzo di materiali che abbiano un coefficiente medio di luminanza non inferiore a 0,1. Quindi qui siamo in galleria, l'obiettivo chiaramente è quello di indurre il progettista a scegliere materiali chiari che quindi vadano a ridurre il consumo di energia per l'illuminazione della galleria, quindi per una motivazione ambientale totalmente diversa. Ecco, ad esempio, si fa un riferimento specifico all'utilizzo della tecnologia dei conglomerati tiepidi, a seconda anche dell'intervento e dell'ubicazione dell'intervento rispetto ai centri abitati, alla distanza dei centri abitati. L'altro elemento molto importante, poi chiudo, che trovate richiamato anche in alcuni articoli, è il fatto che si dice che i CAM strade spingano tantissimo all'utilizzo del fresato stradale. È vero, ma i CAM strade ribadiscono in maniera anche molto chiara che l'utilizzo del fresato stradale deve essere comunque conforme a quelle che sono, e coerente, ci mancherebbe altro, a quelle che sono le condizioni di portanza minima che l'infrastruttura stradale deve garantire. Quindi anche qui il progettista, a seconda della tipologia di intervento, è chiamato appunto a raggiungere determinate percentuali di utilizzo appunto del fresato stradale o di altre tipologie di materiali.
o di interventi. Ecco, molto importante, poi davvero chiudo, è l'elenco, vedete, delle specifiche tecniche dei prodotti da costruzione. Abbiamo 10 famiglie di prodotti da costruzione individuati da questi CAM. Non mi ricordo il numero di famiglie dei CAM edilizia, ma comunque la scelta del legislatore è quella di individuare alcune famiglie di materiali edilizi o materiali utilizzati per le infrastrutture stradali da conformare ai CAM. Quindi se io sono una stazione appaltante e chiedo, cosa che avviene purtroppo, prodotti conformi ai CAM al di fuori di questo elenco, faccio un errore. Faccio un errore che chiaramente il mercato potrebbe in qualche modo trovare le modalità per tutelarsi. Perché si è scelto un elenco chiuso di tipologie di materiali da costruzione da conformare ai CAM? Perché sono i materiali da costruzione che secondo studi LCA, che abbiamo sentito anche questa mattina richiamare, sono responsabili dei maggiori impatti ambientali associati agli interventi edilizi, nei CAM edilizia, o negli interventi normati dei CAM strade nel caso dei CAM strade. I CAM richiedono che questi materiali abbiano un certo livello, una certa quota o di materiali riciclati o di sottoprodotti di sottoprodotti e o di materiali recuperati. Quindi ad esempio il 5% dei calcestruzzi cioè i CAM chiedono che i calcestruzzi abbiano il 5% di materiale o recuperato e o di materiale recuperato e o riciclato e o sottoprodotto. Quindi quel 5% può essere raggiunto con il 5%, almeno il 5% di materiale riciclato o 0 riciclato, 5 sottoprodotto e 0 recuperato o la somma dei 3 componenti, delle 3 frazioni. La verifica di conformità avviene attraverso, ad esempio, l'applicazione di una prassi di riferimento proprio nata con l'obiettivo appunto di regolamentare quelli che sono i rapporti di conformità redatti da enti terzi proprio per la determinazione appunto di queste percentuali fatte da queste 3 frazioni che devono, in cui diversi materiali appunto devono riportati appunto e richiamati appunto alla normativa devono garantire. Questo di fatto è molto velocemente quelli che sono i contenuti dei CAM. Abbiamo le specifiche tecniche relative al cantiere che si focalizzano in particolar modo sulla gestione ambientale del cantiere e poi abbiamo i criteri premianti che riguardano, nel caso ad esempio della progettazione, le competenze tecniche del progettista, tra cui è richiamata anche l'abilitazione a progettare secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetica ambientale o la competenza tecnica del direttore dei lavori. Poi chiaramente se avete domande sono a vostra disposizione, anche aprendo diciamo, altri contenuti ecco, dei CAM. Prego. Bene, allora grazie e invito Serena Sgarriotto di Ecopneus, la seconda vita dei pneumatici fuori uso nelle strade, il polverino di gomma riciclata, una risorsa strategica per infrastrutture sostenibili. Quindi continuiamo il percorso calandolo da un altro punto di vista, prego. Grazie mille, grazie per la presentazione e per l'invito. E devo dire che la presentazione di Paolo Fabbri mi dà l'opportunità di avere una base solida dalla quale partire con la mia presentazione di un caso pratico invece di utilizzo di un materiale riciclato, quale appunto la gomma proveniente dagli pneumatici fuori uso, all'interno appunto delle infrastrutture, delle nostre strade, delle pavimentazioni. Perché questo si collega
in qualche modo i CAMStrade, perché abbiamo visto solo alcuni criteri ambientali citati nei CAMStrade. Questo polverino di gomma utilizzato all'interno delle infrastrutture permette proprio anche il raggiungimento di alcuni criteri ambientali minimi, quali la durabilità di queste pavimentazioni, le performance acustiche, l'utilizzo di materiali riciclati. Ovviamente questo è un materiale riciclato, quindi lo davo un po' per scontato. Quindi vorrei oggi appunto raccontarvi questo, partendo un po' da quella che è la nostra attività. Per chi non conosce Ecopneus, noi siamo una società senza scopo di lucro, un consorzio che si occupa in Italia della gestione degli pneumatici fuori uso. Non tutti sanno che gli pneumatici, proprio per una direttiva europea, non è possibile smaltire gli pneumatici fuori uso in discarica, quindi ogni Stato membro ha poi recepito, diciamo, questa direttiva e in Italia in particolare si è deciso di seguire quella che è chiamata la responsabilità estesa del produttore. Cosa significa? Che i produttori e gli importatori di pneumatici sul mercato italiano devono anche pensare al fine vita dei propri prodotti, ed è proprio per questo che è nata Ecopneus. Quindi è nata come un consorzio, una società consortile i cui soci fondatori sono quelli che appunto vedete in slide, quindi sono i principali produttori di pneumatici appunto a livello europeo. Queste società appunto hanno dato, cioè Ecopneus gestisce delle quantità di pneumatici fuori uso pari all'immesso sul mercato dei propri soci, per cui noi tutti gli anni come attività proprio operativa portiamo avanti la raccolta e il trattamento, il trasporto e il trattamento di questi pneumatici fuori uso. La nostra attività è appunto regolata da alcuni decreti ministeriali che ho riportato in slide. Ho riportato anche un ultimo decreto che vedete sulla destra, che è stato pubblicato appunto nel 2020. Perché questo decreto per noi è importante? Perché è un decreto ministeriale italiano che regola la cessazione della qualifica di rifiuto di questo materiale. Cosa significa? Che la gomma riciclata da pneumatici fuori usi diventa a tutti gli effetti una materia prima da utilizzare nelle varie applicazioni. Poi avremo anche una carrellata di queste applicazioni, oltre a quella che ovviamente ho già anticipato all'interno delle infrastrutture stradali. Detto questo, quali sono i numeri, diciamo, della parte operativa della nostra attività? In Italia ogni anno abbiamo circa 400.000 tonnellate di pneumatici fuori uso che devono in qualche modo essere gestiti. Sono dei quantitativi veramente importanti ed Ecopneus appunto gestisce parte di questi quantitativi in tutta Italia. Cosa succede? Quindi noi tutti andiamo dal nostro gommista, dalla nostra officina, cambiamo gli pneumatici, lasciamo il vecchio e compriamo il nuovo. Quello pneumatico vecchio diventa a tutti gli effetti un rifiuto, quindi uno pneumatico fuori uso, e deve essere gestito correttamente, in qualche modo recuperato. Viene raccolto dai gommisti, dalle officine, viene trasportato fino agli impianti di trattamento dai nostri partner e all'interno di un impianto si effettua un trattamento principalmente meccanico, quindi ci sono delle triturazioni, delle frantumazioni di questi pneumatici che come saprete non contengono solo gomma, ma anche delle altre frazioni, del metallo, dell'acciaio, della fibra tessile. Quindi questi materiali, per essere riciclati, devono essere anche separati. Quindi ci possiamo fermare ad una prima frantumazione, quindi con quello che viene chiamato in gergo ciabattato o cippato, quindi un materiale abbastanza grossolano per un recupero energetico che solitamente viene utilizzato all'interno dei cementifici in sostituzione del petcoke, del carbone, diciamo, a scopi energetici, oppure proseguiamo nella frantumazione e nella granulazione di questo materiale per effettuare un vero e proprio riciclo dei materiali contenuti all'interno del
dello pneumatico. Quindi riusciamo a separare i granuli e i polverini di gomma dal metallo e dalla fibra tessile, e quindi ogni materiale poi prende la sua strada. Però concentriamoci adesso appunto sulla gomma riciclata. Quali sono le caratteristiche di questo materiale? Vediamo che questo materiale, ovviamente noi tutti quando andiamo dal gommista sostituiamo gli pneumatici non perché il materiale non è più buono, fra virgolette, ma perché il battistrada si è usurato e quindi non è più sicuro tenere quegli pneumatici, ma il materiale continua, porta con sé queste proprietà che lo caratterizzano, quindi l'elasticità, la resistenza agli urti. Noi sappiamo che i nostri pneumatici sono alle intemperie, ai raggi UV, al sole 24 ore su 24, quindi anche questa resistenza è una caratteristica di questo materiale. Negli utilizzi finali vedremo come altre proprietà vengono sfruttate, come appunto l'assorbimento delle vibrazioni, le proprietà soprattutto in termini acustici, quindi di isolamento, oppure proprietà antiscivolo proprio della gomma. Tutte queste prestazioni, come ho detto, sono durature nel tempo. Questo materiale è fatto per durare. Quindi vediamo un po' quali sono gli impieghi di questa gomma riciclata. Ho riportato dei dati del 2024 della nostra filiera, quindi potrebbero leggermente essere diversi a livello nazionale o europeo, però è giusto per farvi capire che una delle applicazioni storiche di questa gomma sono le superfici sportive, quindi da una parte dei granuli di gomma utilizzati sfusi all'interno di campi in erba sintetica, quindi molti di voi che magari hanno giocato in questi campi hanno presente quel granulo di gomma che si trova all'interno. Oppure in generale per altre tipologie di superfici sportive, anche playground, quindi le superfici al di sotto dei giochi per i bambini. Queste, come vedete, è un impiego importante della gomma riciclata, ma non c'è solo questo, ci sono tante altre applicazioni nei manufatti, ad esempio anche proprio come materiale all'interno delle acciaierie, oppure per le mescole, anche in gomma plastica. Quindi questa slide però l'ho riportata per farvi vedere che l'utilizzo all'interno delle infrastrutture stradali, degli asfalti, dei bitumi è veramente minimo, considerando anche le pavimentazioni stradali, la rete stradale italiana ad esempio. Quindi come azienda puntiamo molto sulla promozione di questo utilizzo della gomma riciclata, perché pensiamo che in questo momento sia ancora poco rispetto a quello che effettivamente può dare. Faccio un attimo una carrellata veloce delle applicazioni, quindi vi parlavo delle superfici sportive, qua ci sono delle performance anche a livello dell'atleta, nel senso le articolazioni non sono sollecitate così tanto come in altre pavimentazioni, quindi questo può essere un vantaggio. Giochi per i bambini, ovviamente la sicurezza, al di sotto ci sono queste superfici proprio per evitare infortuni oppure cadute su delle superfici dure, fra virgolette. L'isolamento acustico, quindi questa performance, appunto le performance acustiche vengono utilizzate non solo in questo settore appunto in termini di isolamento, anche degli edifici, ma non solo, le vedremo poi anche nell'applicazione di cui vi parlerò appunto all'interno delle pavimentazioni stradali. Questo è solo un esempio. Avviciniamoci piano piano alle strade. La gomma riciclata viene utilizzata anche per l'arredo urbano stradale, quindi parliamo di dossi, dissuasori di sosta, ci sono veramente tante applicazioni nella quale la gomma può dare il suo contributo, appunto. Isole salvapedoni, veramente la qualunque. Entriamo invece nel vivo della presentazione, quindi l'utilizzo all'interno degli asfalti. Qua vedete una cartina dell'Italia nella quale abbiamo raccolto i tratti di strada che utilizzano dell'asfalto cosiddetto gommato, quindi con l'utilizzo di gomma riciclata. Ovviamente sono quelli di nostra conoscenza, ce ne possono essere altri, però era giusto per capire la distribuzione in Italia di questi tratti. Utilizzando del polverino di gomma all'interno delle strade, che cosa abbiamo? Come vi dicevo prima,
delle performance che rispecchiano un po' anche quelli che sono i criteri ambientali minimi citati all'interno dei CAMStrade, quindi un miglioramento delle prestazioni acustiche, una durata migliorata di queste pavimentazioni che possono arrivare fino a 3 volte quelle rispetto ovviamente a quelle con asfalto tradizionale, ma anche una maggiore resistenza al formarsi di buche, di fessurazioni. Questa resistenza ovviamente ha come conseguenza una minore manutenzione, quindi servendo meno manutenzione o anche un effetto sulla parte economica. Non bisogna solo ovviamente valutare l'intervento di per sé, che non è molto più economico di un asfalto standard, però bisogna valutare anche sul lungo termine la durabilità, la manutenzione, sono tutti aspetti che vanno considerati. Tutto questo ovviamente si ripercuote anche sulla sicurezza stessa di queste strade. Questa slide è un po' più tecnica, giusto per farvi capire che ci sono più utilizzi di questo polverino all'interno delle nostre strade, ci sono più tecniche, una tecnica che prevede, diciamo, l'utilizzo del polverino all'interno del bitume, quindi si va direttamente a modificare il bitume che viene utilizzato per poi produrre la strada, e un'altra tecnica invece utilizza il polverino mescolato con altri aggregati che poi appunto vengono miscelati con il bitume. Quindi sono 2 tecniche principali, poi ce ne sono ovviamente tante altre. Era solo per dirvi che non è un qualcosa di innovativo, è un qualcosa che è stato sviluppato veramente dagli anni 60 già negli Stati Uniti, poi in Sud America e poi in Europa, diciamo dagli anni 2000, però è un qualcosa che possiamo già utilizzare, non dobbiamo fare prove, test, è un qualcosa che si può utilizzare nelle nostre pavimentazioni. Questa slide è solo per farvi capire l'impegno di Ecopneus in questo settore. Sono i vari progetti che abbiamo portato avanti dal 2011, che è la data della nostra nascita, ad oggi. Non sto a parlare di tutti ovviamente, però vi cito solo l'ultimo progetto ancora in corso, che è il progetto Life SNIC, e con appunto il coordinatore è il Comune di Firenze. Siamo partner all'interno di questo progetto che ha portato proprio diciamo, ad una stesa pilota all'interno del Comune di Firenze, proprio per valutare sia gli aspetti acustici di cui vi ho già parlato e sia gli aspetti vibrazionali, nel senso che abbiamo steso questa pavimentazione in corrispondenza di una strada con traffico veicolare e anche passaggio del tram, quindi c'era una concomitanza fra aspetti acustici e vibrazionali. È un progetto molto interessante che si chiuderà appunto l'anno prossimo. Nel tempo ovviamente abbiamo validato queste tecnologie con l'utilizzo di gomma riciclata, abbiamo valutato le prestazioni acustiche, l'esposizione dei lavoratori, rispetto a... Di solito le richieste che ci arrivano sono sempre quelle di un confronto rispetto ad un asfalto standard, quindi se stendo un asfalto con la gomma riciclata avrò dei rischi maggiori, dei problemi maggiori. È proprio per questo che Ecopneus ha portato avanti, ormai porta avanti da tanti anni, delle analisi, dei test proprio di esposizione dei lavoratori e abbiamo verificato appunto che non ci sono rischi superiori rispetto appunto a quelli di un asfalto standard. Anche la riciclabilità del fresato è un'altra domanda che riceviamo di frequente, nel senso che molte anche pubbliche amministrazioni ci dicono: ma se estendo un asfalto gommato, poi si potrà a sua volta riciclare come fresato gommato i nuovi asfalti? Anche da questo punto di vista abbiamo portato avanti dei lavori con delle università, quindi l'Università Politecnica delle Marche e l'Università di Palermo, e questi sono 2 articoli giusto per farvi capire diciamo, le nostre attività, che appunto a conclusione di questa dimostrazione del fatto che questo fresato appunto possa essere a sua volta riciclato e riutilizzato in nuove pavimentazioni. Vi aggiungo solo un'informazione.
Ecopneus è una società senza scopo di lucro, quindi noi non vendiamo, non entriamo a far parte del settore commerciale, diciamo, però per noi è importante promuovere gli utilizzi di questa gomma riciclata, per cui uno degli strumenti che mettiamo a disposizione, solo uno, è questo catalogo che chiamiamo catalogo PFU come pneumatici fuori uso, ed è disponibile sul nostro sito. È un catalogo all'interno del quale raccogliamo tutte quelle aziende che producono articoli o prodotti in gomma riciclata, quindi questo magari può essere utile per chi ha bisogno di un qualcosa già sul mercato e come potete vedere potete selezionare l'applicazione di vostro interesse e avere un'idea un po' dei produttori che utilizzano questo materiale. Questo ovviamente non è l'unico strumento, approfitto anche della presenza ovviamente di Paolo Fabbri di Punto 3 perché in collaborazione con Punto 3 abbiamo sviluppato anche dei capitolati tipo e dei disciplinari tipo proprio per aiutare la pubblica amministrazione nell'applicazione dei CAM. Abbiamo sviluppato una checklist proprio per verificare che tutti i criteri ambientali minimi dei CAM strade siano effettivamente inseriti all'interno dei bandi, e oltre a questi strumenti un po' più operativi per la pubblica amministrazione organizziamo anche proprio delle attività di formazione su queste tematiche. Quindi, giusto per ricapitolare, ho parlato di gomma riciclata, che quindi è un materiale versatile, flessibile, di alta qualità, che può essere veramente utilizzato in tante applicazioni. Per noi è importante la promozione degli impieghi di questi materiali, soprattutto nel settore delle pavimentazioni stradali, e ci auspichiamo che ovviamente con l'applicazione dei CAM questo settore sia in continua crescita. Ecco. Vi ringrazio molto, grazie a tutti. Grazie, molto interessante, davvero molto interessante. Adesso vediamo anche un esempio, una realizzazione. Ce ne parla Alberta Parolin della Città Metropolitana, con proprio un esempio di progettazione di infrastrutture nel territorio metropolitano secondo i criteri CAM. Allora, io ringrazio ovviamente per l'invito. Devo dire che i miei due predecessori hanno trattato dei temi molto importanti e già anticipato alcune questioni riguardo all'applicabilità dei CAM, perché non è così facile. No, grazie per l'attenzione, siamo partiti male. Arrivederci. È difficile anche come stazione appaltante, perché noi abbiamo degli appalti per la città metropolitana, ma anche svolgiamo una funzione per gli altri comuni. Quindi è impegnativo ogni volta confrontarsi anche con progettisti diversi e spingere su questi criteri. Naturalmente i principi sono condivisibili e mi sento di dire che anche prima dell'applicazione obbligatoria dei CAM da parte della città metropolitana c'è stato comunque uno sforzo di andare verso un prolungamento della vita utile delle infrastrutture utilizzando anche materiali riciclati, tra cui il polverino noi l'abbiamo applicato 2 anni fa in un contesto urbano in cui i residenti si lamentavano molto per il rumore, soprattutto nelle ore serali dove sappiamo che il bianco è più basso, quindi si percepisce di più il rumore dei mezzi, e siamo riusciti in Comune di Mirano a fare anche un tratto abbastanza importante con il polverino con buoni risultati. Naturalmente nell'immediato i risultati sono più percepibili, diciamo così, poi nel tempo va un po' a scemare anche l'attenuazione del rumore, però insomma è anche un fatto che la pubblica amministrazione si dimostra attenta verso questo problema. Allora, oggi vorrei farvi vedere 2 progetti importanti per la città metropolitana. Uno riguarda una pista ciclabile. In realtà questa pista ciclabile, che è composta di più interventi, è stata progettata prima dei CAM, ma come vi dicevo, proprio come impostazione tecnica, noi dirigenti abbiamo quella di cercare di avvicinarci il più possibile a un risparmio delle risorse nella fase di manutenzione delle opere, che è quella poi più delicata.
Quindi questa pista ciclabile si inserisce in un contesto ambientalmente molto bello e delicato quando è fuori dal centro abitato, perché parte dal Parco di San Giuliano, immagino che molti di voi lo conoscano, e poi arriva fino al Quarto d'Altino, attraversando anche 2 fiumi. Però molti di questi tratti sono già nel costruito, quindi il nostro sforzo è stato quello di cercare di recuperare i percorsi già esistenti e adattarli alla mobilità ciclabile. Qui vedete, poco dopo il Parco di San Giuliano è stato recuperato interamente il marciapiede perché aveva delle dimensioni adatte ed è stata fatta una colorazione rossa per indicare che quel percorso diventava parte di un itinerario molto più importante. Anche qui questa foto ho voluto metterla perché purtroppo non sempre è facile operare in un contesto già costruito. I CAM ci dicono tante belle cose, diciamo così, anche di non occupare spazi vergini, eccetera. Qui c'era questa commissione tra il sovrappasso e il marciapiede esistente, però diventava un pericolo per le bici, quindi si è deciso di segnalarlo con, io li chiamo i fari segnalatori, e anche questi sono in materiale in riciclato, quindi lo so che magari è una piccola cosa, però anche qui ci siamo impegnati in questo. E anche nell'uso delle vernici sono state privilegiate o scelte quelle a base d'acqua, in maniera che anche l'ambiente insomma potesse avere un impatto più contenuto rispetto all'uso di additivi. Il materiale riciclato, come vi dicevo prima, è stato utilizzato anche nelle 2 infrastrutture più importanti. Questa pista ciclabile ha 2 attraversamenti, una sul canale dell'Osellino e l'altra sul canale dello Zero. La struttura è per forza di cose in acciaio, è una reticolare, per cui sulla parte strutturale non c'è stato modo di applicare i CAM nello specifico, però sulle pavimentazioni è stata anche qui scelta una pavimentazione in pasta di legno con parte di riciclato. Questo perché anche l'esposizione continua al salso, all'umidità, temperature basse e alte a seconda dell'estate e inverno potevano rovinare una pavimentazione in legno che avrebbe richiesto molta manutenzione e anche magari periodi di chiusura dell'infrastruttura per poter fare queste operazioni. Stessa cosa vale per le staccionate, qui vedete sempre una fase di cantiere, magari qui si vedono meglio, ma questa è una mescola con il bambù che avevamo già sperimentato in una fermata a Musile di Piave, e la soprintendenza, ecco perché anche quella a volte magari può sembrare uno scoglio per applicare i CAM, ha espresso parere favorevole, quindi come vedete il contesto è naturalistico e siamo riusciti a fare questa staccionata con questa pasta di bambù con colle che aveva già dato buoni risultati in una precedente opera. E qui passiamo invece ai cosiddetti CAM strade applicati all'asfaltatura. Ecco, io mi sento di dire, anche come direttore dei lavori di appalti importanti, che lo sforzo è maggiore quando ci troviamo a fare dei progetti che riguardano esclusivamente una manutenzione con nuovi asfalti. Qui abbiamo sperimentato una cosa un po' anomala per le gare, perché come vi dicevo l'appalto in generale erano 10 milioni di euro con 8 milioni di lavori e l'offerta è stata esclusivamente valutata sull'offerta tecnica, quindi il ribasso era già stabilito in fase di partenza e qui si è ragionato, in questo caso i CAM erano già obbligatori e quindi si è ragionato solo su quanto le aziende hanno portato di scritto nella loro offerta tecnica. Come dicevamo prima, non è sempre possibile applicare i CAM. Ci sono dei principi condivisibili su cui si lavora molto.
altri in cui anche il contesto in cui si opera rende faticoso l'applicazione di questi CAM. Uno di questi è la temperatura, ha detto prima di me Paolo Fabbri. Le indicazioni sulla temperatura dei conglomerati sono molto precise. Io devo dire che utilizzare un asfalto cosiddetto tiepido è impegnativo, perché la stesa, soprattutto quando ci sono pozzetti, caditoie, attraversamenti, centro abitato, è difficile anche che le imprese ti diano un buon prodotto, mentre quando siamo fuori, per assurdo sarebbe più facile avere un asfalto tiepido fuori dai centri abitati, che magari è un po' meno lavorabile, però la lavorazione è continua nel tempo, che non utilizzarlo all'interno. Quindi in realtà all'interno dei centri abitati noi abbiamo ritenuto che questo criterio era parzialmente applicabile. Forse c'è anche poca esperienza in questo, magari anche le aziende adesso, da quest'anno, stanno lavorando molto di più sui prodotti. Quello che offre il mercato all'interno dei centri abitati è ancora difficile da utilizzare. Abbiamo fatto anche un ragionamento sull'inquinamento e quindi anche quanto materiale produrre e come gestire i camion durante le fasi di lavorazioni e come gestire il traffico, perché in realtà ogni volta che noi andiamo a asfaltare, modificando la viabilità, creiamo anche accodamenti o situazioni in cui ci sono fermi di automobile che purtroppo producono delle emissioni. Su una strada ad alto traffico abbiamo deciso di operare esclusivamente durante la notte e quindi le lavorazioni si sono svolte dalle 20:30 fino alle 5 del mattino, avvisando anche la cittadinanza, perché l'applicabilità dei CAM è una cosa dovuta, ma anche trasmettere e, come dire, diffondere il verbo rispetto alla popolazione è importante. Quindi abbiamo cercato di sensibilizzare anche tutti i residenti rispetto alle deviazioni previste, e questo ci ha consentito anche di far arrivare i camion con il materiale in maniera più snella, evitando anche accodamenti dei mezzi di cantiere. Altro tema importante è la lotta ai cambiamenti climatici. Il CAM ovviamente richiede che anche le acque siano gestite all'interno del progetto per un loro giusto convogliamento. Sull'esistente non è facile agire, di conseguenza quello che siamo riusciti a fare all'interno di questo progetto era di prevedere anche la cigliatura di tutta la piattaforma stradale e la pulizia delle caditoie o delle bocche di lupo, o comunque delle tubazioni di scolo delle acque piovane. Questo si ricollega poi a un altro dei criteri, che è anche il riutilizzo del materiale in situ, perché purtroppo per noi cigliare significa produrre della terra che in sé è buona, non ha particolari problemi, però richiederebbe, per essere trasportata altrove o conferita, richiede delle analisi. Pertanto noi, anche per una questione un po' di comodo, un po' economica, un po' perché ce lo chiede il CAM, puliamo i bordi stradali e poi riposizioniamo nei fossi la terra compattandola. Questo è un po' un compromesso, però intanto ci consente di liberare la piattaforma stradale e garantire alle acque un corretto deflusso. Queste sono due foto appunto di quello che vi dicevo prima, cioè i sedimenti cerchiamo di portarli a discarico, a centro di recupero il meno possibile.
e qui finisce. In realtà però volevo dirvi, perché prima mi avete fatto ragionare anche su un'altra cosa, perché avevo preparato una slide sulla demolizione e il recupero dell'infrastruttura, dicendo che per quanto riguarda le strade è un principio non applicabile. E infatti prima mi avete preceduto dicendo proprio che i CAM delle strade sono stati un po' copiati da quelli dell'edilizia, e mi auspico che ci sia un lavoro anche in tal senso da parte del Ministero, perché è importante che ci siano, ma anche che poi questi CAM si riescano veramente ad applicare a tutti i progetti o a gran parte dei progetti. Abbiamo finito bene, direi, la sessione sulle strade. Sono stati affrontati proprio la parte del CAM strade, è stata affrontata da tutti i punti di vista, quindi ringrazio tutti e tre i nostri ospiti, perché ci hanno permesso di vedere sia l'impianto che per le stazioni appaltanti è stato un conforto. La relazione di Fabbriche ci ha detto: questa è la bussola, il CAM strade, anche se non l'avete mai affrontato, è impostato come gli altri CAM, quindi avete nel vostro indice i riferimenti, c'è il problema, individuate nell'indice la soluzione offerta dal CAM e trovate come inserirlo nei vostri atti di gara. Abbiamo visto anche che c'è un mondo imprenditoriale pronto, che non è vero quello che molte stazioni appaltanti dicono: il CAM non lo inserisco perché non c'è il prodotto c'è, bisogna che la stazione appaltante faccia la domanda. Ecco, Opneus ci ha fatto vedere come in alcuni settori è più avanti, ma le nostre sale musicali abbiamo scoperto oggi che hanno anche dei pneumatici fuori uso alle pareti, e quello che manca e che potrebbe invece essere di molto implementato è il fondo stradale. Il fondo stradale abbiamo capito che riduce il tema della manutenzione della strada, ce l'ha confermato anche la progettista della città metropolitana, che ci ha fatto vedere una bella carrellata di esempi. Complimenti alla città metropolitana che applica molto correttamente i CAM. Dovevate candidarvi al nostro premio, avreste vinto. Quindi molto bene che ci sono queste stazioni appaltanti illuminate, e che è quello che sostengo da tanti anni, da quando ho iniziato il percorso del forum. È la stazione appaltante che deve fare, cioè il Ministero lancia la palla mettendo una serie di prescrizioni molto importanti, e quella palla deve essere colpita dalla stazione appaltante. È la stazione appaltante che deve inserire, fare e recepire queste indicazioni, solo così dà la spinta al mondo delle imprese per dare. Quindi continuiamo testardamente a diffondere il CAM, a cercare di sostenere l'applicazione. E adesso affrontiamo un altro capitolo che è sempre e spesso sottovalutato, che è il tema dell'efficienza energetica. Magari a casa ce ne occupiamo perché ci tocca la bolletta, ma non è solo un problema di bolletta. Intervenire nel patrimonio edilizio pubblico, che è uno dei patrimoni peggio trattati, perché non ha grossi interventi economici di ristrutturazione, non significa solo ridurre una spesa corrente per la pubblica amministrazione che può dirottare in qualche altro obiettivo di politica più prestigioso, ma significa, che è un tema che ormai dobbiamo porci tutti, ridurre le emissioni climalteranti, perché questo è anche un altro tema che uno sottovaluta, e quando parliamo di efficienza energetica dobbiamo pensare che interveniamo su due valori. Quindi mentre la politica può essere sensibile al dato economico, c'è anche la politica ambientale che ne trova un beneficio. Oggi abbiamo due esperti, e soprattutto mi fa piacere dare la parola, iniziare la sessione dell'efficienza energetica col nostro Energy Manager. Prego, ingegnere. Grazie della presentazione, soprattutto dell'introduzione che consente di inquadrare il tema in maniera assolutamente pertinente. Per partire. Ok, ok, grazie.
Allora, la presentazione l'ho divisa in due parti, una parte la presenterò io, la seconda parte sui CAM la presenterà la collega Luisa Geronimi. Di fatto il tema dell'EPC è un tema che richiede comunque una presentazione su cos'è l'EPC, altrimenti rischiamo di discutere di un CAM che a monte non è chiaro quale sia l'oggetto del CAM. Infatti credo che faccia molto piacere che il Ministero si sia occupato di un tema così in apparenza di nicchia, perché non so quanti hanno applicato delle stazioni appaltanti contratti EPC, sono davvero ancora purtroppo oggi un numero limitato. Speriamo che con il CAM questo dia slancio e tranquillità venga colto rispetto a quello che dicevi tu Paolo all'inizio, non tanto come un vincolo, un obbligo ad applicarlo, ma quanto uno stimolo per applicare il tema dell'EPC. Quindi io lo vedo in maniera opposta, in quanto può essere un suggerimento rispetto a un contratto che è difficile, la cui applicazione nell'ambito della pubblica amministrazione è complesso. Diciamo EPC, che sta per Energy Performance Contract, di fatto non c'è un acronimo italiano, perché l'EPC nasce nel mondo anglosassone e infatti nella traduzione italiana, che è contratto di prestazione energetica garantita, vedete che compare un termine in più che è garantita, perché purtroppo in italiano deve essere sottolineato che in inglese è solo performance, in italiano dobbiamo dire garantita. Questo già mette un po' in preoccupazione le stazioni appaltanti, nel senso che poi la normativa italiana ha sottolineato questo aspetto, che la prestazione deve essere garantita. Quindi di fatto, come ha già anticipato l'avvocato Tambato, il concetto alla base dell'EPC è quello di utilizzare la spesa corrente di fatto una spesa di investimento, cioè è come se io avessi qualcuno che risparmia per me e investe in maniera anticipata il mio risparmio futuro dei prossimi 10-15 anni. Quindi alla fine questo principio è il principio su cui si basano le ESCO, appunto le Energy Service Company. Mi spiace per l'inglese, però purtroppo deriva dal mondo anglosassone e di fatto, essendo così recente, ha mantenuto i termini inglesi. Quindi ci sono dei soggetti che sono specializzati nel tradurre questo risparmio in investimento per conto dell'amministrazione pubblica. Quindi il concetto si basa sulla efficienza energetica, quindi nella capacità di produrre lo stesso servizio con minore consumo. Dove si applica? Si applica nel mondo degli edifici, che è stato appunto affrontato dal CAM, quindi sia per la parte di comfort termico, quindi riscaldamento, raffrescamento, sia per la parte elettrica. Quindi la parte elettrica poi trova applicazione anche nel campo dell'illuminazione pubblica, sia illuminazione interna che illuminazione esterna, stradale appunto, che quindi in qualche modo è legato alla prima parte della discussione odierna. Il quadro normativo, tutto deriva appunto dalla direttiva sull'efficienza energetica che ha introdotto il concetto dell'EPC, sia nella prima, quindi che poi è stata recepita nel 2014 dall'Italia, che è la direttiva 2012-27, sia nella prosecuzione, che è appunto la 2018
la 2002 del 2018. Il recepimento italiano appunto è il decreto legislativo padre di tutta la parte di efficienza energetica, che ha introdotto appunto il concetto di prestazione energetica normativamente. È la prima definizione ufficiale contenuta in un decreto. Appunto, vedete che ci sono i concetti che ho già anticipato, ovvero efficienza energetica e l'aspetto del monitorare il raggiungimento di questa prestazione e verificarne la durabilità nel corso di tutto il contratto, perché è fondamentale che il risparmio conseguito valga, altrimenti comunque voi avete fatto l'investimento, cioè avete fatto fare un terzo l'investimento al termine della concessione, quando vi viene restituito quello che avete dato, l'edificio che avete dato, gli impianti che avete dato, deve essere garantito che questo risparmio prosegua, altrimenti di fatto il guadagno sarebbe comunque perso. Gli EPC di fatto, e quindi il CAM stesso, ragiona rispetto ai servizi energetici che una volta erano i servizi di appalto calore, quindi il mondo su cui si concentra il CAM, che poi verrà illustrato da Luisa, è soprattutto sulla parte termica ed elettrica. Vi ho riportato questo allegato perché appunto è l'allegato 8 del 102 del 2014, che riporta quali sono i criteri normativi secondo i quali un contratto può essere definito EPC. Questo è importante anche rispetto, non so chi di voi ha applicato il conto termico, per essere delegato a un soggetto terzo come una ESCO il recupero dell'incentivo deve essere stipulato con la ESCO un Energy Performance Contract, quindi questo garantisce all'amministrazione pubblica di delegare anche la pratica del recupero dell'incentivo del conto termico. Di fatto i temi sono, deve essere previsto un elenco di misure di efficienza, quindi il contratto deve contenere quello che il proponente, l'esecutore vuole fare per raggiungere un grado di efficienza maggiore, deve essere dichiarato quanto è il risparmio garantito, quindi qual è la percentuale di riduzione dei consumi, deve essere dichiarato i tempi attraverso i quali viene realizzato la parte di efficientamento e deve essere definito anche e verificato qual è il sistema di monitoraggio attraverso il quale viene garantito la valutazione di questo e verificato l'effettività di questo risparmio. Chiaramente l'ultimo punto parla di sanzioni in caso di inadempienza, ovvero per essere un contratto EPC deve esserci un rinforzo attraverso un discorso di penali sul tema della garanzia, perché se io poi dichiaro che raggiungo questo risparmio ma non lo ottengo, oltre a prevedere che il canone deve essere legato al risparmio, ma deve essere anche penalizzato il fatto, oltre ad avere una riduzione del canone, deve essere anche prevista una riduzione dello stesso attraverso penali. Qua vediamo appunto concetti che ho già illustrato. Volevo sottolineare l'aspetto della durata, che è importante. Stiamo parlando di contratti che se sono regolati, diciamo, e quindi
da Consip e quindi sono principalmente legati a interventi sugli impianti termici. Stiamo parlando di durate contrattuali che già sono significative, cioè stiamo parlando di contratti che durano 6 o 9 anni a seconda della forma contrattuale che scegliete. Nel caso in cui vogliate prevedere, come diceva l'avvocato Tambato, interventi più significativi sulla parte dell'involucro, è chiaro che la durata del contratto si deve allungare, perché comunque il soggetto terzo deve rientrare del risparmio, perché è lui che fa l'investimento, quindi se la durata del contratto non è sufficiente non riuscirà a ottenere il ritorno dell'investimento che lui stesso ha fatto. Quindi questo è un concetto importante. Qua vediamo il principio appunto che lega in maniera abbastanza comune gli EPC con il partenariato pubblico-privato, e quindi di fatto il soggetto ESCO è il soggetto che si interfaccia direttamente all'istituto finanziario attraverso il quale viene finanziato l'intervento, che altrimenti la ESCO chiaramente andrebbe in fallimento dopo 3 interventi, perché chiaramente i tempi di ritorno sono diluiti, quindi ha bisogno di un soggetto terzo che finanzi l'efficienza energetica. Il vantaggio della pubblica amministrazione è chiaro che se io andassi un'impresa, dicessi facciamo un investimento in efficienza energetica che dura 10 anni, mi guarderebbero, mi direbbero tu sei pazzo, perché io ho visibilità di 2 anni, 3 anni, e già comunque è tanto. Ma il vantaggio della pubblica amministrazione è che un impianto di illuminazione pubblica stradale ci sarà, non dico per sempre, la sede del municipio ci sarà per un tempo sufficientemente lungo da giustificare questo tipo di investimento, e quindi il meccanismo sta in piedi per questo. Diciamo, i 3 canoni che caratterizzano un contratto EPC sono quelli legati alle misure di efficientamento che vi vengono proposte, che sono ripagate attraverso il risparmio, quindi deve esserci un legame, non devono essere contratti che prevedono un canone fisso. Se io ho un canone fisso non è un EPC, vi stanno vendendo un EPC che non è un EPC, perché deve essere legato al risparmio. Siccome il risparmio, seppure sia garantito, non so quanto sarà a priori, e quindi il canone, il primo, deve essere variabile, così come il secondo, che è legato alla fornitura, altrettanto, perché il risparmio è la baseline. Adesso vedremo che cos'è la baseline, meno il consumo, quindi anche il consumo è una parte variabile. E tra l'altro ci sono, ma il CAM ho visto che ha inserito la parte di fornitura, secondo me correttamente, perché escludere la parte di fornitura rende un po' più macchinoso il meccanismo attraverso il quale la ESCO riceve. A quel punto voi date impianto, edificio e POD e PDR in mano a ESCO, lei sulla base del fatto che paga meno la bolletta ha automaticamente un risparmio rispetto al canone, che invece comunque prevede un pagamento molto vicino a quello che è la baseline. E poi c'è il terzo canone, che è quello manutentivo, che quello è più classico, ma in modo che voi diate completamente la gestione dell'impianto dell'edificio a un soggetto terzo, in modo da trasferire completamente il rischio. Poi vedremo questo aspetto. Allora, il principio che vi ho spiegato di fatto è questo, cioè prima di fare l'affidamento voi avete di fatto
la spesa energetica, esercizio e manutenzione degli impianti, che vi costa, diciamo, quello che è tutta l'area grigia, che è la somma dei due principalmente, perché alla fine avete il canone di fornitura, le bollette che pagate e il costo della manutenzione, che dà l'area grigia. In un discorso virtuoso, poi quella parte verde nella realtà è molto più stretta di come è rappresentata nel grafico, però questo è per cercare di vendere gli EPC, quindi è molto grande ma è sproporzionato. Il concetto è che l'EPC dovrebbe essere in grado di dire la somma, cioè risparmio così tanto, vedete il grigio si abbassa significativamente, da avere l'azzurro che per la ESCO è la parte attraverso la quale si paga l'investimento, da avere un pezzo di risparmio in più che può essere condiviso tra la stazione appaltante e la ESCO stessa. Questo chiaramente è il contratto perfetto, non sempre si riesce a realizzare, però nell'ultima, quindi questo è di fatto la fase di affidamento, e poi c'è la fase quando il contratto viene chiuso, che è importantissimo verificare al termine del contratto che gli impianti, l'edificio vi vengano rilasciati garantendo quel risparmio che era stato dichiarato in fase di gara all'inizio, perché altrimenti, diciamo, se ve lo ridanno con il grigio di partenza, di fatto non avete, diciamo, dopo 15 anni di canone pagato, 10 di canone pagato, vi trovate con gli impianti o l'edificio a cui dovete fare di nuovo voi l'investimento. Qua introduco alcuni concetti che poi verranno spiegati meglio da Luisa relativamente a cosa il CAM introduce. Allora, la prima cosa è il concetto di baseline. La baseline è il grigio, cioè quanto spendete oggi per il canone di fornitura, il canone di manutenzione, e soprattutto quanto consumate, quanto è il consumo attuale, in modo che poi possa essere, cioè se voi non stabilite qual è la base, non avrete mai la possibilità di quantificare il risparmio, perché altrimenti non sarebbe. Infatti alcuni contratti che partono dicendo nella prima fase contrattuale l'appaltante, il soggetto esecutore farà un monitoraggio per determinare la baseline, secondo me sono contratti molto discutibili. Invece la baseline deve essere stabilita dalla stazione appaltante, che definisce per tutti qual è la asticella di partenza. E questa normalmente è legata alla diagnosi che è introdotta nel CAM. Infatti nel CAM dice gli interventi che devono essere proposti nel contratto EPC devono essere definiti all'interno delle diagnosi, cosa che ad esempio in Regione Veneto è stato appaltato, quindi questo può essere una base attraverso la quale stabilire qual è la baseline e stabilire quali sono gli interventi potenzialmente fattibili. È importante proprio perché c'è la verifica, avere un piano di monitoraggio e verifica del risparmio, altrimenti appunto viene a cadere uno dei principi che lo stesso decreto legislativo prevedeva, ma che il CAM sottolinea in maniera importante. Chiudo e poi lascio la parola a Luisa spiegandovi appunto quali sono i vantaggi. Allora, delego a un soggetto terzo la gran parte dei rischi, cioè se il soggetto terzo ci impiega 5 anni
applicare gli interventi di efficientamento, il problema è suo e chiaramente anche vostro, perché è casa vostra e comunque tendenzialmente quello che vorreste quando affidate un incarico che vediate subito i benefici. Però diciamo da un punto di vista economico il rischio è delegato al soggetto terzo, perché lui non prenderà il canone di risparmio, perché lo prenderà dopo 5 anni. Quindi capite bene che i tempi, c'è un meccanismo virtuoso attraverso il quale l'appaltatore cercherà di correre per avere prima possibile il beneficio del risparmio. Anche vengono trasferiti i rischi legati alla fase di esercizio, perché avete affidato a questo soggetto terzo che se ha fatto male gli interventi, lui si troverà per 10 anni di appalto interventi fatti male e quindi dovrà farsi tutti gli interventi manutentivi atti a garantire risparmio, proprio perché è la sua quota azzurra che vedevamo prima. Chiaramente in un'epoca purtroppo di scarsità di risorse, il problema principe, ovvero dove vado a prendere i soldi per fare l'intervento, viene risolto da questo tipo di contratto, perché i soldi li mette il soggetto terzo. E alla fine, di fatto, ho già sottolineato che il rischio di raggiungimento cioè se il progetto non raggiunge quel tipo di prestazione che è stato offerto e su cui è basato il piano economico-finanziario, il PEF, che accompagna contratti di questo genere, è la ESCO stessa che avrà la parte del suo canone previsto che sarà più bassa di quello. Allora, perché tutte le stazioni appaltanti non fanno EPC, visto che vi ho detto un sacco di vantaggi? Quali sono gli svantaggi? Ve li anticipo, ma ovviamente ci avete già pensato tutti. Allora, il primo è un contratto complicato, è vero, devo definire una baseline, devo definire il piano di monitoraggio, devo definire delle ipotesi di interventi e soprattutto prima del CAM, a parte comunque ci sono delle linee guida che aiutano, però non così normate, cioè il CAM invece a questo punto mette nero su bianco il fatto che l'Excel, perché arriva proprio la tabella attraverso la quale deve essere definita la baseline è questo. Quindi questo in parte risponde al primo problema, che prima del CAM era un tema di frontiera, in cui le stazioni appaltanti dovevano provare a definire la baseline. L'altro tema delicato è il tema di perdere il controllo del comfort, cioè, ovvero, se voi avete un normale contratto di manutenzione, nel momento in cui i dipendenti, le maestre, se è una scuola, si lamentano della temperatura troppo bassa, che il clima è troppo rigido, voi dite al manutentore, alza il termostato così che la maestra non si lamenti più. In questo caso, dato che il tema è molto delicato, perché comunque chiedere a un soggetto terzo di alzare il termostato vuol dire che lei si sta mangiando la sua quota e quindi deve essere stabilito in maniera chiara quello che deve essere la prestazione garantita, perché il risparmio energetico è a parità di prestazione, non è che tengo a 15 gradi e quindi il risparmio lo faccio tenendo tutti al freddo, no, la prestazione deve essere garantita, quindi io devo erogare la stessa temperatura o la stessa quantità di lumen che ho su una strada, se sto parlando di illuminazione pubblica.
ma questo è un tema delicato, perché a questo punto diventa più difficile concertare con un soggetto terzo. L'altro tema è la durata di questi contratti, vuol dire che è un matrimonio di lunga durata. Se le regole non sono chiare, il rischio di litigio è davvero alto. Quindi, di nuovo, il fatto di avere una normalizzazione dei criteri di premialità, dei criteri comunque contrattuali, secondo me diminuisce il grado del contenzioso. Come diceva Paolo, diciamo, i CAM da un lato possono essere visti come causa di contenzione, nel senso che non sono stati applicati correttamente, ma io li vedo positivamente, nel senso se sono applicati correttamente potrebbero ridurre il contenzioso rispetto alla vita ordinaria del contratto. L'ultimo tema è che vuol dire un cambio radicale di competenze all'interno dell'amministrazione. Quindi se io prima dovevo controllare che il manutentore facesse il suo lavoro di manutenzione della caldaia, adesso il tecnico comunale, regionale, a seconda del contratto, deve fare un salto di controllo, perché a questo punto deve controllare una prestazione, sia da un punto di vista del risparmio, chiaramente deve anche vedere com'è la centrale termica, se poi gli interventi sono stati fatti, però la cosa in più deve crescere sulla parte dei concetti che ho illustrato prima, quindi questo implica una formazione e una crescita delle competenze. Questo non è che deve essere per forza negativo, anzi tendenzialmente positivo, però spesso spaventa la stazione appaltante. Queste sono un po' le ragioni che in 10 anni in cui si va in giro a cercare di convincere lavori pubblici da un lato, segretari comunali dall'altro, applicare questo tipo di contrattualistica, sono le contestazioni classiche che ti vengono messe. Lascio la parola a Luisa che vi illustra meglio il tema dei CAM. Grazie. Allora, grazie a tutti, grazie per Regione averci invitato e soprattutto ringrazio i relatori prima di me che hanno già dato un inquadramento sul tema dei CAM, quindi io entrerei proprio più spedita possibile sull'aspetto pratico. Collaboro con Maffes Giuseppe da ormai più di quasi 20 anni e negli ultimi 10 stiamo proprio affrontando il tema dei contratti EPC, sia nella fase di accompagnamento della CUC e quindi della stazione appaltante nella costruzione del contratto, nella loro poi aggiudicazione, ma anche vediamo poi i risultati. Quindi vorrei leggere i CAM con quest'ottica, perché noi come tecnici da anni abbiamo fatto tanta fatica ad entrare e contrattualizzare. Non sono percorsi semplici assolutamente, ma dopo tanta fatica i risultati si vedono, soprattutto la fatica deve essere fatta all'inizio, nella fase di costruzione del bando, il punto di partenza. Più la baseline, come vedremo, ha le sue basi, ha la sua conoscenza reale di cosa si sta mettendo in gara, più poi un percorso è semplice. Attenzione, noi oggi parliamo di contratti EPC per gli edifici pubblici, tema molto molto più complesso rispetto all'illuminazione pubblica. I CAM per quanto riguarda l'illuminazione pubblica hanno già una loro, diciamo, codifica ante agosto dell'anno scorso, ma è molto più semplice perché l'illuminazione pubblica non ha tante variabili. Gli edifici pubblici hanno una marea di variabili, pensiamo solo al canone della fornitura di energia. L'inverno caldo, l'inverno più freddo, ovviamente quei valori vanno normalizzati rispetto al gradigiorno, quindi ci sono molti aspetti che dobbiamo vedere. Il CAM cosa ci introduce? Per me come tecnico dico un punto di riferimento chiaro, ci dà anche degli strumenti
su cui basarci, perché abbiamo visto che dei contratti EPC hanno tante diverse nature. Il CAM per me ha focalizzato delle problematiche, ha dato degli strumenti a chi opera per avere un aiuto sul percorso da andare a costruire. Vi lasciamo i riferimenti normativi, il decreto ministeriale del 12 agosto 2024, all'interno del portale del Ministero trovate tutti i riferimenti, ma come vedete la cosa interessante è che già è entrato in vigore assolutamente, fine anno dicembre 2024 è entrato, quindi già riferimento per tutte le amministrazioni. Ma vediamo già che ci mette uno strumento, la baseline, in formato Excel, quindi editabile, elemento diciamo già questo molto innovativo su cui poi facciamo un focus specifico. Cosa introduce il CAM? I principi che abbiamo già in parte sentito anche da Paolo e quant'altro. L'obiettivo è quello di ridurre l'impatto di che cosa? Dei propri consumi. Quindi l'obiettivo finale è andare a ridurre i consumi e quindi attraverso energetici, scusatemi, quindi facendo degli interventi di efficientamento energetico, perché andando un po' il concetto dello schema che faceva vedere Maffes, andando a ridurre il consumo si ha un risparmio in bolletta, quel risparmio in bolletta può essere reinvestito. Il contratto EPC potrebbe essere anche fatto direttamente da una pubblica amministrazione se avesse una capacità economica di investire, il beneficio ce l'avrebbe subito, in più ha un risparmio in bolletta da reinvestire. I CAM ci aiutano anche a promuovere le fonti rinnovabili, quindi magari fotovoltaico ha un tema magari poi specifico anche all'interno di tutto quello che è un po' il mondo delle comunità energetiche, dell'autoconsumo e quant'altro, e va a ridurre ovviamente le emissioni climalteranti. Quindi mi richiamo all'avvocato che i CAM non devono affrontare solo il tema della mitigazione, ma anche dell'adattamento dell'ente pubblico, in questo caso verso quelli che sono i cambiamenti climatici, quindi andando a ridurre il tema delle emissioni. Le novità sostanziali abbiamo provato a riportarle e aiutarvi con uno schema concettuale, perché il CAM sul contratto EPC edifici è molto corposo, lo vedrete, sono una cinquantina di pagine. Ha una parte introduttiva generale, fondamentale, non banale, dove definisce certi tipi di caratteristiche. In particolare introduce alcuni concetti, il tema della baseline, della diagnosi energetica, che ha anche su questo dà delle caratteristiche specifiche, dei riferimenti fondamentali. L'autoconsumo, quindi novità assoluta, il tema dell'autoconsumo delle catcher e quant'altro, i criteri premianti, quindi come andare a selezionare il soggetto competente, ESCO o qualsiasi altro soggetto che possa presentare. Noi parliamo spesso di ESCO perché le ESCO possono essere anche dei soggetti, come si diceva, che potrebbero accedere ad altre forme di incentivo, quindi andando a recuperare degli incentivi tipo il conto termico, potrebbero andare a ridurre la durata del contratto EPC. Ovviamente questi incentivi devono essere tracciati nel piano economico finanziario asseverato. Considerate che in questi ultimi anni ci sono degli incentivi molto interessanti per le pubbliche amministrazioni, poi la novità speriamo a breve col conto termico 3.0, anche verso i privati, di forme di incentivo fino al 100%, per esempio per le scuole o per i comuni sotto i 15.000 abitanti, gli incentivi vengono tutti gli interventi ammissibili al 100%, quindi nei piani economici finanziari con le ESCO, nella fase di aggiudicazione, questi parametri vanno assolutamente valutati. Il monitoraggio dei contratti, soprattutto il termine dei consumi, tema che vedevamo prima. Vi lascio le due sezioni principali dei criteri dei CAM, che sono il servizio elettrico e il servizio termico. Usano proprio queste forme, EPC, SE, ST, che sta per energia elettrica e termico. Loro li vedono nel documento CAM come due contratti separati. Separarli è molto complesso perché ci sono dei momenti in cui poi in realtà si va a sovrapporre questo sistema.
ovviamente li leggono separati per una facilità, meno io da tecnico, nell'interpretazione, perché poi ci sono tanti punti di contatto, lo vedremo poi nel progetto di esecutivo, quindi ovviamente questa lettura che ne ha dato il CAM non preclude un contratto totale di elettrico e termico, quindi complessivo. Infatti fin da subito vorrei, fondamentale è l'avvio, come vi dicevamo, il percorso di partenza, quindi il lavoro che deve fare la stazione appaltante è fondamentale perché dobbiamo avere la conoscenza di quello che si sta andando a mettere a gara, che non è banale. Noi che operiamo sul campo con le pubbliche amministrazioni, ieri eravamo alla certificazione ISO 50001 per Regione Veneto, andare a ricostruire anche negli enti più piccoli, enti locali, quello che è il patrimonio edilizio non è banale, cioè andare per ogni edificio a ricostruire qual è il POD del PDR associato, quali sono i consumi, che tipo di contratto, che tipi di DVG, il DVG è la planimetria, è aggiornata, l'edificio è accatastato, fondamentale questo elemento, perché se l'edificio non è accatastato, come tante volte succede assolutamente, non si può accedere agli incentivi, quindi prima di andare in gara per un contratto EPC, passaggio dell'accatastamento assolutamente, perché ci si preclude alcuni elementi di beneficio. Andare a avere conoscenza dei propri edifici consente alla stazione appaltante di dire benissimo, io sto mettendo questo patrimonio in gestione, in concessione a un soggetto terzo, ma che cosa mi aspetto che loro mi diano indietro in base a una stima degli interventi, che tipo di gestione io ho bisogno, quindi sapere anche cosa scrivere nel processo di gara è fondamentale, perché ci consente di andare a definire quelli che è il risparmio minimo che si chiede in gara e andare a capire la dimensione di quello che può essere l'importo dell'affidamento e dell'investimento del soggetto terzo. Questo è un po' tutto diciamo elaborato all'interno di quella che è la diagnosi energetica, quindi possiamo dire dello stato di fatto degli edifici. La diagnosi energetica fondamentale deve avere certi requisiti. Noi vi abbiamo riportato la norma UNI di riferimento, la 16.247. Cosa non banale, perché questo tipo di diagnosi energetica è conforme ad esempio per quanto riguarda i percorsi di conto termico 2.0 per la richiesta di alcuni incentivi ante operam, quindi prima dell'intervento. La diagnosi deve assolutamente contenere 3 anni di consumi termici ed elettrici, a prescindere, e quindi si ha diciamo una media. Noi usciamo da un periodo Covid che ha cambiato moltissimo la gestione degli edifici, quindi assolutamente vi suggeriamo di non intaccare quegli anni lì, vedere dal 2022 al 2025. Va ragionato in termini di normalizzazione, perché bisogna vedere ad esempio i gradi giorno, quanto ha fatto caldo, quanto ha fatto freddo. Bisogna fare un modello energetico dell'edificio e quindi arrivare a definire un piano di interventi. Quell'edificio oggi, un soggetto terzo che può aiutare l'amministrazione, noi ad esempio siamo assistenza tecnica proprio dell'amministrazione su costruire questo pacchetto di informazioni che saranno poi messe a gara, perché su quello poi il concorrente farà la sua proposta. Quali saranno gli interventi fattibili, con che tempo di ritorno? Ovviamente di massima. E quali saranno gli incentivi ottenibili? Su questi elementi ovviamente si dà al concorrente un pacchetto di informazioni, il quale poi dovrà fare un sopralluogo e in fase di gara noi ad esempio suggeriamo fin da subito di lasciare anche tutto quello che sono i file editabili per poi fare una progettazione. Ovviamente
c'è tutto un percorso che era la parte, diciamo, quella grigia che vedevamo nello schema, anche sulla manutenzione. Che tipo di manutenzione, che tipo di impianto c'è? Perché è fondamentale il concetto edificio-impianto, cioè non ci si, diciamo, non si focalizza nella diagnosi solo sull'impiantistica, ma anche su tutto quello che è l'involucro. Tema molto difficile in parte da indagare e da ricostruire nella documentazione. Questa, fatta la diagnosi, ci consente di arrivare a definire quella che è la baseline. Questo Excel è un Excel che accompagna tutto il percorso di contratto EPC, dalla fase di stesura e quindi di messa a gara fino all'ultimo momento in cui, come si diceva, la prestazione di risparmio energetico garantito deve essere mantenuto, altrimenti subentrano i penali. E qua è interessante perché con tanta fatica noi come assistenza tecnica, e Giuseppe lo sa, gli enti pubblici spesso ci chiedevano come mai tutte queste informazioni, da qual è il codice POD, perché non è banale aver tracciato per ogni edificio quanti codici POD, PDR, perché non è detto che siano uno solo, ci sono molti più usi, immagino nella scuola, la palestra, la mensa. Quindi avere tracciato chiaro il punto di partenza in termini energetici e dimensionali, perché alcuni parametri tipo il volume o la superficie possono subentrare nel quello che noi di solito chiamiamo l'allegato al calcolo del canoni, perché sono dei parametri di normalizzazione, quindi codificati, l'amministrazione si mette, o la stazione appaltante, a dire queste sono le mie condizioni di partenza. Soggetto che partecipi su questo patrimonio, cosa mi offri? E quindi si chiede al soggetto terzo, quindi l'aggiudicatario, di allocarsi il proprio rischio di progettazione. Quindi si va un po' a richiamare quei concetti che abbiamo detto inizialmente, cioè su questa fase di conoscenza col sopralluogo in fase di procedura di gara, loro presenteranno quello che loro ritengono come interventi li rassicura nell'arrivare a mantenere il risparmio energetico garantito sulla base minima dichiarata in fase di gara. Infatti questo livello minimo di risparmio viene poi affrontato nel CAM diciamo, sia in veste di energia elettrica, come dicevo, che in energia termica. Se fosse un contratto unitario potrebbe essere distinto o complessivo, dipende dalle caratteristiche. Questo è un po', noi diciamo, quanto è appetibile la gara, cioè sta un po' con la stazione appaltante definire alcuni parametri. Che cosa il servizio elettrico prevede? La fornitura. In questi anni si è discusso molto se mantenere il canone, noi lo chiamiamo C2, anche l'Enea nei suoi atti lo chiama come C2, di fornitura, perché con l'oscillazione che si è vista in questi anni del costo dell'energia, vi assicuro che ci sono state delle difficoltà nella gestione, perché magari la fornitura è stata abbassata perché sono stati fatti degli interventi, ma il costo è aumentato. Quindi vedete che il prezzo incide. Il nostro suggerimento, come diceva Giuseppe, è sempre di mantenerlo all'interno del contratto per una più facile gestione contrattuale. Però il CAM ce lo dà come requisito obbligatorio. Poi c'è tutto l'aspetto più gestionale, il canone di manutenzione, e quindi c'è un piano, il terzo responsabile e quant'altro, e poi ovviamente tutto il piano degli investimenti. L'obiettivo, diciamo, che in parte ci portiamo poi anche nel sistema termico, le specifiche che deve contenere il contratto EPC devono essere quelle, come dicevamo, legate all'obiettivo di risparmio energetico garantito, che deve essere, poi lo vedremo come elemento anche premiante, quell'elemento in più che si gioca in gara i competitor tra di loro, cioè la stazione appaltante dichiarerà un risparmio fattibile energetico su cui poi la procedura di gara andrà a migliorare.
Il tema che inoltre il CAM introduce, quello che è il tema della produzione di energia. Noi adesso siamo in una fase nuova della produzione, ad esempio del tema delle catcher, cioè la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili che non possono essere, scusatemi, anche diciamo, prodotte su un edificio ma consumate anche da un'altra parte, su un altro edificio. Questa procedura che cosa introduce il CAM? Una grossa novità, il nostro parere, perché chiede che ci sia un monitoraggio del consumo di energia prodotta dall'impianto su quel, per esempio, scuola, e il consumo vero e proprio, più dell'edificio, più l'extra consumo che viene prodotto dall'impianto può essere messo a sistema con altri edifici, vedremo, sono elementi premianti. Però ovviamente il CAM punta molto all'utilizzo di hardware di monitoraggio, anche per i consumi, lo vedremo. È fondamentale perché ci siamo accorti sull'esperienza che le bollette restituiscono un quadro dei consumi, ma non sempre sono quelli reali, quindi per meglio gestire il canone di risparmio e quindi il canone anche della fornitura, poi dobbiamo avere questo tipo di parametro. Tenete in considerazione poi anche il tema del canone della fornitura, deve tener conto anche di tutto quello che è il mondo di Consip della fornitura di energia, che deve avere prezzi vantaggiosi, rispettare certe regole, ma questo è un caso il CAM non li cita. Bisogna però fare riferimento a tutto quello che sono le regole di Consip. L'altro tema fondamentale, un po' già raccontato, è il progetto, cioè le specifiche che il CAM chiede è dire benissimo quando partecipi alla gara ESCO devi presentare un progetto che tenga conto di un cronoprogramma fondamentale dove vengono mappati gli interventi, quando finisce la fase di intervento, perché alla fine lavoro di tutti gli interventi ci stabilisce anche la data in cui il risparmio energetico garantito in fase di gara deve essere avviato, perché sappiamo benissimo che fare magari innanzitutto il risparmio energetico che viene dichiarato in gara è su tutti gli edifici, non su ogni singolo edificio. Quindi non si avrà subito il primo anno il risparmio ottenibile massimo, perché magari i lavori, penso alle scuole, alcune caldaie possono essere sostituite magari il primo anno, mentre altre verranno sostituite in un secondo tempo, per non interrompere l'attività presso l'edificio. Quindi è fondamentale avere una fase di cuscinetto anche nelle fasi di penali, ma il cronoprogramma ci detta il tempo in cui alcune attività devono essere svolte e quindi delle prestazioni devono essere raggiunte. Tutto il piano, il contratto EPC si basa su quello che sono il piano economico finanziario, quindi che regge un po' tutti i giochi, quindi i vari 3 canoni, come vengono quantificati e quant'altro, e i CAM ci aiutano nell'introduzione delle misure di verifica, che ci aiutano quindi a gestire e ci dà tutta una serie di parametri, cosa che vi assicuro è fondamentale e facilita anche la fase poi di gestione annuale, perché ogni anno le parti si incontrano e tirano le somme dei canoni, cosa deve dare il comune, quali sono i penali e quant'altro. Concetto molto simile, adesso vado abbastanza veloce, lo troviamo anche sul contratto termico ST, quindi vediamo quello che è il contratto di fornitura, di gestione e sempre degli interventi, quindi quello che poi è legato il canone del risparmio. Anche qua ha introdotto tutta una serie di specifiche assolutamente fondamentali e ecco forse una cosa importante, il CAM definisce sia per il termico che per l'elettrico anche i confini di che cosa deve trattare, perché non tutto poi in realtà, se non è incluso nel piano economico finanziario, rientra all'interno del contratto EPC, perché potrebbero rimanere al di fuori alcuni elementi e allora a quel punto l'amministrazione comunale potrebbe gestirli lei, ma come poi può portare a ulteriori aumenti di risparmio, si fanno delle misurazioni, è proprio per quello che il concetto di misura nel CAM tutela entrambe le parti, è un bello strumento di utilizzo. Anche in questo caso
ci si basa tutto sulla gestione degli impianti termici, dell'acqua calda sanitaria, e se ci sono anche degli impianti innovativi come il sistema di trigenerativi, l'autoconsumo. Vedete che rientra il concetto del fotovoltaico per quanto riguarda gli impianti elettrici. Anche qua, nel caso ci fosse solo un bando relativo al sistema termico, vengono richieste tutte quelle specifiche tecniche progettuali per allocare il più possibile il rischio al soggetto che poi vincerà la gara. Quindi sempre il concetto di cronoprogramma, il concetto di piano degli interventi, con tutte le specifiche tecniche, anche ad esempio dei macchinari che vengono utilizzati. Il CAMER dà dei suggerimenti su questi aspetti, quindi dà delle indicazioni alla stazione appaltante e alla commissione di valutazione, perché sono delle gare molto impegnative, quindi chi partecipa monitora queste gare anche in fase di commissione. Il lavoro della commissione non è banale, il patrimonio di materiale, considerate che ogni edificio messo a gara ha una sua progettazione, quindi il commissario deve valutare. In alcuni casi, per esempio, avevamo anche dato dei suggerimenti di precompilazione di alcune matrici, proprio per facilitare la comparazione. Tutto questo ovviamente arriviamo ai criteri premianti, cioè come in generale se ci fosse questi sono i 3 principi base che possono essere applicati ai singoli contratti o al contratto unitario. Se abbiamo un risparmio energetico garantito molto più alto rispetto al minimo richiesto di bando, è interessante. Negli edifici pubblici non ci succede perché la variazione di risparmio non è così significativa, ma quando noi abbiamo seguito alcuni bandi sull'illuminazione pubblica, le ESCO hanno proposto degli risparmi molto elevati, siamo arrivati all'80% di risparmio rispetto magari a un sistema cautelativo della stazione appaltante che era sul 60. Quindi in quel caso dove c'è la tecnologia molto spinta magari bisogna introdurre delle regole ulteriori di extra risparmio anche al beneficio dell'ente stazione appaltante. Il risparmio, l'ho detto, assolutamente il concetto dell'autoconsumo. Oggi abbiamo tutte le regole delle CACER, non è questa la sede, però se si produce di più energia elettrica o termica in eccesso da fonti energetiche rinnovabili, può essere rimesso e riutilizzato dalla pubblica amministrazione per beneficio di altri edifici. Il concetto è: produco energia sul tetto di una scuola, il comune è vincolato, non posso mettere un impianto fotovoltaico, il comune beneficia anche lui di quell'impianto, quindi più la produzione più l'autoconsumo. Direi se ci sono domande restiamo a disposizione, ma spero di essere stata abbastanza chiara. La domanda c'è. Prego. Volevo chiedere come mai i colleghi non hanno tenuto in adeguato conto nell'ambito della loro spiegazione una cosa che è molto importante, cioè anche nell'ambito dei CAM, cioè la certificazione della ESCO secondo 11352. Non ne avete parlato? Sì, ha ragione, però di fatto è come dire fare una diagnosi energetica non rispetto alle norme UNI. Ho dato per scontato, però ha ragione lei, deve essere puntualizzato che è una ESCO, sì. Sono molto più stringenti anche di quelli del decreto, dell'allegato 8. Sì, è vero, però no. Possono dare delle grossissime indicazioni ed aiuto alle stazioni appaltanti nella scelta della ESCO. Lo dico solo perché faccio parte del gruppo UNI che sta revisionando l'11. No, ma ha ragione, però appunto io sono un EGE, sono anch'io soggetto a una norma UNI, è difficile dire che sono un EGE senza essere certificato, però ha ragione metterlo in evidenza, assolutamente. Ci sono altre domande?
direi che la sessione dei servizi energetici è stata ben illustrata, complimenti a chi, i relatori che hanno appena concluso, ci hanno fatto una carrellata che anche da non tecnici siamo riusciti a seguire. Paolo, non so se rimane qualcosa sui servizi energetici che No, ritieni. di fatto no, nel senso che appunto anche vedendo le slide dei colleghi ho chiesto esplicitamente insomma, di far parlare prima loro perché mi sembravano assolutamente complete, quindi, ed era di fatto una sovrapposizione inutile insomma, di interventi, poi loro si occupano giornalmente appunto di questi operativamente di questi argomenti, quindi era giusto dal mio punto di vista che parlassero prima loro. Quindi, Posso dire prego. una battuta solo, ma proprio una battuta. Capisco che la stazione appaltante deve avere una propensione al rischio importante, perché anche come stazione appaltante, anche nella parte valutativa, non solo gestionale, avete appunto messo in evidenza che richiede una competenza specialistica da parte della stazione appaltante gestire un contratto e anche per una durata importante. Quindi la propensione al rischio deve essere spiccata. I vantaggi costano purtroppo. Spiccata. Io l'unica cosa che insomma, mi permetto di aggiungere poi insomma, è questo, a proposito appunto di difficoltà e di supporto istituzionale, questo materiale che comunque Enea nel suo sito mette a disposizione, che fa anche riferimento a una delibera ANAC scaricabile, quindi anche questo è un elemento. C'è anche la matrice dei rischi, proprio perché insomma, loro sono stati molto bravi anche secondo me a evidenziare i rischi e la complessità di un affidamento che comunque cambia quella che è un po' anche la cultura media di chi gestisce gli affidamenti, insomma non solo individuare la migliore ESCO ma poi gestire l'affidamento in tutte le sue parti per tempistiche comunque poi lunghe, ecco, quindi tutto assolutamente condivisibile. Poi qua insomma, sono tutte cose che abbiamo già sentito, quindi vi parlo direttamente degli eventi. Passiamo agli eventi, quindi è l'ultimo capitolo della nostra giornata. Allora, un altro po' che sì, sarò, rispetto a prima, vi prometto, sarò breve, che ora è? Non andrò oltre il tempo, sì, tranquillamente, le ultime parole famose. Allora, parliamo di un decreto come è stato detto, del 19 ottobre del 2022, che si riferisce quindi al mondo degli eventi, quindi affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione eventi. Faccio una premessa, quindi questo è un CAM, quindi è un decreto che è obbligatorio, al netto di tutto quello che vi ho detto durante il mio primo intervento, quando ad esempio il Comune di Ferrara affida a una realtà privata che organizza eventi attraverso una gara o una qualunque altra forma di affidamento pubblico l'organizzazione di un determinato evento. Quindi vale almeno l'applicazione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali. Questo decreto può essere però utilizzato anche per la concessione di contributi, per la concessione di patrocini. Ad esempio, il Ministero della Cultura, nell'ambito delle attività cinematografiche, prevede l'erogazione di contributi che applicano alcuni elementi di sostenibilità. Con ogni probabilità, poi vedremo cosa succederà, l'anno prossimo verrà proprio richiesta l'applicazione dei CAM. Chiaramente il Ministero della Cultura, ho visto le bozze, ha scelto quelli che ritiene essere i criteri di sostenibilità contenuti all'interno di questo decreto più significativi. Però, ripeto, anche questa è l'altra potenzialità dei CAM, quindi non necessariamente solo si fa per dire l'affidamento da parte di un ente pubblico attraverso una gara a una realtà privata di un evento, ma anche appunto l'erogazione di un contributo. Questa è la definizione generale appunto di evento sostenibile, proprio perché poi chiaramente noi andiamo a parlare di un CAM che va a riferirsi comunque a un mondo
importante come quello appunto dei cosiddetti eventi sostenibili. Questa è una definizione che ci è stata fornita ormai nel lontano 2009 dall'ONU, che un evento è sostenibile quando è ideato, pianificato e realizzato in modo da minimizzare l'impatto negativo sull'ambiente e lasciare un'eredità positiva sulla comunità che lo ospita. Abbiamo una definizione, come dire, importante, come tutte le definizioni, un po' datata. Perché? Perché un evento è sostenibile anche quando è inclusivo, nella dizione, nel significato più ampio del termine. Cioè io penso a un evento sostenibile, lo penso inclusivo. Inclusivo non solo, con tutto il rispetto naturalmente per chi ha difficoltà motorie a raggiungere una determinata location, ma in generale un evento è sostenibile quando viene pensato per mettere in condizione tutti i fruitori di quell'evento di poter godere al meglio di quell'evento. Quindi parliamo ad esempio di chi per motivi di salute fa determinate scelte di tipo alimentare, o chi per motivi culturali e religiosi fa determinate scelte da un punto di vista alimentare, o chi ad esempio decide di recarsi in quel determinato evento con dei bimbi piccoli. Ad esempio ho seguito anche qui un festival molto un evento, non è un festival, un evento sempre nel mondo cinematografico che si svolge ogni anno a Trieste, dove era stato inserito come elemento di sostenibilità un servizio specifico in convenzione con le maestre di un asilo, di una scuola dell'infanzia di Trieste, per mettere in condizione chi arrivava a quell'evento, produttori cinematografici e registi, con i loro figli, di poter comunque partecipare ai workshop previsti di quell'evento, perché i bambini giocavano in un'area con delle educatrici. Questo è un altro esempio di sostenibilità. I CAM eventi prevedono come criterio premiante proprio appunto la proposta di interventi finalizzati appunto ad esempio per chi si reca con dei bimbi a un evento che applica i CAM. Un evento è un volano di marketing fondamentale proprio perché comunque prevede o può generare il cosiddetto effetto boomerang, se chiaramente viene promosso come un evento sostenibile ma non lo è, e può essere all'origine di impatti ambientali significativi. Pensiamo ad esempio ai grandi eventi, quindi attirano tante persone, prevedono un consumo temporale e puntuale di risorse, spesso coinvolgono location di pregio, ed è appunto uno strumento di comunicazione, come abbiamo detto, molto forte nel bene e nel male, a seconda dei casi. Andando a prendere in considerazione i nostri CAM, parliamo di CAM che sono stati, rispetto ad altri CAM, si pensi ai CAM strade, che il lavoro dei CAM strade è durato oltre 10 anni, non è uno scherzo, oltre 10 anni. Loro che hanno fatto parte, con Pneus che ha fatto parte del gruppo di lavoro, ne è testimone. Questi sono stati CAM che sono stati scritti in tempi molto, molto veloci. Perché? Perché, come si diceva anche questa mattina, prima di iniziare, i CAM eventi sono esplicitamente richiamati all'interno del PNRR. Il PNRR contiene anche alcune riforme, come appunto la riforma 3.1, adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali. Quindi la riforma prevista dal PNRR è stata appunto la scrittura e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la conseguente entrata in vigore di questi CAM. Ad oggi quindi noi in Italia abbiamo due metriche di valutazione della sostenibilità degli eventi: CAM, che appunto, come vedremo, come accenneremo, sono una griglia, come un po' tutti i CAM, una griglia di criteri di sostenibilità da applicare. E poi abbiamo invece la
ISO 20121, che è anche un criterio premiante richiamato appunto all'interno dei CAM eventi. L'ISO 20121 è un sistema di gestione ambientale molto simile all'ISO 14001 per intenderci, però pensato esplicitamente per gli eventi, quindi per un evento o anche per un organizzatore di eventi, quindi anche un'agenzia che organizza eventi può ottenere la certificazione ISO 20121, può sviluppare un sistema di gestione ambientale in conformità all'ISO 20121. Una location che ospita eventi può sviluppare un sistema di gestione ambientale conforme alla ISO 20121. Chiaro che qui la ISO 20121 è una certificazione, quindi presuppone poi una verifica da parte di un ente terzo, è accreditato da un ente di certificazione. Andando a prendere in considerazione i nostri CAM eventi, noi abbiamo in questo caso 23 clausole contrattuali e 13 criteri premianti. Quindi qua abbiamo prima di tutto una scelta molto netta, molto chiara da parte di chi ha scritto questi CAM. Noi abbiamo fatto parte, io e un mio collega, un mio socio, abbiamo fatto parte di questo gruppo di lavoro che ha di fatto non previsto specifiche tecniche di base, quindi nessun elemento di sostenibilità da richiedere in fase di valutazione delle offerte. Tutti gli elementi di sostenibilità sono da richiedere in fase esecutiva e da garantire in fase esecutiva. Chiaro che nel momento in cui io, organizzatore di eventi, partecipo a una gara che mi chiede l'applicazione dei CAM eventi e dichiaro in fase di gara che applicherò i CAM eventi, poi chiaramente devo dimostrare di averli applicati in modo corretto. E poi abbiamo 13 criteri premianti, tra cui appunto la certificazione ISO 20121, per meglio dire lo sviluppo da parte degli organizzatori di eventi, delle agenzie che organizzano eventi, di un sistema di gestione ambientale certificato ISO 20121. Quindi noi abbiamo 36 criteri di sostenibilità per gli eventi, ripeto, 23 obbligatori ai sensi dell'articolo 57,2 del codice e 13 premianti. Però questi 36 criteri di sostenibilità io, Comune di Ferrara, Comune di Padova, posso utilizzare questi criteri per erogare ad esempio finanziamenti nei confronti di realtà private che organizzano eventi, per concedere patrocini, per la concessione di spazi pubblici, per la concessione di partnership pubbliche e private per l'organizzazione di eventi. Quindi noi abbiamo, ripeto, un decreto che ha diverse applicazioni. Ha anche un'altra applicazione, l'ISO 20121, abbiamo detto, è un sistema di gestione ambientale applicato agli eventi. Molto spesso chi sviluppa il proprio sistema di gestione ambientale applicato agli eventi in conformità all'ISO 20121 deve dimostrare di ottenere determinati obiettivi, di raggiungere entro, almeno annualmente, alcuni obiettivi di sostenibilità che definisce attraverso un percorso di valutazione interna ed esterna delle proprie esigenze e dei propri impatti associati alla propria attività, ma anche facendo riferimento appunto ai contenuti di questo decreto. Quindi si sta sempre più spesso integrando all'interno dell'ISO 20121 i CAM. Vi faccio un esempio, una location che organizza eventi, che ospita eventi a Firenze, la Leopolda, ha un sistema di gestione ambientale certificato ISO 20121 che applica tutti i CAM applicabili per una location di eventi. Quindi in questo caso l'applicazione dei CAM viene ad essere verificata da chi? Da quell'ente terzo che verifica la corretta applicazione della ISO 20121 da parte di quella location.
Sono d'accordo che i CAM eventi sono poco applicati, anche se la mia chiaramente è una testimonianza parziale, no? Come spesso sono le testimonianze non sono rappresentativo chiaramente di tutto il mercato dei consulenti. Comunque noi lavoriamo parecchio, ecco, per quel che riguarda l'applicazione dei CAM eventi. Ad esempio abbiamo supportato 2 organizzatori di eventi privati nell'applicazione dei CAM eventi nel G7 di Borghi Ignazia dell'anno scorso. Quindi in un evento di portata mondiale caratterizzato chiaramente da livelli di sicurezza enormi, sono stati applicati i CAM eventi. Perché? Perché l'affidamento dell'organizzazione di quell'evento chiave in mano, come spesso le stazioni appaltanti richiamano nella loro documentazione di gara, era una gara affidata attraverso appunto la centrale di committenza nazionale, la Consip, e questa è un ATI appunto di 2 realtà private che organizzano eventi, hanno vinto la gara impegnandosi ad applicare i CAM eventi. Quindi è possibile effettivamente applicare i contenuti di questo decreto anche per un evento particolare, chiamiamolo così, come appunto l'evento che ho citato. Ho fatto applicare anche i CAM eventi, ad esempio nel meeting annuale che quest'anno era stato organizzato a luglio a Milano, dei paesi firmatari del patto per la tutela dell'Antartide e la gestione dell'Antartide. Anche qui è un evento chiaramente molto più piccolo e caratterizzato da un livello di sicurezza molto meno alto rispetto al G7, ma anche per quell'evento è stato possibile applicare appunto i contenuti di questo decreto, le 23 clausole contrattuali obbligatorie. L'applicazione dei CAM eventi di fatto si riferisce a tutte le tipologie di eventi, quindi dalle fiere, dai seminari, dalle conferenze, ai convegni, fino appunto agli eventi culturali, le rievocazioni storiche, le manifestazioni artistiche. Ecco, questo è diciamo un estratto di quelli che sono i contenuti sia obbligatori che diciamo facoltativi dei CAM eventi. Abbiamo la nomina formale del responsabile della sostenibilità dell'evento, quindi chi si aggiudica quel determinato affidamento deve poi a sua volta arrivare a individuare il responsabile della sostenibilità dell'evento, quindi colui che è formalmente responsabile della corretta applicazione e anche della corretta verifica degli elementi di e rendicontazione, per meglio dire, degli elementi di sostenibilità che caratterizzano quell'evento. Poi abbiamo appunto la progettazione di eventi per tutti, quindi quel concetto proprio dell'inclusione degli eventi sostenibili è richiamata appunto come elemento obbligatorio appunto da questi CAM. Rispetto dei diritti dei lavoratori, questo che cosa presuppone? Presuppone che l'organizzatore di quel determinato evento debba rendicontare tutte le scelte relativamente chiaramente ai fornitori, anche da lui individuati, anche in relazione appunto al rispetto dei diritti dei lavoratori. E quindi di fatto è necessario richiedere o consegnare, a seconda dei casi, tutte quelle che sono i contratti tra l'organizzatore dell'evento e i suoi fornitori, che devono essere poi esibiti alla stazione appaltante. Riunioni a distanza, si privilegia la scelta di fatto delle riunioni a distanza rispetto alle riunioni fisiche per ovvi motivi di riduzione dell'impatto ambientale.
accessibilità degli alloggi e vicini alla sede dell'evento. Questo è un criterio legato specificatamente agli ospiti, quindi se io organizzo un evento che prevede appunto degli ospiti, gli ospiti devono essere alloggiati in hotel entro 1 chilometro dalla sede dell'evento e conformi alle normative sull'accessibilità. O in caso contrario, qualora non sia possibile che gli alloggi siano entro 1 chilometro di distanza dalla sede dell'evento, gli hotel scelti, gli alloggi scelti devono essere collegati al trasporto pubblico locale. Riduzione degli stampati. Cosa chiedono i CAM? Chiedono di fatto di passare il più possibile al digitale rispetto alla carta stampata. Qualora si scelga appunto di stampare, è necessario che, magari vado direttamente, ecco, è necessario che i prodotti stampati abbiano il logo FSC o PFC al loro interno. Quindi questo logo presente su un prodotto di stampa, come questa, la Fiera del Miele di un comune trentino, caso reale, ha quel logo perché il comune ha scelto una tipografia certificata FSC o PFC. Quindi ha scelto una tipografia in grado di dimostrare attraverso una certificazione che quella carta utilizzata per la stampa di quel dépliant effettivamente proviene da una gestione legale e sostenibile dei boschi e delle foreste. La Regione Veneto è uno dei soci fondatori di PFC Italia, assieme appunto a Veneto Agricoltura, e quindi è una realtà che promuove comunque in maniera anche importante la gestione legale e sostenibile dei boschi e delle foreste. FSC Italia ha sede a Padova. Quindi comunque insomma parliamo di realtà che comunque operano o direttamente o indirettamente, almeno a livello nazionale, nella regione del Veneto. Vabbè, posso anche andare avanti, tanto è uguale. Ecco, sugli allestimenti e gli arredi, ecco qui chi ha scritto i CAM ha fatto una scelta dal mio punto di vista un po' discutibile, nel senso che richiama per gli allestimenti e gli arredi la conformità ai corrispondenti CAM arredi per interni, se gli allestimenti e gli arredi sono in ambienti interni, o CAM arredo urbano, come insomma abbiamo poi visto, se gli allestimenti e gli arredi per gli eventi sono esterni. Allora, sugli arredi per interni effettivamente il richiamo alla conformità ai CAM arredi per interni è corretta. Meno corretta all'atto pratico lo è invece per quel che riguarda invece gli allestimenti. Chiaramente l'allestimento di un evento segue delle logiche un pochettino diverse rispetto alle logiche progettuali e produttive che può avere un mobile, un arredo ad esempio per appunto arredare questa stanza. Chiaro che diciamo all'atto pratico proprio applicativo non tutti i riferimenti appunto dei CAM arredi per interni sono applicabili, però effettivamente insomma la risposta che stiamo avendo anche dagli allestitori è una risposta, come dire, molto importante. Quindi il mercato sta comunque rispondendo in maniera chiara e anche forte verso comunque la conformità a quanto appunto richiesto da questi CAM nei vari ambiti. Ecco, questi sono sempre esempi reali di arredi, di allestimenti per eventi o per stand che sono conformi a quanto richiesto dai CAM. Ecco, anche questi sono, vedete, quindi si va da allestimenti, diciamo, come questi di questo stand, ad allestimenti, diciamo, propri, insomma, di anche
questa era una sagra, una fiera paesana, quindi comunque proprio per farvi capire il livello di applicabilità di questi CAM, che è effettivamente molto ampio e trasversale, ma fattibile. Ecco, poi il settore degli allestimenti prevede anche l'utilizzo del cosiddetto cover up, anche qua piuttosto diffuso già prima dei CAM. Quindi parliamo di allestimenti che prevedono uno scheletro, chiamiamolo così, un supporto di alluminio, e di fatto l'utilizzo poi di tessuto. Il cover up, vedete, va a ridurre comunque quelli che sono i costi e i pesi associati alla logistica e quindi anche quello che è il trasporto chiaramente dei materiali, quindi un vantaggio ambientale ma anche un vantaggio economico. Raccolta e riuso degli allestimenti. Ecco, questa è una cosa importante perché di fatto io devo pensare a un allestimento che sia in grado di essere utilizzato più volte all'interno delle diverse edizioni di quell'evento o da altri eventi o da altri soggetti che ad esempio operano all'interno del territorio. Quindi l'ideale, se ad esempio mi trovo di fronte ad organizzare un evento che ha più edizioni, che chiaramente gli allestimenti non siano personalizzati all'estremo su quella determinata edizione di quell'anno, proprio perché poi nell'anno successivo chiaramente non li posso riutilizzare. Se non è possibile chiaramente appunto riutilizzare nuovamente per quell'evento, per eventi similari organizzati da quell'ente, quegli allestimenti, questi devono essere ceduti gratuitamente a realtà a scopo sociale operanti nel territorio. Quindi l'idea chiaramente è quello di allungare il più possibile la vita utile degli allestimenti. Qualora non sia possibile recuperarli, allungare la loro vita, questi chiaramente devono essere separati, disassemblati e correttamente poi separati nei vari materiali per poter essere poi avviati a riciclo o recupero. Gadget e premi, l'ideale sarebbe non prevederli, qualora appunto invece vengano previsti, cercare in qualche modo appunto di arrivare a legarli a degli elementi di sostenibilità. In primis che non devono essere comunque gadget o premi, soprattutto gadget usa e getta, ma che abbiano comunque anche qui un loro utilizzo e che abbiano appunto degli elementi di sostenibilità, quindi devono essere in materiale riciclato, in materiale riciclabile, oppure devono essere ad esempio dei prodotti tipici di quel determinato territorio. Quindi ad esempio nel G7 il gadget era l'olio della Puglia e altri prodotti italiani. Luogo dell'evento, vabbè, qua di fatto non abbiamo grosse, come dire, grosse indicazioni. Il fatto che il luogo dell'evento debba essere ben collegato al trasporto pubblico locale, che preveda il più possibile l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, che sia conforme alla normativa sul rumore, e evitare il più possibile di utilizzare appunto, di utilizzare come location di eventi zone naturali protette. Ecco, uno dei criteri che da un punto di vista pratico, operativo, mi fa venire più i capelli bianchi è questo qua, è il trasporto dei materiali. Cioè si chiede all'organizzatore di eventi di dimostrare che i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali abbiano livelli emissivi, in particolar modo di CO2, inferiori a una determinata soglia. Quindi qui è necessario richiedere le
carte di circolazione di tutti i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali e verificare che effettivamente siano al di sotto di certe classi emissive. Quindi qui chiaramente a monte è necessario anche un lavoro di scelta dei fornitori non solo sulla base delle certificazioni classiche FSC, PFC, Ecolabel o altri elementi di sostenibilità, ma anche appunto fare in modo che i fornitori consegnino i loro prodotti, i loro materiali con dei mezzi che abbiano determinate caratteristiche in termini di emissioni di CO2. In particolar modo chiaramente si incentiva l'utilizzo dei mezzi elettrici e dei mezzi ibridi, anche se effettivamente insomma anche qui abbiamo avuto delle risposte comunque molto, molto positive. Chiaro che qui il lavoro è un lavoro importante, insomma, di analisi di tutte le carte di circolazione. Beh, la mobilità, ecco, la mobilità per raggiungere l'evento non è che ci siano cose particolari da dire, se non appunto dare informazioni su come raggiungere appunto con il trasporto pubblico locale o con mezzi collettivi appunto l'evento, dare indicazioni su quelli che sono il posizionamento dei parcheggi e degli stalli, fare delle convenzioni con aziende del car sharing o prevedere l'utilizzo di navette elettriche o sconti, ad esempio, per chi si reca a quel concerto o a quella partita di rugby con il treno invece di utilizzare l'auto, o prevedere appunto comunque degli sconti per chi raggiunge col treno quel determinato evento. Ad esempio noi stiamo ormai da 5 anni lavorando con la Federazione Italiana Rugby per la certificazione ISO 20121 di tutte le partite casalinghe della nazionale di rugby nell'ambito del torneo 6 Nazioni, e quindi questi elementi appunto di sostenibilità richiamati all'interno dei CAM li stiamo progressivamente inserendo anche all'interno appunto di un evento sportivo di richiamo internazionale come il 6 Nazioni. In quel caso la FIR, la Federazione Italiana Rugby, non è obbligata ad applicare i CAM, lo fa come elemento, diciamo, di sostenibilità nell'ambito appunto degli impegni appunto che si è presa nei confronti dei propri stakeholder. Ecco, altro criterio particolarmente impegnativo è quello sul catering. Qui di fatto vengono traslati la maggior parte dei contenuti di CAM e ristorazione collettiva per quel che riguarda il catering e la ristorazione temporanea. Chiaro che un'azienda che eroga il servizio di ristorazione collettiva è ben diversa rispetto a un'azienda che fa catering. Qui si richiede di fatto che di tutte le preparazioni almeno l'ingrediente principale sia biologico e che abbia poi una serie di altri elementi di sostenibilità come il marchio del prodotto di montagna, che è stato anche nell'intervento di questa mattina richiamato appunto da un relatore, l'utilizzo di tè, caffè, fair trade, del commercio equosolidale, cosa che non è così, diciamo, sembra scontato oramai, ma non è proprio così scontata all'atto pratico, e anche l'utilizzo appunto di prodotti IGP o DOP. Ecco, anche sul catering effettivamente le richieste dei CAM sono molto impegnative, quindi un lavoro, diciamo, di dialogo con i fornitori preliminare nella fase proprio di progettazione dell'evento diventa fondamentale. In caso contrario, un po' come ho già detto, anche al netto delle dovute differenze per i CAM strade, i CAM vanno applicati, per essere applicati realmente ed effettivamente, devono essere applicati fin dal primo livello di progettazione.
qualsiasi sia l'ambito di applicazione dei CAM, da una strada chiaramente molto più complessa che progettare un evento, però è sempre così. Molto importante è la gestione delle eccedenze alimentari, cioè il fatto che comunque le eccedenze alimentari non somministrate vengano date a realtà di utilità locale, di utilità sociale operanti sul territorio. Siamo riusciti anche a farlo appunto per quel che riguarda il G7. La scelta è utilizzare stoviglie lavabili, non usa e getta. Se non è possibile appunto l'utilizzo dell'usa e getta, biodegradabili e compostabili, ma prevedere un sistema di raccolta differenziata, dico una cosa scontata ma l'atto pratico purtroppo non lo è, un sistema di raccolta differenziata dedicato per queste stoviglie che vanno conferite nell'organico. Vabbè, la gestione dei rifiuti, un piano di raccolta differenziata per l'evento, che prevede appunto anche una corretta collocazione fin dal piano, fin dalla progettazione appunto dell'evento dei contenitori. Vabbè, la comunicazione al pubblico, quindi rendicontare tutte le scelte di sostenibilità fatte. Questi sono alcuni esempi proprio reali, insomma, di eventi sostenibili che rendicontano quanto fatto. Ecco, questa è una cosa molto interessante, un brevetto italiano che prevede l'utilizzo appunto di questi, chiamiamoli stampi di plastica, che vengono utilizzati per pulire solo in certi punti l'asfalto, quindi dalla differenza sporco-pulito si generano questi ecograffiti che utilizzano solo acqua. Il Festival Mito, che è un festival musicale che si svolge a Torino e a Milano, ha utilizzato questi ecograffiti. Formazione del personale, tutto il personale impiegato, fornitori compresi nell'organizzazione dell'evento va formato. Clausole sociali per quel che riguarda il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, cosa detta prima, evento per tutti, cosa detta. I criteri premianti, mi soffermo sul fatto che io, stazione appaltante, posso premiare quegli organizzatori di eventi privati che hanno sviluppato un sistema di gestione ambientale applicato agli eventi in conformità all'ISO 20121, che quindi sono certificati ISO 20121. Qui chi ha scritto i CAM appunto prevede un punteggio premiante più elevato rispetto alla certificazione ISO 14001 o EMAS dell'organizzatore degli eventi. Ultimo, davvero, è la squadra degli ecovolontari, cioè soprattutto per quel che riguarda la gestione dei rifiuti, la corretta differenziazione dei rifiuti in eventi che richiamano molte persone, diventa molto importante fare in modo che i raccoglitori, i punti in cui sono concentrati i raccoglitori della raccolta differenziata siano presidiati da ecovolontari, che quindi guidino i partecipanti a quell'evento a svolgere al meglio la raccolta differenziata. In caso contrario, la qualità della raccolta differenziata di solito non è così tanto elevata. Vedete come vi è tra i criteri premianti anche appunto la possibilità di progettare l'evento cercando in qualche modo di renderlo accogliente da parte di chi si reca a quell'evento con i propri figli o con, insomma, bambini. Bene, io ho terminato i contenuti appunto anche di questi CAM con un minuto d'anticipo. Se avete domande sono a vostra disposizione. Abbiamo ancora i relatori, se no l'organizzazione mi dice e mi ricorda che avete qualcosa da scansionare, darci il vostro feedback sull'evento e chi ha bisogno dei crediti deve firmare il registro. Con soddisfazione abbiamo concluso anche la nona edizione del forum degli acquisti verdi.
ringrazio tutti i partecipanti, i relatori ovviamente, e vi invito alla prossima edizione che spero raggiungiamo col 10° anno un bel numero perfetto. Vi ringrazio della partecipazione. Scusa, chiedevano per le slide. Le slide le carichiamo sul sito nostro della Regione.